Siamo in diretta. A YouTube? In diretta anche tu. Sì. Siamo in diretta, cioè noi da Oristano verso New York. Allora, Nicola in questo momento non è ancora partito, stiamo aspettando il collegamento che dovrebbe fare Francesca, se non erro. È già qua? No, sta arrivando anche Francesca, c'è sicuramente, eccola, ora partecipa, quindi in teoria ci sta guardando anche lei, vediamo che partecipa alla diretta di Instagram, dovrebbe, ecco Michela. Ok. Ciao Michela. Ciao Michela. Ciao ragazzi. Ciao. Riusciamo anche a vederti? Sì. Eccola. Ciao Michela. Ciao. Angetto. Ciao. Ciao. È un piacere avervi con noi. Esatto. Come state? Bene. Non ho capito, sento malissimo. Stavamo studiando latino. Aia. Allora non lo so se state così bene. Meglio la diretta, ecco. Non si sente più. Eccoci. Ciao Eugenio. Ciao. Eugenio, ci senti? Ciao a tutti. Sì, Eugenio forse non ci sente, non lo so, però insomma iniziano ad arrivare molti like. Iniziamo a dire qualcosa, ok? Stiamo raccogliendo dei fondi, quindi la prerogativa oggi è quella di raccogliere più fondi possibile. C'è metto subito un link nelle varie chat. Tramite questo link è possibile effettuare delle donazioni per un nuovo progetto messo su da Nicola che parte quest'anno per poi concludersi l'anno prossimo. Esatto. Quindi è un progetto che serve alla corsa della maratona 2020, ma serve anche a cercare di far capire determinati tipi di questo sport che tutti quanti possono comunque approcciarsi e insomma, per quanto a volte possono sembrare ostacoli o comunque dei limiti forti, credendoci questo è possibile. Poi Michela magari ci dirà qualcosa in più dopo. Allora, sto mandando il link per entrare a Franci che Nicola si è scordato. Nicola ha bisogno di Nicola era molto emozionato stamattina. Si sente un sacco di chiasso da New York. Ecco, infatti Eugenio ha proprio, secondo me, chiuso il nostro audio. Adesso vi sento. Ciao Eugenio. Ciao, buongiorno. Buongiorno, tu dove ti trovi? Io sono su 76esima. 76esima. Non ti sentiamo? Perché c'è troppa confusione. Mi sentite adesso? Sì, sì, sì. 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 Sì, sì, sì
Sì, adesso sì. Ti sentiamo. Allora, io sono su 76 prima, sono passati un quarto d'ora fa gli Elite, quelli più forti, e adesso sta passando, diciamo, il gruppo dei ragazzi, quelli che sono forti ma che non hanno chance di vincere. Come potete rendere conto, c'è una bella confusione, c'è tanta gente come al solito, clima festivo, bella giornata, insomma. Forza Nicola, ti aspettiamo. Ma non sappiamo quindi se è partito. Non lo so. Francesca? Abbiamo... Adesso mi metto il live di Nicola e vediamo un po'. In teoria dovremmo trovarlo. Siamo a buon punto, insomma, ci sono un po' di partecipanti, le dirette stanno andando abbastanza bene. C'è un bel riscontro su YouTube. Di Sì? solito non abbiamo avuto, sì. Bene. Michela, ci sei ancora dei nostri, sì? Certo, siamo qua ragazzi, siamo qua, sì. Se ci vuoi raccontare un po' qualcosa di voi. Sì. Non abbiamo... Sì. Vai, ma parla. Eccoci qua. Che dirvi che stiamo contenti per questo progetto, insomma, che speriamo possa andare avanti. Adesso attendiamo ancora delle risposte perché, insomma, è un progetto abbastanza impegnativo. Però molto entusiasti, anche perché d'accordo con Nicola, insomma, lanceremo un messaggio di inclusione che mi pare parecchio importante. E quindi emozionati all'idea, direi. Direi di sì. Sì, anche noi lo Sì. siamo. Nicola, insomma, ci ha spiegato un po' la situazione. Non possiamo ovviamente che condividere questo pensiero, perché ovviamente l'inclusione da questo punto di vista è molto importante. Quindi anche noi riteniamo che sia giusto mandare certi messaggi, perché ripeto, a volte certe situazioni sembrano dei limiti forti, magari a volte lo sono, però sono dei limiti che se ci metti il cuore, se ci metti la volontà, se ci metti l'entusiasmo, insomma, si superano. Esatto, è quello che È arrivato il nostro... sempre nel nostro piccolo, però spesso, insomma, come sapete bene, ci si scontra anche con, diciamo, con la gente che non è ancora forse troppo preparata, forse troppo pronta. I Sono limiti d'accordo. sono più gli altri, a mio parere, però bisogna anche educare gli altri, diciamo, alle diversità. Se proprio Assolutamente sì, assolutamente. il problema è questo, quindi crediamo È arrivata intanto la nostra bandiera. La nostra inviata a New York. Ciao Franci, Ciao ragazzi, ciao a tutti. come va? Qui fa freddissimo, va bene, sono molto emozionata, potete immaginare. Sono qua però in compagnia della tifoseria sarda, alla fine ho una bella tifoseria dietro di me. E chi Siamo è? organizzati bene anche quest'anno. È una ragazza che sta qua a New York da tanti anni, è una cara amica di Nico, si chiama Francesca, tra l'altro penso si collegherà in diretta anche lei, è qua insieme alla sua famiglia, insomma. E quindi bene, mi seguiranno nelle varie tappe. perfetto. E niente, Perfetto. ora Tu sai siamo qualcosa? a Se sei Brian. partito, Nico, se non è partito? Allora, sino a 2 minuti fa non era partito, perché comunque mi avrebbe mandato un messaggino per farmi sapere, quindi credo di no. Però ragazzi, dobbiamo considerare che i telefoni in mezzo alla folla non prendono, quindi è possibile anche che sia partito e non sia riuscito ad Sì, ma avvisarci. infatti sto cercando di connettermi al sito perché quest'anno non riesco a connettermi al sito. Però è strano, perché per tracciarlo sulla No? corsa. Ah, ok. Nel Uno di frattempo le Vai. nostre bandiere portano
fanno avvicinare un sacco di sardi che ci sono qua in giro sempre per la maratona, quindi si sono avvicinate 2 persone sarde attratte dalla nostra Intervistale, bandiera. intervistale. Eccole. Ciao ragazzi. Ciao. Siamo in diretta, dai. Ciao ragazzi. Quello è un solo Moro, gli altri 3 dove sono finiti? Gli altri 3. Perché così sembriamo della Corsica più che altro, quindi Gli altri 3 Mori, si è visto un Esatto. corso della bandiera? Sì. Ah, ok, scusate, era un bambino a corso. Ecco la mia prima gaffe in diretta. Infatti mi sembrava strano. Sono la numero 1. Grande Franci. Beh. Senti, ascoltami, ma com'era Nico? Nico stamattina era a 1000, però molto emozionato, non ha dormito quasi niente perché dalle 3 del mattino si sentivano i suoi passetti nella stanza, quindi era già in ansia. Ma mi è E sembrato dalle più 3 che- emozionato dell'anno scorso, o sbaglio? Sì, quest'anno non lo so, la sente molto di più questa maratona. Anche non mi ha parlato di tempi, non è in ansia per i tempi e per quanto tempo impiegherà a farla, quanto a riuscire a ottenere questo l'altro fine, insomma. L'obiettivo, Riuscire di cui a stavamo parlando proprio prima. acquistare, esatto, sì. Allora, in questo momento Quindi, iniziamo ad aggiornarci, siamo a 1115 euro Raccolti. raccolti. è tantissimo. No, È dobbiamo arrivare a tantissimo, molto di siamo più, ancora molto di partiti. più. Sì, assolutamente. Ciao Michela, Quindi, sono arrivati io- altri. Via che vi guardo. Ciao Michela. Mizio. Ciao Mizio. Ciao Mauri. Ora si sente. Ok. Da dove siete? Dove siete collocati voi? Adesso nell'umilissimo Oristano. Ah, ok. Ahimè. Siamo anche noi Ciao. qui, quindi siamo vicini. Ciao Franci. Sei Ciao. arrivato, Franci, sì. Ah no, Franci. Sì, Sono è Francesca. Franci. Francesca. Ciao Francesca. Troppe Francesche. Ciao. Piacere. Francesca in zona. Piacere. Anche io sono ho cercato di Francesca. collegarmi anche l'anno scorso, lo so. L'anno scorso ho cercato di collegarmi ma senza riuscire assolutamente. E quest'anno invece Quest'anno ce è dei l'abbiamo nostri. fatta. Quest'anno sono dei vostri, è il terzo anno che veniamo a seguire Nicola, il primo senza neppure conoscerlo e abbiamo fatto quasi all'arrivo la presentazione degli amici online. Perfetto. Ok, anche noi lo seguiamo da un po'. Ok. Vediamo che tempo pensi che faccia Fra? Si è messo un limite? No, Fra si è messo un limite. Allora lui mi ha detto che conta di farla in 4 ore e un quarto, 4:15, 4:20, perché si vuole dedicare un po' di più alla diretta, quindi alle dirette, quindi si collegherà più spesso rispetto all'anno scorso e chiaramente si dovrà fermare più volte, quindi se l'obiettivo era alle 4 ore sicuramente andrà intorno alle 4 ore, 4 ore e 15, 4 ore e 20. Non Speriamo. fa tanta differenza alla fine, dai. No, dai, dovete avere un po' di pazienza, 15 No, minuti era- in più quest'anno. Speriamo, Noi- dai, questo. No, noi siamo qui Noi a abbiamo messo supportarlo il e vino in frigo. non c'è nessun problema. Ci siamo organizzati per questo. Bene, Siamo la pronti a pizzeria è aperta lì a fianco. C'è la Vabbè, pizzeria, funziona il no? delivery, quindi non fa niente. Benissimo.
Abbiamo Ragazzi, pensato a io adesso prendo la metro e mi sposto per andare all'Ottavo Miglio dove, dove incontrerò Nico. Abbiamo appuntamento lì. Quindi ora mi sposto. Come arrivo all'Ottavo Miglio mi ricollego con voi. Così do spazio anche agli altri ospiti. Ok? Perfetto, Grazie ragazzi. Ciao Franci, A dopo. Ciao. Ciao Eugenio, ci vediamo dopo noi. ti aspetto, sì. Ok. Ciao. A dopo. Bene, io intanto sto cercando di... Eccolo. Maurizio, ci sei? Sì, cercavo di Parlaci un po', dici un po' il tuo rapporto con Nicola, ecco, rendici partecipi di questo, così capiamo un po'. È un rapporto molto conflittuale perché siamo innamorati della stessa città e siamo invidiosi. Sì? No. E praticamente con Nico condividiamo l'amore per New York, ci condividiamo tante chicche. Quando lui è a New York o quando ci sono io a New York, uno chiama l'altro per dire oh ma dov'è questo, dov'è quell'altro, oppure quella cosa che mi avevi detto. Quindi con Nico c'è un continuo scambio. Ci siamo conosciuti in palestra, gli ho accennato, io ho visto delle cose, gli ho detto ma ti piace New York? Lui ha detto sì, e da lì è nata una grande amicizia e soprattutto un'infinita chiacchiera su New York sempre. Cioè quando uno dei due sa una novità di New York che la capta, scrive all'altro oh ma hai visto che hanno riaperto quella, hai visto che hanno chiuso quello, oh ma quella via, quel ristorante. Quindi con Nico e New York è la cosa che ci unisce, ci divide nel senso che siamo un po' gelosi, però guarda, sei un po' invidioso adesso. allora dovevo andare a fargli visita, poi non sono riuscito per vari motivi ad andare, cioè per andare lì alla maratona, ma il prossimo anno andrò. Però lui appena arrivato mi ha mandato un messaggio e mi ha detto ti manca, ho detto vedi tu caspiterina, io l'ho lasciata ad agosto, ho lasciato New York ad agosto e quindi dopo ero da giugno ad agosto a New York, già mi manca, gli ho detto ci diamo il cambio perché se tutto va bene tra un po' arriverò io per lavoro. Ah, bene. E l'anno prossimo ci andrai per fare la maratona? Allora, per fare la maratona diciamo per vederla con gli occhi, perché se io gli ho detto Nico, dovrebbe la gente abbracciarti e stringerti perché la voglia tua di fare quello che fai col tuo allenamento, le cose che c'è per fare la maratona, non lo so. Qualcheduno, perché sono le male lingue, diceva farsi la vacanza a New York. No, lui praticamente non si fa nessuna vacanza perché non se la può godere così. Cioè, la godi, ma tra maratona, incontri che deve fare perché deve fare tutto, non sta andando a cazzeggiare. Io gli ho dato tanto di cappello perché col cavolo che l'avrei fatto io. Cioè, non... Poi la maratona... impegno. La maratona mai la farei, cioè, o meglio, non c'ho la voglia. Cioè, ci vuole un impegno mentale. Comunque vacanza nel senso ci va spesso a New York, quindi non è che lo fa anche per lavoro, nel senso che poi gli viene anche pagato per andare a New York dei viaggi, ma l'ha fatto proprio per una causa, ha iniziato con una causa che è molto molto importante, poi continuando con questa, quindi tanto ci salutano. Ciao. Ciao Barbara. Vediamo se riusciamo a far donare un attimino. Adesso per il momento abbiamo 24 donazioni, siamo a un obiettivo, siamo al 22% dell'obiettivo. Naturalmente questa raccolta resterà online per tanto tempo, quindi non sarà solo oggi che si potrà donare, ma insomma ce ne sono altre. Adesso prendo il link mentre Checca parla. No, io volevo ringraziare innanzitutto gli sponsor che hanno sostenuto questo progetto di Nicola. Non so se riesci a darmi una schermata. Sì, adesso. A darne così lo vedono tutti. Ok. Ok. Quindi ringraziamo gli sponsor che hanno sostenuto questa edizione della Maratona 2024 di Nicola, che sono Maurizio Picciau,
Contini Home, gli altri, aspettate che io devo sostenermi, AS Moda, Spicchio Pizza, Nugoresa, adesso trovo anche gli altri, un secondo solo, ci arrivo, eccoli qua. Nugoresa, Polo Termica, Ondulor, Excel, vabbè, la palestra, poi abbiamo Sistella Viaggi, Trattoria Margherita, Vini Evaristiani e poi Medici del Benessere. Quindi ringraziamoli ancora una volta perché hanno dato subito l'ok a Nico, hanno creduto anche loro nel progetto, nel grande obiettivo che anche quest'anno Nicola si è posto e che ovviamente sicuramente riuscirà a portare a termine. Motivo per il quale ha voluto, ripeto, ci fa un grande piacere anche la presenza qua di Michela a Conetto e anche la presenza di tutte le persone che ci sosterranno in questa diretta, anche perché aspettare l'arrivo di Nicola, è partito intanto? Allora, mi dicono che è già partito, riusciamo a seguirlo nel track, ok, quindi è già partito. Allora, noi abbiamo avuto modo di vedere Nicola in questi giorni prima che partisse e effettivamente rispetto all'anno scorso aveva un'emozione particolare, quindi vuole raggiungere questo obiettivo, quindi si vede che proprio ce l'ha a cuore, per cui io chiedo a tutte le persone che ci stanno seguendo, insomma, di sostenerci, anche veramente basta pochissimo per realizzare grandi cose, per cui non si chiede tanto. Se siamo in tanti possiamo correre una maratona migliore, per cui io invoglio semplicemente a fare una piccola donazione. Poi non ovviamente spiegheremo durante tutta questa diretta, di nuovo parleremo anche del progetto che insomma si è messo in piedi e che ovviamente alla fine di questa maratona inizierà ad avere una forma, ecco. Io non so se ci sia un modo per seguirlo, perché adesso lo sto seguendo, però lo sto seguendo solo sul cellulare, se ci sia un modo per seguirlo anche sul desktop, perché però non lo trovo. Perché l'anno scorso forse l'avevamo non lo messo. trovo. RaiPlay sta continuando a trasmettere in questo momento e gli uomini sono a 1,49, le donne 2,19, quindi presumo, per chi si intende di maratone, che stiano per arrivare. Maurizio, tu che dici? Maurizio, tu che sei un maratonetta. Dalla mia grande esperienza, sì. Dovrebbe, in teoria sì. Direi di sì, direi che sono Eugenio, direi che stanno per arrivare. Eugenio, sì. Le donne forse sono anche quasi arrivate ormai. 41esimo secondo me ci chilometro. vorrà un quarto. Infatti ci siamo quasi. Per gli uomini mi aspetto un quarto d'ora ancora. Le donne sono questione di pochi minuti. Infatti magari adesso mi stacco e vado a vedermi la fine della gara. Ok. E poi ci ritroviamo dopo. Va bene, grazie Eugenio. Ciao, grazie. Ciao. Quindi ci ritroviamo con Maurizio a parlare di maratona e non sappiamo. Allora, qua l'unica che corre è Checca, poi tra l'altro che. Vabbè, io ho fatto una mezza maratona, quindi può valere. Vale, sei il più esperto di tutti. Corri sicuramente più di me. Michela, tu come sei messa? Non ti sentiamo. Non ti sentiamo. All'audio chiuso. No, non ti sentiamo, Michela. Hai l'audio? Aspetta che ti attivo il microfono io. No, non te lo posso attivare. Te lo devi attivare da sola. No, dico malissimo, ragazzi, malissimo, però sarò una spettatrice molto attenta nel caso si riesca a partecipare. Però no, infatti tanta stima per Nico, io neanche ci penso. Guarda, io l'unica esperienza che ho ce l'ho perché fotografo molto spesso chi corre maratone,
quindi mi capita, almeno su quello sono... Da spettatore. Esatto, Infatti, da quando lavoratore. abbiamo parlato con Nicola del progetto, ho subito pensato, no, già è faticosa la maratona lì per sé, ma insomma il progetto di Nicola è molto ambizioso di farla con Etto, quindi se quest'anno si è allenato, presumo che se vada in porto l'anno prossimo l'allenamento sarà ancora più arduo, perché comunque, mamma Senti mia. Michela, ma ti posso fare una domanda? Come sei Certo. arrivata, Nicola? No, con Nicola ci conosciamo da Ok, tantissimi anni, abbiamo diciamo un'amicizia in comune. Siamo sempre stati, insomma, tramite questa amicizia un po' in contatto. Nicola si è sempre interessato della salute di Etto, anche perché abbiamo attraversato, adesso Etto ha 15 anni, però nel corso, insomma, della sua vita ha attraversato anche momenti particolari, è stato comunque operato parecchie volte, quindi insomma Nico si è sempre interessato della salute di Etto, anche se non ci vediamo mai. E poi per questa cosa del sociale sapevo sempre che insomma Nico ci tiene, è molto impegnato e tra l'altro anche impegnato con proficuo perché cioè con profitto perché so che ha fatto delle cose insomma grandi, delle cose grandi. sì. Poi niente, è stato lui ha pensato a questo progetto, sapeva che noi insomma siamo sempre aperti a questo genere di esperienze, nel senso che Etto voglio che sia sempre in prima linea quando c'è da dimostrare che comunque chiunque di noi può raggiungere i propri obiettivi in maniera diversa, però può raggiungerli. Allora ha pensato a noi per questo progetto e noi abbiamo, insomma, siamo stati subito felicissimi sperando vada in porto perché poi purtroppo non dipende tutto né da Nicola né da noi perché ci sono, insomma, delle cose tecniche che possono, insomma, intralciare, diciamo, il progetto. Però, insomma, ci stiamo provando in una maniera o nell'altra, se non così in grande, cercheremo di, insomma, Di mandarlo superare. avanti. Sì. Esatto, assolutamente. La Anche cosa bella è che comunque staremo tutto l'anno a parlare di questo progetto, nel senso che quest'anno non è una tantum. Intanto le ragazze sono arrivate, quindi non so quanto, scusa, ma... Sì, 2 ore, Esatto, sono arrivate freschissime. Comunque sì, questo è l'inizio di un progetto che sarà, secondo me, supportato da tanti, come da tanti in questo momento vediamo che ci stanno seguendo e vediamo anche che aumentano le donazioni, quindi Michela, porti bene, quindi devi parlare tu, perché come hai parlato tu, aumentano le donazioni. Penso che sia solamente un caso. Volevo aggiungere un'altra cosa, mi ha fatto insomma molto, molto piacere quest'idea che ha avuto Nicola, perché veramente io credo molto che far conoscere certe realtà veramente aprire tutti anche a vedere il mondo da diverse prospettive, perché dei limiti fisici, perché in questo caso Etto ha solamente dei limiti fisici, sono dei limiti ma che non possono impedirti di correre incontro ai tuoi sogni. Certo. Nel senso, come invece chi ha dei limiti mentali può esprimersi in altra maniera. Tra l'altro io lavoro nell'ambito della disabilità mentale, quindi ho a che fare un po' su tutti i fronti. Io credo molto nella singolarità dell'individuo, nonostante possa, insomma, avere delle differenze Disabilità. rispetto a chi magari è normoabile, tra virgolette, è sempre tutto molto tra virgolette. Poi volevo anche raccontare una cosa che mi ha fatto molto piacere. Adesso voliamo alto, pensiamo che il progetto, insomma,
vada avanti e abbia successo. E Nicola ha anche già pensato al nome, non so se ve l'ha comunicato. Sì, siamo a conoscenza. Allora, io premetto che allora, con Nicola siamo a stretto contatto proprio per l'organizzazione ogni anno, adesso al di là del rapporto insomma di amicizia che c'è, però ci rende partecipi di ogni cosa, di ogni pensiero che gli viene in testa, quindi conosciamo il progetto di Nicola ancora prima che lui lo pensi, perché ci inizia a dire un'idea, ragazzi vorrei fare questo, ma sto per progettare una cosa nuova. Quindi, esatto. Quindi adesso diciamolo che il progetto che andrà in porto si chiamerà Corretto. Ragazzi, dai, il nome dice tutto. Corretto, sì. è un messaggio fantastico, c'è poco da aggiungere. Assolutamente. È un progetto d'amore innanzitutto, e quindi non può non andare avanti. Io adesso sono molto commossa, però veramente io penso che sia bellissima questa iniziativa, bellissima. E poi la vostra, cioè il vostro incontro con Nicola derivava dal fatto che Etto volesse vedere New York e basta. Sì, noi avevamo già pensato di portare Etto a New York a fare un viaggio, perché sì, ce l'abbiamo come progetto, solo che poi nel 2018 abbiamo avuto insomma un intralcio dato da problemi di salute abbastanza pesanti, che poi grazie insomma a Dio abbiamo risolto con fatica. Poi insomma c'è stato il problema della pandemia, insomma un sacco di cose, però appunto questo progetto vuole visitare New York, noi avevamo pensato di portarlo, e chiaramente ci siamo rivolti a Nico, perché anche fare un viaggio con Etto, che comunque si guida una carrozzina elettrica, però avevamo bisogno di informazioni particolari sulla città, esatto, su come muoverci. Sì, quindi avevamo chiesto a Nico delle informazioni, e da lì poi lui ha pensato a quest'altra, insomma, a quest'altro progetto, perché... Ma quando ve l'ha proposta, come l'avete presa? Allora, no, io felicissima perché credo molto nei progetti inclusivi, ci credo moltissimo, quindi felicissima. Poi però parlando sono venute fuori comunque un sacco di problematiche anche da parte dal punto di vista organizzativo, per quanto riguarda comunque lo stato di salute di Etto. Però piano piano qui nei mesi ci siamo sentiti, qualche ostacolo l'abbiamo già superato. Adesso domani noi partiremo per Genova, perché Etto ha il check-up annuale, quindi speriamo di ricevere di avere delle risposte positive, perché poi è chi si occupa anche della sua salute, in questo caso il neurochirurgo, l'ortopedico, che ci possono dire se un progetto del genere è fattibile. Nicky, ti interrompo un attimo perché è entrato Nicola. Ciao Nico! Ciao Nico. Inizia sempre così, col sorriso. Esatto. Allora guardate adesso, perché tra un po' la faccia sarà deformata. No, è già così, Nico, non è colpa della corsa quello. Siamo arrivati a Brooklyn. Ma non è che sei a Nuracchi e stai fingendo? Esatto, sicuro a Nuracchi. Allora, abbiate pazienza, ma siete troppo piccoli per i miei occhi, ormai anziani, quindi sento un po' di voci, penso di aver sentito qualcuno, ma dovreste aiutarmi. C'è Maurizio e c'è Michela in questo momento. Allora, Maurizio, Andrea? No, Andrea non è... Michela, c'è Nicola con Etto. Chi c'è? Michela con Etto. Wow, ciao! E poi Maurizio.
Sei sordo ormai. Allora, vi faccio vedere. Lo sto invidiando. Secondo me il freddo quest'anno ha fatto sì che qualcuno rimanesse a casa. Addirittura, eppure sembra Mi che ci sia il sole. Sembra ci sia meno gente. Riusciamo anche a connetterci così. Perché È di solito... probabile. Ha fatto una Ascoltami, finta anche sul ponte. ma stai correndo da solo? Sì, sono solo. Non hai trovato nessun compagno di corsa? No, se solo si può dire. Ah, vabbè, sì, ovvio. Ho 2 metri di spazio vitale personale. Ecco. L'anno prossimo corriamo assieme. Esatto. Va bene. Corriamo tutti. Perché no, Mauri? Se poi Checca smette di sbattere i piedi nelle porte e fratturarsi, viene anche lei. Corro anch'io. Sarebbe una cosa interessante, più per lei che per la corsa. Adesso non è il caso comunque di tirare fuori queste mie, insomma, come che le chiamiamo? Defiance. Performance. Comunque Nico, come ti senti? Sono sulla quarta strada, sulla quarta Avenue a Brooklyn e incrocio 90ª strada adesso. Fra solo 80 strade dovrei incrociare Andrea. Chi è Andrea? Andrea Gabbia. Okay. Dovrebbe essere il primo ospite in diretta che riuscirò ad incrociare. Ascoltami, e Franci invece tra quanto la vedi? Franci all'8° miglio, come l'anno scorso, quindi diciamo 1 ora e un quarto dalla partenza e quindi 50 minuti adesso. Nico, come ti sei connesso, stanno aumentando anche gli spettatori. Dici perché stai correndo, perché effettivamente non ti piace correre. Dici perché stai correndo. Aspettate 30 secondi perché con la musica non sento niente. Eccomi. Devi dirci perché stai correndo. Allora, stiamo correndo perché qui sono da solo, ma grazie a voi corriamo tutti insieme e sto correndo con voi per cercare, anzi no per cercare, per acquistare, perché sono sicuro che riusciremo, una sedia a rotelle da corsa, una sedia a rotelle con 3 ruote che si può usare appunto nelle corse di fondo o mezzo fondo principalmente, perché nella velocità avrebbe poco senso, per ospitare, per accogliere una persona che diversamente non avrebbe la possibilità di correre una gara. E quindi l'obiettivo nostro è quello, dopo aver comprato la sedia, di iniziare un nuovo percorso insieme e cominciare da dopodomani, ma soprattutto dai primi mesi del prossimo anno, a correre con un'altra persona, una persona che avrà la possibilità di sedersi in quella sedia e, se Dio vorrà, essere spinta da sottoscritto per chissà 10 km, 21 o magari 42,195. Questo è l'obiettivo di quest'anno per tutti quelli che volessero partecipare. Fabrizio sicuramente metterà il link nella diretta, ma li trovate anche sulla mia pagina Instagram e Facebook, nelle storie dovrebbe esserci il link. Se non ci fosse lo vedremo subito. C'è, abbiamo messo ovunque. C'è, assolutamente c'è. Niente, qua mi dice che sei al 4° chilometro.
Non ho idea. Sono all'82esima strada, quindi ne mancano solo 72 ad Andrea. Ormai vado a tappe. Allora, sono alle porte del terzo miglio. Mancano 100 metri al terzo miglio. Ok, sì, stai facendo, sì. Diciamo che qua ti dice che se continui così finisci la maratona in 3 ore e 50. Vai Nico, continua così. Allora, Dimenticato. Nico, ce la puoi fare, non mollare. E bevi. Bevo alla prossima. Questa è l'assalto, avevo già deciso così. Ok. Devi bere, Nico, se no poi ti ricordo il primo anno. Se non vuoi arrivare al secondo come un marine. No, il primo anno ho bevuto tutto. Il problema è che ho toccato anche tutte le mani. Ok. Michela. Ciao Vicky. Ciao Etto. Vuoi dare un incoraggiamento a Nicola? Ecco che raccoglie le prime bandiere. 1 chilometro. Fantastico. Siamo mezz'oretta in corsa, credo. 30 e 10 secondi, ti seguiamo più noi. Ok. In questo momento, io non so, stai per incrociare la 79esima, così mi faccio un po' il figo, io non ci sono mai stato. Esattamente, siete furtissimi. Ok, ma è facile. Altro concerto. Senti Nico, mi senti? Sono meravigliosi. Mi senti Nico? C'è Maurizio che si è rabbuiato nel momento. Cioè. No, è pura un misto di invidia. È un misto di invidia perché io non ce la farei pensando ai tempi. Sì, poi parlando così. Sta parlando, sta correndo. Ho detto da mezz'ora che correvo, io pensavo da 5 minuti. Infatti il mio cervello è da mezz'ora. Era la birra, mannaggia, me la son persa. No, Nico, C'era un tipo, sali minerali. c'era un tipo con una lattina gigante e dietro di lui la famiglia con i bicchieri rossi pieni di birra. Ecco qua. Mannaggia. Ma sei stato... Perdonami, Checca? Hai dormito stanotte? Ho dormito, sì, ho dormito bene. Purtroppo mi sono svegliato prestissimo. Purtroppo mi sono svegliato alle 3:30. Ah, ecco. Però con una bella vista dall'albergo. Sì, esatto. Fai da bravo tu. Ha detto che il prossimo Non anno portati corre bene. Non fare il monello. Allora, il prossimo anno corriamo assieme, però tanto quant'è? 4 ore? Qual è il limite che mi aspettano alla fine? 4 ore? Allora, l'anno prossimo è già deciso che se si corre, chiunque corra, si correrà col tempo del più lento. Tutti quanti, quindi siamo aperti a nuove iscrizioni, ma si va piano. Tipo birra, hot dog, altra birra, così. Una corsa sana proprio. Sì, molto... ci sta. Salutare. Ci sta. Allora, volevo fare una richiesta, non è musica. No, volevo sapere, siccome tra poco mi riposo un po' il braccio, se avete notizie di Andrea, così io evito di fare il collegamento nella sua zona, se c'è lui in diretta. Andrea l'abbiamo visto, poi ci sono un po' di Andrea. Quindi l'abbiamo... Andrea Galbiati, che sta a Brooklyn. Mi ha scritto mi ha detto sì, che fra una quarantina di minuti sarà sulla 4th Avenue 10 Street Brooklyn. Brooklyn. Perfetto.
Allora credo che ci vedremo lì col telefono di Andrea. Ok. Io risparmio un po' di batteria e un po' di fiato. Sì, direi. Soprattutto. Adesso puoi riprendere la bici. Qui non si sente? Monopattino. Adesso puoi salire in macchina. Magari. Corri. Vai Nico, in bocca al lupo. Ragazzi, non vi sento più. C'è un delirio. A dopo. Ciao. Ecco, siamo arrivati, mi sa. Siamo arrivati a Brooklyn, davvero. Bene, vai. Vi abbraccio. Ciao. Ciao Nico, a dopo. Ci vediamo Nico. tra poco. Grazie a tutti. A dopo. Ciao. Ciao. Ciao Nico. Ciao. Ciao Mauri. Ciao Miki. Ciao Etto. Ciao a tutti. Ciao. Vado ad accendere delle luci io, perché qua intanto è calato il buio. Sì, ci stiamo rabbuiando tutti. Comunque in tutto ciò ci siamo dimenticati di una persona, la Di nostra chi? Francesca, che è il supporto morale di Nico, e chi non lo sapesse, lei era, come si suol dire, cagata sotto di muoversi a New York, non essendo esperta di New York, di perdersi. Infatti mi ha chiamato, mi sembra le 3:30, abbiamo fatto la videochiamata e mi ha detto: Mauri, sto prendendo la metro va bene questa fermata per arrivare. Gli ho detto: guarda, tu scendi. Io gli ho mandato un messaggio con le varie opzioni, gli ho detto: fammi vedere quando sei sopra, quando ne esci fuori a Bryant Park, dammi segnali. Quindi lei voleva che io avessi il 100% di batteria al telefono, perché se si perde, sì, la seguo in remoto. Si fa anche Frank, comunque è un bel supporto quello che fa. Anche lei non è facile. Comunque chi non conosce New York, muoversi, andare in un punto, aspettare Nico, non è da tutti. Assolutamente no. L'ultima volta si era persa in un pub. Sì, ne abbiamo discusso di questo. È stato divertente perdersi, ne abbiamo parlato. Però dai, quest'anno ci ha promesso Però che... quest'anno ha detto di aver incontrato una ragazza sarda che sta lì a New York, quindi magari... Sì, dovrebbe essere con 2 persone, mi ha detto. Esatto, quindi è in buone mani, credo. Non dovrebbe perdersi. Che poi gli abbiamo spiegato con Nico, abbiamo fatto lezione, guarda, forse era martedì, prima che partissero, io che sono andato a salutare Nico, gli abbiamo fatto lezione su come muoversi a New York in 2, come prendere la metro, gli abbiamo spiegato le varie nord, sud, est, ovest, le strade, come vanno viste e come vanno calcolate, la metro, come funziona downtown, uptown, e aveva recepito. Poi Vabbè, non deve essere semplice, nel senso no. che per chi la vive New York spesso va bene, ma per una persona che ci va saltuariamente non deve essere così, anche perché essendo molto grande è anche facile perdersi. Allora, una volta che inizi ad andare e capisci il meccanismo, New York è una cazzata, perché perdersi, tolti qualche quartiere, magari come il Village, che non ha delle strade esatte, però col fatto che sono tutte perpendicolari, comunque si incrociano, una volta che capisci da dove parte una e l'altra ti ci muovi. La metro è sempre un po' incasinante, ma quando anche lì capisci il movimento, cioè il movimento, meglio, come muoverti, come fare, è facile. Guarda, una cosa che parlavamo sempre con Nico, che frega a tanti, è il fatto che downtown, uptown. Allora, New York, se guardi la cartina, è divisa in un uptown, midtown e downtown, ma nella metro in realtà questo non esiste, perché quello che è davanti a te è uptown, quello che è dietro di te è downtown. Quindi qualcheduno che si trova magari ad uptown fisicamente, se deve prendere direzione uptown, dice: io sono già uptown, ma come faccio ad andare? Invece... effettivamente non è così scontato. Sì, non è scontato, è quello che fanno tutti, perché uno dice devo andare uptown, però dov'è? In realtà quando sei nella metro è tutto quello sopra di te, cioè da una fermata, da un capolinea all'altro, il capolinea sopra ovviamente è l'up, quello sotto è il down. Quindi i primi tempi, e c'è una cosa simpatica ma non troppo, che newyorkesi ovviamente, quando porto i gruppi o quando sto con i ragazzi l'estate glielo spiego, newyorkesi, essendo una città molto attiva di gente che lavora o anche gente un po' sclerata a volte, quando ti vedono nella metro che sei perso,
vengono ad aiutarti, ma non è tanto per aiutarti, che io l'ho capito poi col tempo chiacchierando, è per levarti dalle scatole, per dirlo gentilmente, perché avere una persona che è là, che sta guardando in mezzo, che non sa come muoversi, loro ti dicono dove devi andare, e ti instradano per levarti dalle scatole, così non sei lì in mezzo e non Stai dai intralciando, fastidio. insomma. Sì, non è una gentilezza, però più un... Un fastidio che si vogliono togliere. Bene, bene. Quindi, Ma scusa, Mauri, ma tu cosa fai? Perché poi come mestiere porti anche le persone... Sono coordinatore di viaggio e porto le persone in gruppo, in viaggio, in giro per il mondo. Un po' come fa Nico quando va con Sistella che porta a New York, io vado nel mondo. E poi l'estate invece sto fisso a New York perché sono il supervisore, anche guida turistica, dei ragazzi che vanno in vacanza studio sia privatamente che con l'INPS in un college in New York, il Manhattan, e io li porto alla scoperta della città e devo anche risolvere i problemi che si creano non facili, che a volte si creano perché... quindi quante volte all'anno ci vai a New York? Allora dipende, può essere, dipende, come magari vado per 2 mesi l'estate, come posso andarci magari un po' prima, 4 volte all'anno, quando posso vado. Si spera che se con una nuova agenzia che sto collaborando tutto ingrana alla grande, New York ci andrò quasi un mese. E anche Nico in questo progetto lo sto cercando di inserire, però dobbiamo carburare, poi verrà inserito anche Nico. Quindi tra tutte le città che visiti, insomma, per lavoro in giro per il mondo, New York è quella per eccellenza, insomma. Sì, perché diciamo che tra quelle per eccellenza, perché sono 3 in realtà le città che io amo, New York è dove ti senti a casa. La cosa strana, poi andando per lavoro è un'altra cosa, quando vai per i cavoli tuoi, ok, però quando vai per lavoro, non so, entri in questa mentalità che ti senti uno di loro. Cioè, io dico sempre una cosa, a New York nessuno può dirti tu non sei di New York, perché comunque hai un messicano, hai un portoricano, hai uno del Bangladesh, hai uno del Sudafrica, hai un argentino, c'hai un norvegese, cioè chiunque vive là, alla fine vero americano, tolti i nativi, non c'è. New York è quella città che comunque ti accoglie, quindi è il bello che quando sei là, entri nei ritmi e te ne accorgi. Io con il cartellino magari che ho del college, tutto, tu vai e ti guardano gli altri come se tu fossi uno di loro, un lavoratore, e quindi ti senti a casa. Poi il bello che non ti annoi mai. Io parlo con qualcheduno, gli dico, mi dice, ma che cavolo vai a New York? Sta fissa di tornare sempre. Dico, ma non è mai uguale. A parte che da un giorno all'altro ti alzano un palazzo. Ridevamo con Nico di varie figure di merda nella High Line, che è questa bella passeggiata che vi faccio vedere questo scorcio, poi lo scorcio sparisce perché si crea un palazzo nel mentre che tu sei mancato e quindi lo scorcio sparisce. Ma anche gli eventi, cioè Times Square, che io non è che amo particolarmente perché è troppo turistica, però ogni volta ha un qualcosa. Adesso Snoop Doggy Dogg ha fatto un concerto gratuito, cioè tu stai passeggiando e c'è un concerto gratuito di Snoop, per dire, e poi il giorno dopo magari c'è la presentazione di una birra e allora c'è casino, festa, birra gratis, oppure, anche se birra non è facile, magari un energy drink, il giorno dopo sono delle danze tribali di vari gruppi invitati, cioè ha sempre qualcosa. Offre qualcosa sempre di diverso, insomma. Non ti puoi annoiare, accade o vedi una stranezza, un qualcosa, ha sempre New York da offrire. Aspetta che c'è un'altra persona che è entrata adesso, un altro Maurizio oltretutto. Ciao Maurizio! Probabilmente non gli prende la connessione. No? No. Però adesso sono curioso, Maurizio, ma le altre 2 città? Le altre 2 sono Santiago del Cile e l'altra è Rosario in Argentina, la città di Messi. Ah, ok. E come mai? È una cosa strana. Quando ci sono andato mi sono sentita a casa. Cioè dal primo momento ti senti come se io mi muovo ristano. Cioè non ho mai sentito l'essere all'estero e... non lo so, senti nell'aria che tu ci hai già vissuto. Come New York, cioè ti muovi... Io ci penso a volte, sono a New York, sto passeggiando, magari sono solo che sto tornando per i cavoli miei a farmi qualcosa
E poi dico, caspita, io sono a New York. Cioè, l'ho fatto come se fossi a Donigala, a Zerfaliu, cioè ci cammini con una tranquillità. Quindi sono quelle mie 3 città dove mi sento a casa. Sono pieno poi di amici, quindi aiuta anche quello. Certo. Quando hai delle amicizie che ti mettono dentro il tessuto della città, la vivi ancora di più. New York, ho vari amici che sono là, che sono studenti, qualcuno deve essere anche laureato, che sono lì nei college, e con loro ho visto anche altri lati di New York. Non è cioè non ho visto la solita New York, ma mi sono inserito. Ma che poi penso ogni volta che vai, come hai detto tu, sicuramente vedi qualcosa di diverso, per cui... E tipo Roma è talmente grande che comunque ha sempre qualcosa, ha una via nuova. Nico mi ha fatto scoprire, per esempio, la Six and Half, che lì è stata, cioè, ogni volta ci torno e ridiamo, perché l'ho scoperta perché lui me l'aveva accennata, poi gli ho detto, ma dove si trova? Io ero a New York e lui mi indicava passo passo, vai là, gira qui, gira lì. E io col telefono, che parlando con lui senza usare navigatori, sono arrivato in questa via particolare, che è una via che esiste e non esiste perché passa in mezzo a palazzi, entri dentro dei palazzi privati e tutto, ristoranti, ed è particolare. Quindi questa 6,5, poi lì avevano aperto un'installazione che passavi sotto questa specie di cascata che però era chiusa dal plexiglass, che però ahimè non ho capito bene perché, a volte è aperta, a volte è chiusa, ma poi sì, vabbè, New York tu vai contento di andare a vedere una cosa ed è chiusa. Così. Vabbè, è come andare in questo momento a Roma, più o meno, che si stanno preparando per il giubileo. E quindi insomma, è sempre così. Però è figo, come hai iniziato a fare questo mestiere, diciamo? Questo mestiere l'ho iniziato grazie a un'amica che l'aveva fatto con i ragazzi giovani delle vacanze studio, mi accennò, ma nel lontano 2005, iniziai a farlo e sai, fai amicizia lì, conosci quello, conosci quell'altro, sali di grado, vai a farli con gli adulti e quindi ti ci butti, ti piace, perché comunque unisci la passione del viaggio allo stare con le persone, a far vedere, perché io consiglio molto Nico, vi dico, se dovete fare un viaggio a New York, che se non è con me, ma se volete una persona veramente migliore anche di me, è Nico, perché quando giri con uno che la ama e la conosce, te la fa amare. Quindi questo lavoro nato così per caso, alla fine ho visto che quando spiego, comunque quando porto le persone a vedere, apprezzano, e allora lì ti dici sì, ho trovato quello che è il mio. Nico ovviamente con la palestra non può farlo tantissimo, Esatto. però un viaggio fatto con Nico, per l'amore che ne ha, io stesso mi farei un viaggio io e lui da soli, per vedere cosa cazzarola ne togliamo fuori. Però ogni volta che ne parliamo ci guardiamo negli occhi che stiamo parlando, sai come la tua donna, no? Tutte e due ne parliamo di New York e Nico ha questo amore. Innamorati, insomma. Sì, io lo dico a tutti, se potete fate un viaggio con lui. Quando si organizza, fatelo, perché caspita, poi fa anche la maratona, cioè lui mi batte anche in quello. Devo inventarmi qualcosa per batterlo. Lui c'ha una maratona. Ciao Gini, ben arrivato. Buongiorno, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Come state? Bene, dai, bene. Tu come stai? Sappiamo che stai tornando da un viaggio. Sì, sto tornando da un viaggio di lavoro in realtà. Bene, sto bene, un po' stanchino perché è stato un po' un viaggio della speranza. Sappiamo tutti che a volte raggiungere certe parti d'Italia non è semplicissimo, però è andata, insomma, ci siamo, ci tenevo a esserci. Ho spiegato a Nicola che appunto oggi ero praticamente tutto il giorno, mezza giornata in viaggio, adesso sono un po' stanchino, farò magari un primo collegamento se siete d'accordo, poi magari se riesco ci risentiamo più tardi se le mie due hooligans me lo consentono. Ma non eri in viaggio anche con loro, no? No, era un viaggio di lavoro. No, ma ve lo posso dire dov'ero. Ero a Paestum sapete che io collaboro con la Fondazione Monteprama. Ero a Paestum per una Scusa, fiera. come si arriva a Paestum dalla Sardegna?
In realtà dovrebbe esserci un volo per Napoli, ma ci sono pochissimi posti disponibili. Noi non abbiamo trovato questo volo, quindi abbiamo dovuto fare Roma, da Roma a Paestum con un van, insomma, è abbastanza lunga, soprattutto perché il GRA in questi giorni di festa potete immaginare cosa sia, il GRA, cioè il grande raccordo anulare, potete immaginare cosa sia, quindi è stata un po' un'avventura, però dai, insomma. È andata bene, insomma. Sì, Anche dal punto di vista lavorativo è andata bene. molto bene. Il Sinis sempre molto apprezzato, i nostri tesori archeologici riscuotono sempre un successo maggiore e questo ovviamente fa molto piacere perché insomma riempie un po' di orgoglio al di là delle mere attività lavorative, no? Si gioca anche un po' per la maglia. Direi. Assolutamente. Considera che Nicola è a 40 minuti, quindi Ah, perfetto. Infatti ho visto. Attenzione. No, questo è Andrea. Ciao Andrea. Ciao, ciao. Sta arrivando da te? Poi vediamo, lui non so dove sia in questo momento, ma penso sia a Brooklyn. Maurizio, tu ci puoi aiutare in questo? Dove Sì, sei è ancora tu, Andrea? Brooklyn, È ancora a Dove? Brooklyn. Dove ti trovi? Sì, Quarta Avenue con 10ª Street. Dovrebbe essere qua fra un quarto d'ora. 10 Ok, minuti. considera, in questo momento è alla 35esima. 20 blocchi, 25 blocchi è qua. Ok. Cosa vuol dire 25 blocchi, Maurizio? Allora, praticamente il block è la distanza di ogni palazzo, diciamo serie di palazzi da una via all'altra. Da una via all'altra è un blocco, sì. Cioè io ho calcolato. È quello che noi chiamiamo isolato. Sì. Ah, ok, Però perfetto. piccolino, un po' Perfetto. più piccolino, dai. Sono po' più 25 piccolino. blocchi. Ok. Allora, Jimmy, dimmi come sta correndo, perché adesso è allora, ti dico che ha 30 minuti, no, al suo... Sta correndo 51 minuti. Non riesco a capirlo qua. Sta facendo 6.2 a miglio. Ah, ok. Allora, sulle miglia sono scarsissimo, però beh, no, dai, sta andando bene. Poi dice finish in 4.14, già a... Per Nicola è sicuramente un miglioramento, se non ricordo male. E comunque fare la maratona di New York è sempre tosta, è sempre tostissima, quindi per già finirla è un grande risultato. Assolutamente sì, anche perché non so se ti ricordi il primo anno che l'aveva finita con i... Appunto, l'importante è migliorare sempre, poi dopo piano piano si scende se si vuole scendere, altrimenti è già un'avventura. La maratona è un viaggio fantastico che va benissimo farlo in qualunque tempo, in qualunque distanza. Jimmy, ma tu l'hai mai fatta? Non me lo ricordo, no? No, io a New York purtroppo non l'ho mai fatta. E non ce l'hai in Vediamo. programma? Sì, beh, è il sogno di ogni maratoneta a New York, ovviamente. Speriamo magari chi la sa, l'anno prossimo saranno solo 50 anni e quindi 50 anni miei, non della maratona. E quindi magari potrebbe essere un'idea a regalo, non so se qualcuno mi sente dall'altra parte della camera. Approfittiamo per Nicola ovviamente fa fundraising per opere ben più importanti delle mie. Lasciaci il numero di Federica. No, adesso scherzi a parte, volevo fare anche un appello comunque alle donazioni, perché insomma ovviamente siamo qua, non bisogna dimenticarlo, per una causa importante, per la terza volta, e quindi è importante esserci, è importante farlo. Tra l'altro quest'anno corriamo per quella del 2025, nel senso che la nostra idea è quella di raccogliere fondi per acquistare una carrozzina e aiutare
prendere da acquistare questa cosina e far correre la maratona insieme a Nicola e a chi vorrà seguirlo, anche a un ragazzo che tra l'altro abbiamo in diretta, poi c'è la mamma, Michela, tu ci sei ancora? Mi sa che c'ha... Beh, allora speriamo... Eccola! Senti Michela. Speriamo di essere insieme, magari, chi lo sa. Chi lo sa, ma deve correre anche Maurizio, a quanto pare. Tanto ha detto che i tempi non contano. Esatto, il tempo non conta. Ma Jimmy la fa in 2 ore. Jimmy, sì, se si mette. A New York i tempi non contano veramente. A New York è già veramente un obiettivo arrivare alla fine. A New York ci sono 2 cose fondamentali: farla, finirla e poi bersi una bella birra dopo. Sono d'accordo, Jimmy. Con Francesca in qualche pub. Nel pub in cui si è persa Francesca. Ma Francesca è là? Sì, guarda, l'avete appena chiamata, è appena entrata, adesso vediamo se la mettiamo insieme a tutti gli altri. Eccola. Eccoti Franci. Ciao ragazzi, sono arrivata Ciao, Franci. alla strada. Ciao a tutti. Ciao. Ok. Quando è diventata esperta? Sono vedi? arrivata. Sono diventata bravissima. Guarda, c'è Maurizio collegato e ci ha raccontato un po' di istruzioni che ti hanno dovuto dare. Sì, ieri mi hanno dato, vabbè, ieri abbiamo fatto un tour assieme con Nico per studiare le varie tappe. Quindi Nico Ho sulle preso gambe ha già una appunti, oggi quarantina sono di veramente... Ieri non mi ha detto nulla, però dopo 18 km mi ha detto è ora di andare a riposare. L'avete visto? Sì, l'abbiamo visto. Io no. Stava bene, era tranquillissimo, è rimasto un bel po' con noi e adesso dovrebbe incontrare Andrea. Dovrebbe incontrare l'ottava a Brooklyn Food. Ormai è ottava street, blocchi e contro blocchi. Sì, effettivamente ci si sono un po' fermate le donazioni, quindi... Però sono salite rispetto a prima. Sì, però... Cagliari, guarda Cagliari! Cagliari! Grande! Grande! Chissà quanti tardi stanno correndo in New York. Mi sai dire che street è? Nicola? Sì, lo dico subito. 23, 22. Che street è? 22. Ah, ok. A quale deve arrivare? Con l'ottava, da quello che ho capito. E soprattutto, Jimmy, quanti di Torangius stanno correndo la... Credo pochi, però ti posso raccontare una cosa. Vai. Quando io sono andato a New York, sono andato in un bellissimo locale, un rooftop all'83° piano, ero lì che stavo bevendo una birra, a un certo punto ero con Federica, con la mia compagna, stavamo parlando, si siede un ragazzo a fianco a me in questo rooftop, che non è un rooftop molto turistico, cioè non è quello, per intenderci, in cui si va nei tour organizzati, il mio viaggio a New York, eccetera. Mi siedo, mi prendo una birra, si siede un ragazzo a fianco a me e mi fa: ma scusa, di dove sei? E gli ho detto: di Oristano. E tu di Zarfalio? Allora 2 birre. Quindi è un attimo che ti giri a New York e trovi uno di Torangius. È un attimo, infatti. Chissà quanti di Zerfalio stanno correndo. Può essere. Ecco, sì, certo, può essere. Io ho fatto il college a Londra per un periodo quando studiavo al liceo. Ho fatto un periodo lì e avevamo con altri ragazzi sardi, eravamo al Viti, e per fare i simpatici
parlavamo in sardo, ma ci hanno risposto anche in sardo. È chiaro. È un grande classico che si ripete. Sì. No, però sicuramente ci sono tanti sardi che corrono, perché ovviamente è il sogno di tutti i runner, di tutti quelli che praticano questo sport e che insomma hanno questa dipendenza, questa droga. Ma che poi è la più frequentata? Vai Sì. Massimo! C'è Andrea che li conosce uno per uno. Sono 55.000, ma penso che chiudano, perché sennò ce ne sarebbero altri di iscrizioni. Sì, credo che il limite sia 50.000. Quest'anno 55. Forse hanno fatto un piccolo upgrade, però solitamente sì, la cifra è quella. Più o meno come alla Sardegna. Sono lì. Si può fare un gemellaggio. Tu stai sempre allenando, sì. Io sì, ho ripreso da poco, ho avuto qualche infortunio, sono stati gli ultimi 2 anni un po' sfortunati tra una cosa e l'altra dal punto di vista della corsa, però adesso abbiamo ripreso, dai, speriamo bene, speriamo di proseguire così. Scusate, ma stanno arrivando una marea di messaggi, quindi stiamo cercando di gestire. Tra l'altro dopo tanti anni ritorna una maratona in Sardegna, non so se ne avete già parlato. No. Bene, la notizia è che ritorna la maratona in Sardegna, sarà la maratona di Oristano esattamente. Addirittura. Nel senso che sì, partirà, non è nulla di nascosto, perché insomma ci sono già 100, insomma quasi 200 iscritti. La maratona partirà da Oristano, toccherà San Giovanni di Sinis, si arriverà a San Giovanni di Sinis e si torna indietro. Ora non conosco il percorso esatto, però dovrebbe essere così e dovrebbe essere in primavera. Bene, bello anche il percorso. Al posto della Meggia? No, sono due cose diverse, 2 organizzazioni diverse. La mezza resterà sempre la settimana dopo la Sartiglia, mentre la maratona credo che rientri in un progetto un po' più ampio, che non sarà proprio solo una maratona di Oristano, però insomma ormai è stata pubblicizzata, quindi Ma dall'anno prossimo? 2025. Bene. 2025 se non sbaglio. Ecco qua, campione! Ciao Nico! Hai visto che siamo arrivati? Come va? Ciao! Forza Nicola! Vai! Grande. Hai visto che abbiamo preso? L'abbiamo preso. E adesso dove lo vai a riprendere, oppure per te? Io lavoro fra mezz'ora, altro che vado a riprenderlo. Ho fatto i miracoli, lo vedo stasera. Ok, grazie mille. Aspetta Andrea. che qua. Vai! Ti ha regalato la bandiera. Sì, quindi si è fatto anche altri 200 Grazie. metri in più. Ok. Quindi, Tanto lo rivedo stasera a cena. fateci qualche video prima della birra. Dai, grazie di tutto. Grazie a te. Ciao Andrea. Ciao. Franci, tu dove sei? Sempre all'8º, le sto aspettando qua. Ormai mangia poco. Ti dico dov'è? A che incrocio Io sei? non sono sola. Sono sempre con Franci, Simo e Chiara. Siamo qua. Dove sei tu? Io sono all'8º miglio. Ok, dammi le vie perché non so dove io sono. Maurizio, dacci le vie. Dove sei? Che incrocio sei? Perché l'8º miglio
Mo' ho detto Grande. così. Al Pacific. Franci, che incrocio sei? Atlantic Avenue. Atlantic Avenue? Sì. No, aspetta. Aspetta, perché forse non sei all'8° miglio. Che mi sta venendo... Aspetta un attimo. Sono all'8° miglio, l'unica certezza è questa. Aspetta che Maurizio sta Ho facendo messo- una ricerca. Guardate, Con cosa ti- guardate che io ho messo il pallino dove dovevo fermarmi insieme a Nico ieri. Ok, Quindi dai, adesso ti abbiamo dico scritto qual è anche l'8° 8° miglio, Mauri. Io comunque così aspetto il vediamo. responso di Maurizio. Rockwell Place. Siamo ad Atlantic Avenue. Sì, no, mi stanno dando chilometro e mezzo da noi adesso. Nico è a 1,5 km da noi, quindi sarà... Quanto ci impiegherà? Allora, qua mi dà l'8° miglio a Lafayette Avenue. Lafayette, sì, ok. È giusto. Sei nel Ok. posto giusto. Non ti sei persa. E comunque ha superato il 7° miglio. Ok, quindi sta arrivando a 1 chilometro e 5 minuti. Io mi Ma dove preparo vai dopo? belle. Tra l'altro c'è una telecamera. Dopo Al bar. prendo la metro e vado al bar. Va a perdersi. Tra l'altro prima dell'8° c'è una telecamera in diretta. Che però io non so trasmettere qua. Aspetta un attimo. Non lo possiamo trovare lì? Adesso vediamo. No, non lo può fare. Franci, Sì? fai un'inquadratura, ce la fai? Un'inquadratura Di ciò che di vedi attorno. Nico? Sì, anche di quello che c'è attorno adesso. La gente vuole vedere New York. Come si gira? Come si gira Vogliamo la vedere testa? New York. C'è il tastino, Franci, per girare. Lo so. Avete È una parlato boomer. È una boomer. Esatto. Ti fai vedere New York? Non te la fa girare, ok. Perfetto. Non mi fa girare Ecco. la telecamera, però posso girare il telefono. Ok. È davvero boomer. Comunque sembrerebbe ci Sì, sia che un c'è un caldo sole. incredibile. Quanti gradi ci C'è saranno a un New York? Ci saranno 7 gradi adesso, 7-8 gradi, però c'è un bel sole. Non c'è caldissimo, ragazzi, No, infatti, a vedere quel sole lì sembra caldo. Jimmy, come si corre con 7 gradi, però con quella temperatura? No, si corre bene, se non c'è pioggia e non c'è vento si corre bene perché una volta riscaldati si va bene. Se piove inizia a essere un po' faticosa, però vedo un bel sole, quindi è una bella temperatura, si va bene. Finalmente, stavamo aspettando proprio te, il maratoneta per eccellenza. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Ciao. Come Ciao, state? ben arrivato. Bene, bene. Ti aggiorniamo, Nicola è al 7° miglio. Ne mancano quante miglia sono? 42 km, 195, quanti miglia sono? Jimmy. Adesso non sento io. Ok. Ragazzi, io vi devo lasciare per il momento, ci risentiamo dopo. Ok, perfetto. A dopo, grazie Jimmy. A dopo, ciao. 26 miglia, no, di più. Ok, adesso rientriamo nell'ignoranza della maratona perché Jimmy era l'unico che ha corso una maratona, però abbiamo un mezza maratonetta che è Maurizio. E quindi vale. Confidiamo in te. Mi ha sempre fregato le miglia. Sinceramente non so quanto cavolo. Ma è 1050, quanto è lì? 1.385 euro raccolti,
quindi sta salendo. Ovviamente sollecitiamo ancora le donazioni, abbiamo ancora quanti chilometri per farle salire. Michele è ancora in diretta, sì, c'è anche lei. Sì, cioè Michela si Sta studiando un po' di latino e un po' di diretta. Eccoti. Non vogliamo disturbarti, Michele, giusto per capire se ci sei o meno. Mi sto ascoltando, questa partenza per Genova domani, quindi sono un po' indaffarata nel preparare tutto, però vi ascolto. Ci mancherebbe. Tu ogni volta che vuoi intervenire, intervieni senza problemi. Ok? Così non ci disturbiamo. Comunque posso dirvi una piccola chicca, così facciamo un momento cultura, mo che mi è venuto in mente, che Brooklyn, se non si fosse unita a Manhattan, sarebbe, se non sbaglio, tra le 5 città più grandi degli Stati Uniti, per il numero di abitanti e di estensione. Ah sì? Sì, è molto popolosa Brooklyn. Quanti abitanti fa? Qua mi stai un attimo cogliendo in fallo, però ne fa tanti che fa... Tanti rende l'idea, dai. No, quello che sta accadendo a Brooklyn negli ultimi anni è che è la nuova meta dove andare a vivere. Ah, ok. Perché? Perché praticamente è stata un po' ripulita da quel poco che aveva magari di cose antiche, magari persone un po' antiche, come vuol dire, o persone poco raccomandabili, e stanno crescendo tanti complessi di palazzi piccoli, anche grandi, e la gente sta spostandosi là, perché comunque a un tiro di schioppo di metro sei a Manhattan. Quindi ti permette, chi lavora negli uffici finanziari o comunque nella Manhattan, di arrivarci, perché a Manhattan è impossibile adesso viverci. I prezzi sono diventati altissimi. Gli affitti, quello che ti affittano sono delle cose che non stanno in cielo e in terra. C'è una pagina, mi pare su Instagram, si chiama Horror Flat New York, una cosa simile, che fa vedere gli affitti a New York, cosa ti affittano, e affittano degli sgabuzzini a prezzi esorbitanti, quindi la gente si sta allontanando. Allora ormai chi compra a Manhattan, chi vive a Manhattan, tolti gli storici, sono sauditi, sono qatarioti, i russi sono un po' spariti per giusto un piccolo problemino tecnico. Piccolo. Aspetta, però sono... Francesca sta incontrando Nicola, è possibile? Sì, ma è senza microfono. Franci, microfono. Chi è la partner di Francesca in questa maratona? Non capiamo. Un'altra Francesca. Franci, ci senti? No, devi il microfono. Deve avere troppe persone attorno, forse. No, è proprio staccato il microfono, capito? Vabbè che adesso è laggata, come si suol dire. Quindi? Perché è un gruppone quello di Nicola, comunque, perché lo sto guardando online. Eccolo, forse l'ha visto. Dal sorriso l'ha visto, speriamo che Nicola sappia girare l'inquadratura di Franci. Eccoli. Non ti sentiamo, hai staccato il microfono. Utile il collegamento di Franci. È proprio disattiva. Dovevate farle un corso sul cellulare comunque ieri, non sulle vie. Hai ragione, è troppo boomer. Adesso è anche disconnesso, si vede che insomma. Quindi 8° miglio, quindi adesso dobbiamo capire quante miglia sono. Vabbè, comunque 1609 metri. Quanti? 1609. Ok. Un miglio, quest'anno 1.609 metri. Ok, quindi la maratona è composta da quante miglia? Diviso 1,6. Se stacco il telefono faccio un disastro.
Ho fatto il classico, io ve lo dico. Parliamo di chilometri. Aspetta. 7 per 1609. Al settimo? 7 per 6? All'ottavo. 6 per 8, 48. Al 10 chilometri. Al decimo, poco più avanti. Sì. Quindi un'ora. 26.000 miglia sono 42 chilometri. 26.000 miglia. ,98. Ok, quindi gli mancano ancora a metà, no, non è a metà, è un terzo. Gli mancano 3 ore. Esatto. È a un quarto. Come? È a un quarto. A meno che non acceleri un attimino. Diciamo di accelerare. Adesso lo chiamo e gli fai accelerare un attimino. Lo abbiamo esaltato fino a ora e si è... Esatto. Cioè, insomma. Seguirai anche il Gran Premio, Andrea, giusto? Aspetta, vediamo se riesco. Sì, io posso fare qualcosa qui. No, te lo faccio vedere cos'è. Ah, ecco, ce l'hai Ok. sul computer, perfetto. Ma cosa stanno Sì, facendo? sono rientrato da poco, raga, è una giornata devastante oggi, quindi ho detto aspetta, mi metto in un angolo in disparte perché siamo rientrati con valigette e niente, volevo seguire un attimo tutte le situazioni. Grazie per esserti unito a noi, ti stavamo aspettando comunque, perché ogni anno sei un grande sostegno. Dai, In queste grazie. ore di attesa di arrivo di Nico. Poi quest'anno meno male abbiamo anche Maurizio che ci sta sostenendo. Deliziando. Michela che ovviamente... Non si fanno valere con i collaboratori della palestra piuttosto che con i ragazzi che si allenano a fare una diretta più corposa e colorita con le persone. Non riesco a coinvolgere nessuno. Sì, insomma, quest'anno diciamo che è stata, l'anno prossimo abbiamo altre idee. Ecco Francesca. Franci? Ragazzi, io ero in diretta, non so, voi non mi sentivate, io non sentivo voi. No. Comunque, sì, io ero convinta di essere distante a Nico, perché si è fermato qua con me, io niente. Vi ha salutato, abbiamo parlato con voi, ma forse la connessione Abbiamo visto. è difficilissimo perché è pieno di gente. L'avete visto? Sì, l'abbiamo intravisto perché qui si è bloccata la connessione. È per te? Uno spasimante. Il mio vicino. Che dagli uno schiaffo, che non si bisogna urlare. Comunque mi sembrate un po' tesi. Questo clima teso. Non c'è bisogno di urlare, non ho Ho capito. capito, comunque sta correndo, mi sembra giusto. Franci, ma quindi qual è il pub scelto? Come? Scusa, quale pub hai scelto? Adesso tra un po', tra circa un quarto d'ora mi sposto verso il Bronx, dove alla First Avenue mi stanno dicendo qua. Ci Ecco fermiamo qua. alla First Andrea ha Avenue chiamato. e Poi nomina la palestra e arriva la palestra. ecco Mari! Ciao a tutti! Ciao Mari! Comunque io adesso ragazzi sarò qui all'ottavo miglio, aspetto un'amica, saluto lei e poi niente, mi sposto e ci ricolleghiamo. Ok. Lascio la parola a Mari. Ma vai a berti una birra? Non mi posso spostare. La birra quest'anno la bevo al traguardo, ve lo prometto. Vogliamo Sono vedere. tutto concentrata. Va bene, ti aspettiamo per il prossimo collegamento. Ok, ciao ragazzi, ciao Mario. Ciao Franci. Ciao. Ciao Franci. Oh, mi raccomando a tutto il pubblico, donate perché sennò qua insomma sta diventando faticosa sta maratona. Vogliamo vedere numeri altissimi. Vai. Ciao a tutti, a dopo. Ciao Franci. Ciao. Ciao. Ciao Mari, come stai?
Ciao a tutti, buonasera. Bene, bene. Ciao Mari. Ciao. Allora, Andrea diceva prima, ha nominato la palestra, come mai non facevamo una diretta con i componenti della palestra? E sei arrivata tu. Hai visto? Ti ha chiamato. Stavo cercando la divisa. Ma ti hanno pagato? Devorrò il compenso in beneficenza. Ok, ci sta, ci sta. Intanto stanno partecipando altre persone, c'è anche un'altra persona che sta partecipando e dovrebbe essere in diretta con noi, però sta partecipando, vedo la diretta di Instagram. Come aspetta, c'è Martina. Martina, ti aspettiamo. Fammi vedere dov'è Martina. Dov'è? Lì. L'ultima? Sì. Ah, questa? Sì. Tu te lo sei visto quest'anno, Nicola, che si preparava? Te lo sei goduto in tutto quest'anno? Dici come sta veramente. Stai dicendo a me, Fabrizio? Sì. Ah. Sì, diciamo che sicuramente ha allietato tutti perché andava a correre a petto nudo. Quindi qua è molto vanitoso, oltre che essere bravissimo e buono. No, non è vero. Sì, si è allenato molto, quindi naturalmente fuori in giro per strada andava verso il mare e poi anche a volte ha avuto anche il sostegno di Franci, lo stesso che lo seguiva in bici. Sì, sì, tra l'altro sappiamo che gli hanno scritto un articolo anche da Nuraki, perché praticamente si è allenato. Faceva i giri dell'isolato. Fare 21 km a Nuraki comunque è importante. Soprattutto fare 20 km intorno a casa tua. Sì, penso che abbia aiutato, ha contribuito a consumare l'asfalto. Sì, è stato proprio bravo, anche perché fare per 20 km lo stesso giro a volte, insomma, non è, a meno che non si sia allenato per la pandemia. Ok. Tutti si facevano i giri, chilometri in casa. Bene, bene. A te sai, Nico. Nono miglio sicuramente è appena raggiunto, credo. Sì? Adesso lo guardo perché mi stanno... Checca, intrattieni tu perché mi stanno scrivendo da un attimo. Gli avevo chiesto a Nicola di scrivere... Avevo chiesto a Nicola di scrivere a determinate persone. Aspetta che c'è qualcuno. C'è tornata Michela. Ciao Michela. Eccoci. Mari, tu non hai mai pensato di correre? Non ti hai mai... Non è proprio purtroppo la corsa non è nelle mie cose. Se fosse una corsa in bici, forse sicuramente di più sarei efficiente. In bici? Sì. Non ti piace la corsa, quindi? Sì, mi piace, ma non fatico tantissimo a raggiungere un livello di resistenza accettabile, ecco. Nicola, non ti prepari le persone giuste. Segui Nicola nel suo isolato. In bicicletta con Francesca. Magari lo segue anche la gallina, visto che quelle galline scappano ogni 2x3. È quello il segreto della bontà delle uova. Secondo me è quello. Che poi Rocky inizia così. Ecco Martina. Ciao Martina. Ciao a tutti. Ciao Martina. Come va? Bene, voi come state? Dai, tutto bene, tutto bene. Stiamo aspettando e stiamo cercando di capire a che punto è Nicola. Diciamo che tu ne hai fatto diverse di maratone. Io? Sì. Mai fatta una in vita mia, vorrei. Perfetto. Siamo tutti sulla stessa barca allora. Perché tu hai esordito? Perché Nicola mi aveva raccontato di maratone. Di Martina? Sì. Quindi sei una sportiva, Martina? Sì, quello sì. Ok, che sport fai? Faccio calcio a 5 e pratico. Pratichi? Nuoto. No, perfetto. Nuoto, sì. Come ti ha contattato Nicola? Come sei venuta a conoscenza di questo progetto?
Allora, anche io vivo a Houston, Texas. Ho iniziato tempo fa, forse. Ci sentiamo male, aspetta un attimo, ragazzi, gli altri silenzino l'audio. Prova così, Martina. Ok, mi sentite bene? Sì, adesso sì. Ok, dicevo che io vivo in America da 3 anni quasi. Ok. A Nicola proprio perché un'altra ragazza italiana che vive a New York mi aveva passato il suo contatto Instagram, quindi lo aggiunsi eccetera, iniziamo a parlare e questi giorni mi ha proprio contattata per questo progetto qua e sono stata molto interessata, quindi ho detto perché no, dai. Sì. Dove stai di preciso? A Houston, in Texas. E cosa fai di bello a Houston? Se posso chiederlo, Tranquilla. Risolvo i problemi. No, scherzo. Allora, ok. Bene. Sono chef, però sto studiando per entrare in cyber security. Ah, ok. bello. Che percorso si fa per entrare in cyber security? Allora, il percorso che devo fare io è un po' differente rispetto agli altri perché non ho fatto l'high school in America, l'ho fatta, cioè ho fatto l'alberghiero a Cagliari, quindi devo passare l'esame in inglese, dopodiché devo passare un altro esame ancora per poter accedere all'università e semplicemente devo studiare IT, data, tutte comunque sia le cose basilari dell'internet, della sicurezza, a tutto il resto del network eccetera. Il percorso è di più o meno 2 anni, percorso di studio di 2 anni. Non è semplicissimo perché comunque sì, ci sono comunque coding eccetera, codici, numeri, cioè poi io matematica sono 0, però ho detto dai, facciamolo, dai. No, è molto, molto interessante come settore, dico. E per quello ti ho chiesto, insomma, di cosa ti occupassi, ma soprattutto perché lì si fa solo lì? Qui a Houston? Sì. No, ovunque. Ormai tu tramite No, lavoro pensavo ci fosse un corso particolare, insomma, con specializzazioni specifiche, non perché non si potesse fare da altre parti, scusa. La mia domanda forse era un po'... Okay. No, però... Io però, hai già partecipato agli altre dirette con Nicola? No, mai, questa è la prima. Però ti conosco perché comunque sei abbastanza conosciuta, giusto? Per il tuo trascorso come youtuber, quindi probabilmente... Speravo amata, no, comunque scherzo. Sì, vabbè, ho iniziato a fare i video quando avevo 14 anni, tuttora li faccio, un po' così. Però so anche essere giuro. Non ho capito. Dico, so anche essere seria. Sì, assolutamente, ma era comunque serio quello che facevi, perché... Tuttora lo sto portando avanti perché penso che al giorno d'oggi ognuno di noi abbia bisogno di quel momento di relax in primis, ma anche quel momento in cui dove ti soffermi sui social e ridi e basta, ecco. Non è il mio caso, cioè non è che entri nei miei social e ridi, dico, magari... Ok. Sì, vabbè, però effettivamente hai portato avanti anche qualcosa di sociale, insomma, che ha aiutato comunque diverse problematiche, ciò ha aiutato comunque. Sì, sono riuscita a portare avanti anche la campagna contro il bullismo, il cyberbullismo, grazie a Gino Emanuele Melis, che è un mio amico avvocato di Cagliari. Siamo riusciti comunque a parlarne nelle scuole, dalle elementari alle medie, è venuta anche la Roberta Bruzzone, abbiamo fatto un progetto veramente molto molto importante e tuttora lo stanno portando avanti. Io quando posso li aiuto virtualmente perché non essendoci fisicamente, in qualche modo ci sono sempre. Sì, tra l'altro è uno di quei... è difficile parlarne seriamente perché poi è molto labile comunque molto spesso
il limite tra quello che si pensa e quello che effettivamente succede. Quindi è sempre bene parlarne. Stiamo parlando di bullismo e cyberbullismo soprattutto, giusto? Insomma, grazie di essere con noi. Avevi un viso conosciuto, quindi quando mi hai parlato di cyber, esatto. Vedo che c'è Nelly che ci sta aspettando. Scusa. Ciao Nelly. Ciao, buonasera. Ciao. Ciao, buonasera. Ciao. Come stai? Bene, stavo seguendo la maratona dall'app e quindi vedevo anche sulle mappe come si spostava Nicola e a che punto del tragitto è, ancora lontanino. Sì, però... Vabbè, se continua a fermarsi con ogni sardo che incontra è un casino. Infatti, vabbè, no, va bene, dai, è bella correrla anche così la maratona di New York, perché è proprio uno show. Non è anche meglio? Sì. Ti stanchi di meno? No, forse no. No, però è... No, però è te ne fissa. accorgi di meno della distanza, ecco. Ti accorgi, sono 42 chilometri. Sono parecchi, Non ti sento, Andrea. Qualcuno ricorda, scusate, avevo il mic chiuso. Qualcuno ricorda il tempo dell'anno scorso della maratona di Nico? 4:30? No, sì, più o meno. Più o meno sì, 4:30. Tu Nelly, invece tu sei comunque una maratonetta. Come? Tu corri comunque. Aspetta che c'è Nicola in diretta. Eccolo. Ciao Nico. Ciao. Ma non ci sente. E si sente il chiasso in background del team. Adesso vi sento un po'. Ok, vai Nico. Adesso hai anche gli auricolari, li hai trovati sicuramente. Sì. Ho fatto un po' di ricerca nel marsupio e li ho trovati. Ciao Nico. C'è Andrea, c'è Nelly. Ciao Andre. Nico è cieco, quindi... Ciao Nelly. Ciao. Nico. Forza, Nico è cieco, ma adesso ti vedo. Ciao Nelly, grazie. Ciao. C'è anche Martina. Ciao Martina. Grazie anche a te. Come si sta Houston? Che bello Houston. Qui si sta bene, dai, oggi è un po' freschino, ma c'è il sole. Sta ancora sorridendo, dai. Sì, ancora sì, dai. Oi, Checca, ciao. L'anno scorso in quanto l'hai finita? 4 ore e 16. 4 ore e 16, perfetto, quindi quest'anno 3 ore, No, quest'anno credo che saremo sulle 4:30. Spero. Vai, Nico, Spero 4:30. Ma perché 15 Sì, minuti? perché... Infatti, perché 4:30? Perché con tutte queste chiacchiere al telefono poi arriva un punto che io schiatto. Vabbè, adesso è colpa nostra. Complimenti. No! Ti sei collegato tu, Ma infatti, ma io lo faccio, ma io schiatto con piacere. No! Visto che ti... ciao. Beh, poi Io ho pensato che schiattare un chilometro prima e un chilometro dopo non cambia niente, a me non passo un po' più di tempo con voi, in compagnia. Hai ragione, Nico. Grazie per questo pensiero. E soprattutto adesso, visto che ci sei, fai anche un appello. No, sull'appello c'è... Allora, è difficilissimo. non ancora vi sento. Vai, facci un appello, Nico, se puoi. Allora, vorrei fare 2 appelli. Vai. Il primo... Mi sentite? Sì, vai. Aspettate che prendo che poi mi cazziate. Ecco io. Allora, ho preso l'acqua.
Ha preso l'acqua. Ho bevuto e adesso sono ripartito. Vai. Si sente malissimo. Cioè, se è una congestione di linee. Sì, infatti. Sì, poi contate che lui non ha manco una vera SIM, quindi si attacca a un altro provider e va sempre a merda. Comunque Maurizio si vantava di questa cosa fino a ieri. Di cosa? Delle SIM. Allora, io e lui discutiamo sempre delle SIM. Cioè, sono punti dove muore, altri che prende la grande, altri che muore. Ma perché naturalmente non essendo, ma le SIM come funziona? Vabbè, qua lo so, ma lì funziona allo stesso modo, quindi prende No, lui prende, sicuramente avrà preso la sua solita SIM da Amazon e quella è tipo, che ne so, a volte la Vodafone piglia una parte, la Wind da un'altra, dipende cosa hai scelto. Io cerco quelle virtuali che più o meno si attaccano a più punti. Ok, io sto cercando di far rientrare anche Maria Luisa che ogni tanto sparisce. Comunque ho letto una bella notizia. Vai. Il limite della maratona è 8 ore. Maurizio, Quindi, mi sembra fattibilissima. se lui New York allenato è fa l'unica. 4 ore e passa, io... New York è l'unica che ha 8 ore come limite, infatti. Sì, ho Ok, 7 Nelly. ore. Noi come limite ci mettiamo 8, poi se la finiamo in 7 va bene uguale. Se è 8 comunque siamo contenti. C'è scritto 19:10 chiude il percorso, noi alle 19 saremo là. Quindi si può fare. Tutta la paura che avevo si è sciolta l'anno prossimo, pettorina. Ormai è rotto il ghiaccio dopo questa notizia. Sì, perché con 8 ore, calcolando il percorso, anche camminando posso farcela. Ok, non vale tagliare però. No, vabbè. Io non faccio le dirette, quindi nessuno sa effettivamente dove sono. Nelly, dicevi che è l'unica che ha le 8 ore. Sì, perché la maratona di New York alla fine, come diceva anche Pizzolato prima nella diretta televisiva, è una maratona che viene fatta non solo per gli amatori, ma se hai uno scopo, se hai appunto come Nico una missione, se vuoi perseguire un obiettivo appunto legato a qualunque cosa, ecco, e quindi è quella maratona che ti dà la possibilità proprio di realizzarlo, questo sogno, anche se non sei un runner rodato. Per questo motivo ha questa estensione, ed è anche quella bellissima in cui il pubblico ti aspetta anche se arrivi tardi, cioè per l'ultimo arrivato c'è sempre pubblico al Central Park che attende l'arrivo dell'ultimo. È bellissima anche per questo. In altre maratone, dopo che passa quel tempo lì, spazzano tutto, puliscono tutto, ripristinano traffico. New York no. New York ti aspetta. Quindi non è una maratona che si fa a livello prettamente sportivo, è anche una No, maratona. no, anche che si perché fa come proprio percorso per- è molto tecnico, non è una maratona veloce, ha un Ok. percorso molto tecnico con tanti saliscendi, per cui non è da Quindi insomma tempo. possono Infatti essere anche, diversi, ecco. anche i vincitori di oggi hanno fatto dei tempi, diciamo, per quanto galattici, comunque non da record come Chicago il mese scorso, ecco, o come Berlino, che sono proprio maratone da competizione, da record. New York è un sogno. Perfetto. Adesso diciamo che l'esperta è Nelly, quindi Maurizio non prendertela, ma Maurizio, abbiamo anche sfatato la cosa che la maratona si fa a livello sportivo e noi la possiamo fare per qualunque motivazione. Aspetta. Infatti, 8 Sì, New ore. York, guarda, se te la poni come mission, che so, l'anno prossimo corro New York perché, non so, mi sono posto come obiettivo, appunto, che voglio fare 42 chilometri, il battesimo deve essere New York. E io voglio arrivare ultimo, perché dell'ultimo si ricorderà.
Hai preferire ragione, arrivare anche ultimo. questo è un elemento fondamentale da non sottovalutare. E Sì. poi, La poi puoi voglio anche vedere. camminare, la puoi anche camminare, quello. Sì, ma A l'obiettivo di cazzotti Maurizio è con un altro quello. che chi arriverà ultimo, saranno tutti quanti pronti a arrivare ultimi. Eh, E Dobbiamo poi voglio vedere ringraziare, se effettivamente mi aspettano. dobbiamo ringraziare aspettano. che non c'è la maratona di Lourdes, altrimenti tra porsi l'obiettivo e la scelta. Una sorta di cammino di Santiago a New York. Anche. Nel senso, si fa per cose spirituali, per sfide personali, per... Esatto, alla sì. fine può diventare Solo che è anche quello. scenografico, New York è scenografico, Esatto. il Cammino di Santiago è proprio Sì, lì hai il pubblico che più ti fa il tifo, a veramente Santiago no. spirituale. Anche a Lourdes il pubblico che ti fa il tifo. Praticamente la versione appunto atea di Lourdes, la maratona di Esatto. Quindi, cioè, Va bene, messa così si può fare. tu Nelly Comunque l'hai Nelly fatta diceva naturalmente. una Com'è? cosa interessante che molti sottovalutano, che New York è una città prettamente collinare. Sì. Tutta la zona di New York, che sia Manhattan, che sia Brooklyn, è collina. Tutti pensano che sia una città pianeggiante, qualche parte è stata tagliata veramente negli anni, hanno fatto sparire colline per poter poi costruire quello che rientra all'audio di qualcuno. Andre sei tu, ok. però Sembrava il Gran è Premio. collinare, te ne accorgi, sono punti esatti dove proprio guardando ti accorgi che fai delle salite o delle discese. E altra cosa che la gente dimentica, è una città di mare, è un porto. Sì, poi ci sono un sacco di ponti anche che durante la gara che devi attraversare avanti e indietro, strappetti, no, non è una gara semplice. È Nelly, ma tu bello l'hai perché fatta, proprio... sì? Eh? Tu l'hai fatta? Come? Tu l'hai fatta a New York? 2 volte e devo tornare nel 2025 perché mi sono qualificata adesso a Chicago nei campionati mondiali per categoria di età, perché io sono brava! anziana e quindi... Non No, direi vabbè. anziana. Vabbè, categoria F50-54, per cui ho ottenuto un tempo molto buono a Chicago adesso due settimane fa e in automatico mi ha qualificata per New York 2025, quindi la correrò per la terza volta. Che bello! Senti, e che tempo hai fatto Questo a me l'avresti Chicago? chiesto. Chicago 3 ore e 14. Brava. Però il mio tempo migliore è stato Berlino 3 ore e 11. Vabbè. Io 3 ore e 11 forse, non lo so. Io e Maurizio sicuro a 3 ore e 11 stiamo ancora partendo. L'aereo mi sembra che è 3 ore. No. Nelly, quanto tempo fa a Berlino? 3 ore e 11. Ah, quanto tempo fa l'ho fatta? Nel 2019, Berlino. E Chicago non avevo ancora 50 anni, mentre sì, 2019 non avevo ancora 50 anni. Adesso ne ho compiuto 52 e quindi ho fatto 3,14, per cui mi ha qualificato in pieno, perché per la mia età il tempo di qualifica deve essere 3 ore e 21 per poter accedere. Ho fatto 3 ore e 14. Ma quando hai fatto quella di Berlino era in periodo pre-Covid o post-Covid? Pre-Covid, l'anno prima del Covid. Sì, Ma quali major hai fatto? tutte. Ho già la Six Star e ho fatto anche Sydney 28 giorni prima di Chicago. No, ho fatto una pazzia quest'anno. Ho fatto a settembre Sydney, 28 giorni dopo ho fatto Chicago e adesso mi riposo e ho il mal di schiena come le persone anziane. Ma no, come mai? Cioè, non è questione di anzianità, è questione che hai fatto 80 chilometri in... Quanti chilometri hai sulle gambe quest'anno più o meno? Tanti, io ho una media di 90 chilometri settimanali. Anch'io perché lavoro tra Cagliari e Oristano, quindi... Ecco, in macchina, no? Forse ne hai anche di più allora. In macchina. Sicuramente. E quindi corri 5 volte praticamente a settimana. Tutti i giorni. Io corro tutti i giorni. Quanto fai al giorno? Il minimo sindacale 10.
chilometri, minimo sindacale. Dove stai tu? Se no faccio 13, 14. Adesso ho fatto 20 chilometri il 1° novembre perché era festa, quindi avevo più tempo e mi sono fatta una così, gambata al 20 mare. chilometri. Eh? Ma quindi ogni giorno tu fai 10 chilometri, in quanto? Sì, Se posso minimo. chiedere? Ma dipende se vado lenta in 50 minuti, 49 minuti, altrimenti in 45, 44, dipende da come mi sento la mattina. Però io ho smesso di seguire piani di allenamento, adesso mi vado a sensazione. Proprio E quali perché con sensazioni l'estate... segui? Quali sensazioni segui? Come mi sento la mattina quando mi sveglio. Cioè, se mentre vedo corri? che sono stanca, allora vado lenta. Se invece mi sento energica, provo ad accelerare un po'. Non seguo più piani di allenamento. Prima, fino al 2019 li seguivo. Poi dopo il Covid ho detto, tanto ho ottenuto ciò che volevo, basta, vado tranquilla. Così, come gira, gira. Infatti a Sydney non girava molto, ho fatto 3:21 a Sydney, però mi ha preparato bene per Chicago. Bene, è stato un buon allenamento allora. È È stato un buun allenamento, dico. La tua migliore? È sempre Berlino, 3:11. No, vabbè, migliore La tua preferita? coi La tempi. mia preferita del cuore, vabbè, New York, perché New York è uno spettacolo, cioè New York è... Infatti Nicola lo sa dimostrare benissimo in tutti i suoi video. Nicola, New York è uno spettacolo. New York ti scivola, non te ne accorgi, la difficoltà di New York la senti dopo, ma nel momento in cui corri non la senti perché sembra di stare letteralmente in un film. Hai gente che ti chiama, ti incita, ma per tutti i 42 chilometri non te ne accorgi. Poi vabbè, la mia preferita come percorso resta Chicago, l'ho fatta 3 volte. Anche Berlino l'ho fatta 3 volte. Berlino è veloce, però non c'è quel pubblico che trovi solo in America. Il pubblico festante lo trovi solo in America. Boston, Chicago, New York. Trovi proprio il pubblico che vive veramente lo spettacolo e la maratona. Il pubblico rende la maratona uno spettacolo. Sydney lo stesso, pochissima gente, solo all'arrivo. Londra lo stesso, gente un po' diradata, ma New York, Chicago, Boston, proprio la gente ti accompagna per A me stai una facendo venire cornice. voglia di farla. Com'è? A me stai facendo venire voglia di farla. Sì, guarda, io dico, almeno una volta nella vita a New York si deve fare, perché è tutta l'organizzazione, dal momento in cui tu vai alla partenza, quindi al villaggio degli atleti, l'attesa insieme a tutti i maratoneti, la partenza sul ponte, l'inno americano, brividi, proprio brividi. Quando attraversi quel ponte, vedi la Statua della Libertà, cioè dici ce l'ho fatta, è proprio... Poi entri a Brooklyn e c'è un fiume di gente che ti accoglie e così fino alla fine. Arrivo a Central Park, no, è indescrivibile, bisogna Senti, viverla. Infatti Nelly, è bello come come la vivi. Come costi fare una maratona a New York? Per chi magari sta Alti. seguendo gli viene la voglia. Alti. Pettorale, tutto, sono molto alti, Sì, vero? allora, a meno che non ti qualifichi, appunto, con i tempi di qualifica hai un prezzo. Già, vabbè, New York in generale parte da 400 euro più o meno, che è il più caro di tutti, in generale. Il pettorale? Il pettorale. Solo il pettorale, perché è molto ambito. Diceva Pizzolato quest'anno che c'erano 70.000 richieste. 70.000 per 50.000 posti, quindi ovviamente aumentano i costi, no, del pettorale perché vedono che c'è un sacco di richieste, quindi se ti qualifichi riesci a prenderlo a quella cifra, altrimenti ci sono i tour operator che ovviamente un po' ci marciano su queste cose. Oh, non so, c'è qualche tour operator online che mi sta ascoltando, mia madre, però è così, sì, il tour operator poi che ti procura il pettorale, ovviamente ad un costo extra, e più ti propone il pacchetto. Però uno che vuole farla ad un certo punto, se non hai tempi di qualifica,
devi fare così. Io ho la mia primissima... Il pacchetto di un tour operator, che costo può avere? Compreso il pettorale, ovviamente. Allora, io l'ho fatta solo una volta col tour operator quando appunto non avevo maratone. La mia prima maratona è stata a New York nel 2011, quindi l'ho fatta con il tour operator più famoso, diciamo, in quel periodo, che anche adesso è più famoso in Italia, e mi avevano proposto come pacchetto il pettorale più l'hotel, oppure il pettorale, hotel e volo, oppure insomma pettorale e volo, insomma devi acquistare 2 cose con loro. E già allora mi era venuto un bel po'. Non ricordo esattamente i costi, ma era oltre 400. Poi via via, dopo il Covid sono aumentati tutti i pettorali, comunque in generale, per tutte le maratone. Quindi New York, che già più o meno forse in quel periodo era attorno ai 250 quando l'ho fatta io, e adesso è arrivata a 400. Quindi insomma. Diciamo che la più economica forse resta a Chicago al Ma momento. questa lotteria di cui si parla, come funziona? Anche la lotteria, niente, devi registrarti per il ballot e poi incrociare le dita. E un po' in tutte le maratone c'è questa lotteria che è abbastanza, o sei fortunato. Ok. La più difficile, allora, mentre a New York riesci più o meno ad entrarci perché ci sono i tour operator, una maratona come Londra invece è veramente difficile entrare se non sei intanto residente in Regno Unito, perché lì hanno un canale particolare privilegiato solo i residenti nel Regno Unito, quindi c'è un canale solo per loro. Poi c'è il canale delle charity, che anche lì sta diventando veramente, cioè ti impongono anche quanto devi raccogliere di charity, così anche Tokyo, e poi c'è il ballot per Londra sempre, e poi i tempi di qualifica. Quindi insomma io forse sono sempre riuscita con i tempi di qualifica. Una volta ho fatto la charity per Londra, ma me la sono autofinanziata perché di solito, non lo so, in Italia c'è questa cosa che le charity non vengono ben viste dagli italiani, nel senso che pensano sempre che ma perché ti devo finanziare io la maratona, quando non funziona così. C'è una pagina dedicata e fai la donazione alla pagina dedicata. Invece in Italia c'è sempre questo pensiero, ma si vuole fare la gara così, sulle spalle degli altri. Non è assolutamente vero. Mentre fuori il concetto di charity viene veramente accolto e apprezzato, qua in Italia c'è sempre un po' ti guardano sempre un po' così, ma charity. Di diffidenza, insomma. Vero? Ma avere una qualifica ti salva solo dal costo del pettorale o ti dà anche altri pass? No, allora ti dà vabbè, adesso che io rientro nell'age group mi dà altri vantaggi, però quando non sei parte dell'age group, però hai adesso mi viene in inglese da dirlo, vabbè, quando come si dice in italiano, quando rispondi ai tempi di qualifica, niente, riesci a prendere il pettorale senza file, senza nulla, a prezzo ufficiale di vendita del pettorale, ecco, senza maggiorazioni. Invece nell'age group, ad esempio, io adesso ho fatto Sydney nell'age group e poi farò New York l'anno prossimo, ho avuto la tenda dedicata, quindi quando sono arrivata alla partenza stavo al caldo, avevo un buffet, sono partita 5 minuti prima, sono uscita dalla tenda e sono andata alla partenza senza dover stare al freddo, per dire. Poi al rientro ho avuto massaggi, ho avuto tenda medica, ho avuto un altro buffet, poi la sera il party con tutti quelli della Abbott, insomma questi diciamo questi perks. Quindi conviene qualificarsi. Maurizio, senti. Sì, piccoli plus, ma non ti salva dai costi di viaggio, di hotel, insomma, sono tutte... No, ti dà queste cose extra, ma no, i costi poi, il volo te lo paghi tu, l'hotel te lo paghi tu, insomma. E sono quindi parecchio dispendiose, secondo me, le maratone. Bellissima passione, ma parecchio dispendiose. Molto.
beh, Mi sì. sto ancora pagando l'hotel di Sydney io, tra l'altro. Cioè, Sì, poi fate esatto. così in maniera ravvicinata, sarà ancora peggio, Sì, perché comunque sono costi che non sì, riesci è ad una bella amortizzare. passione però, perché comunque è anche un'occasione per viaggiare, no? Io No, su non quello lo sì, so, forse non sarei assolutamente. mai andata in Australia, perlomeno. Ma sei sempre Da, partita con gruppi oppure anche da sola? sempre da sola, sempre da sola. Poi conosco tanta gente in giro, però sempre da sola. Sempre da sola, quindi anche un modo per, Sì, insomma, sì, una sfida con se stessi, insomma. Andare sì. soprattutto in città così grandi, così impegnative Sì, da che poi soli. incontri tantissime persone con la tua stessa passione, quindi poi socializzi, poi sai, anche grazie a Assolutamente. Instagram che segui chi corre, poi li rivedi in altri, cioè li rivedi veramente, vedi veramente queste persone, le conosci. Assolutamente, assolutamente. Sì, no, Allora, è proprio bello. per quello che io ho ascoltato, cioè, fare maratone sembra proprio bello. Mm. Bello, Ma cioè, quello che ripeto, c'è dietro, quello che c'è dietro deve essere... Buonasera, qui sono arrivati i genitori di Nicola con Aurora. Buonasera, vieni qui. Salve. Qui abbiamo degli ingressi in agenzia. Ciao Aurora, vieni. Come stai? Vieni, vieni qua. Vi presento la nipotina di Nico per chi non la conoscesse. Ciao. È arrivata la mamma. Piacere Ciao Aurora. Ciao Bella. Ok, ciao. C'è la mamma di Nico, c'è anche il papà e anche la zia. Tutti a fare tifo per Nico. Tutti a fare tifo per Nico. Che in questo momento Vediamo dove è Nico. Come stai allora? Tutto a posto? Mamma e papà dove li hai lasciati? A casa? A casa. A casa? Perché non li hai portati quest'anno? Vengono a prendere. Potevi portarli. Adesso vediamo dove è Nicola. Facciamo collegare anche i genitori di Nico. Quindi Nelly, dicevo, a me hai fatto venire proprio voglia. Io sono una di quelle che fino a 2 mesi fa, perché poi ho avuto una frattura al piede, faceva 10 km in un'ora. Quindi Bene, sto raggiungendo gli bene. obiettivi. dai Checca, raccontaci come ti sei presa la frattura al piede. Poi mi sono fratturata il mignolo. Ecco. Ma non una frattura, avevo una frattura pluririmata, quindi sono stata circa 1 mese e mezzo ferma e quindi ho perso un po' di... Sì, però si riprende subito. I muscoli hanno memoria. Come? I muscoli hanno memoria, le gambe No, si infatti, ricordano. quindi adesso piano piano sto riprendendo, però insomma mi piacerebbe molto approcciarmi a una maratona, Guarda, ma se tu ripeto, non a livello... tu adesso ti poni come obiettivo, fra un anno corro la maratona di New York, ti iscrivi, perché adesso aprono le iscrizioni, appena si conclude la gara aprono le iscrizioni, ti iscrivi, hai quell'obiettivo e vedrai che ti prepari da qui in un anno a fare la maratona. Sì, no, ma infatti mi piacerebbe molto, È come la assolutamente. Sartiglia. Come? Cosa Come la Maria? Come la Sartiglia. Appena termina stanno già pensando a quella dell'anno dopo. L'anno dopo. Esatto. No, io adesso no, allora mi piacerebbe poi, cioè, nel senso anche sentire le testimonianze di chi la vive in prima persona, parlarne anche sempre con Nico è una cosa che mi ha sempre messo questo pallino in testa. Poi ovviamente, come hai detto tu Nelly, non per forza uno deve farlo per farlo nei tempi. No, ma infatti, assolutamente. Proprio per Fare una domanda a vivere Nelly? è una sfida con se stessi, sì. Sì. Per quanto riguarda le calzature, le scarpe? Mamma mia, altra nota dolente. Costano un botto perché Quante ne correndo consigli? tanto, tante. Io adesso io ruoto delle scarpe perché ho notato che non mi infortuno ruotando le scarpe, se invece varie marche e quindi anche varie tipologie, perché se uso sempre un tipo di calzatura ho visto che avevo dei problemi al tibiale, di solito al gluteo o al femorale. Invece ho visto che quest'anno, grazie a Dio, non mi sono infortunata e ruotavo delle scarpe. Ne tengo 2 o 3 paia per le gare,
perché sono molto delicate. Queste ultime scarpe che ci sono in giro delle marche, si possono fare i nomi? Sì, Adidas e Nike. Sì. Adidas e Nike massimo 300 km ti fanno, ma neanche, si scaricano poi. Quindi io uso delle scarpe per allenarmi che sono molto più resistenti, come le Asics, ad esempio, le E io Saucony. uso quelle, ecco perché corro così. Com'è? Io uso le Asics. No, ma le Asics sono fantastiche. Le Asics durano mesi, anni durano, sono fantastiche. Quindi io adesso sto rotando Asics e Saucony, anche le Saucony. E poi le Nike, diciamo, normali, ecco, non quelle con fibra di carbonio, quelle solo per le gare, anche perché costano tanto. E ultimamente ho riscoperto le Adidas, perché hanno fatto sto modello nuovo delle Adidas che sono proprio, durano tanto. E quindi insomma le provo e costano. Sì, Anche quelle. Ma io infatti come regali mi faccio, quando mi chiedono cosa vuoi a Natale, scarpe, compleanno, Buoni per scarpe, le solo scarpe. scarpe. Ogni Solo quanto le scarpe. cambi? Ogni quanto le cambi? Ogni quanti chilometri? 6 mesi. Ma fai il tagliando anche? Perché effettivamente se fai tutti quei chilometri, 90 chilometri alla settimana, è E un cosa paio di fai, Nelly? Le compri in un negozio fisico o su internet? No, su internet. Negozio fisico anche perché, allora, qua io abito a Sassari, qua a Sassari c'è solo Cisalfa e non ha tutti i modelli, o quindi li ordini da Cisalfa, anche, cioè li ordini online e li ritiri in negozio. Certo. Intanto siamo arrivati a 1.600 euro. E Nicola ha fatto il 20° chilometro. Ha sorpassato. Sì, vedo Dai, che... ne mancano 22. Martina, dici. Ragazzi, Aspetta che... Andre, per favore, che spegniti un attimo il microfono. Ok, vai. Ragazzi, io purtroppo adesso vi devo abbandonare. Noi, Martina, ti ringraziamo. Se ci fai un ultimo appello... Assolutamente, ragazzi, lo so benissimo che vi piace mangiare, però cercate di magari spendere quei 2 euro, 3 euro per una giusta causa. Assolutamente sì. Grazie Ovviamente... Martina per essere stata con noi. Grazie a voi. In bocca al lupo Nelly per la prossima maratona. Grazie, in bocca al lupo a te Houston, che bello. È stato un piacere con tutti quanti. Niente, adesso ovviamente cercherò di contattare Nicola e nata sui tempi e soprattutto su questo progetto. Se ci aiuti anche a condividere questo link, così magari arriva un po' di gente dalla tua cassa di risonanza, che non è poca. Va bene. Grazie. Grazie a te, ciao Martina. Ciao. Ciao. Bene, quindi le donazioni sono salite parecchio. Io ne approfitto non solo per sollecitare. Dov'è il link? Che volevo metterlo nella mia pagina Instagram. Allora, il link lo trovi tra i messaggi sicuramente, ma te lo mando in privato se vuoi. Ok, se me lo mandi in privato poi lo metto sulla Nei pagina. commenti di YouTube è facile trovarlo, sì, nella diretta. Ok. Sì, come l'abbiamo messo, assolutamente sì. Più che altro, noi usiamo StreamYard per fare la diretta e non è possibile cliccare su un link o un qualcosa. Questa cosa è un po'... non mi piace, però l'anno prossimo magari troviamo qualcosa. Non è lo stesso dell'anno scorso, non è lo stesso sistema, vero? Sì, è lo stesso sistema, solo che l'abbiamo... Anche io volevo condividere la diretta, ma non... No, la vedo diversa come... Tu la vedi in verticale quest'anno perché quest'anno c'è anche Instagram. E poi tra l'altro voi non vedete gli utenti che si stanno collegando da Instagram, ma sono molti. In questo momento sono calati, però solitamente perché Instagram ci aiuta anche
a condividerla, quindi infatti. abbiamo fatto in verticale per quello. Se me lo mandi io lo metto sulla mia pagina Instagram. Adesso vi devo salutare anche io. Grazie per avermi invitata. Mi ha fatto Grazie a te. Grazie a un te sacco per piacere. averci spiegato un po' le sensazioni che si provano. La magari devi speriamo fare il l'anno prossimo prossimo anno. supercorso. Ci dobbiamo vedere a New York. Assolutamente, volentieri, sì. Iniziamo da Sassari. Ok. Va bene. Quello più semplice. No? Grazie, buona serata. In bocca al lupo, Nico. Ciao, grazie. E Donate. Ciao Nelly, Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Ecco di nuovo Michela, tra l'altro. Miki, che fai? Aspetta che c'è. Come arrivi tu, ci arriva anche Nico. Aspetta che sta arrivando anche Nico. Eccolo qua. Aspettate che metto gli auricolari. Ce li hai già. No, non sono attaccati. Ok. Sei? Ci sono. Eccoci. Allora, siamo arrivati a 1610 euro. Bene, grazie. Allora, stiamo facendo il ponte, abbiamo fatto la mezza. Sono più stanco di quanto mi aspettassi. Ma non è vero, guarda, ho sbagliato. Abbiamo fatto il 13° miglio. La mezza è qua, a 100 metri. Dire bugie, vedi di arrivare all'obiettivo, vai. Allora, superiamo la mezza e poi Supera la passeggio mezza un e minuto. collegati. No, rimaniamo qui. Ok. Rimaniamo qui. Ciao Nico, la rappresentante della palestra è te. Ciao Mari, grazie Mari. In studio Eccola qua. c'è qualcuno a te molto caro, tua mamma, tuo papà, Aurora e tua zia. Ciao. Nice job. Ecco, mezza fatta. Welcome on to. Ha cambiato. Allora. Ci sono, ditemi, allora, vi faccio 200 metri di camminata. Vai. Perché? Casino che fanno però, Devi stare zitti. Allora, riprovo. Vai. Mi faccio 200 metri di camminata perché ho un po' fastidio al ginocchio sinistro. Dai. Però teniamo botta. Adesso qua mi fanno anche una bella foto camminando, no? Non sta bene? Fammela mentre corro. Se non sappiamo cosa dargli all'Unione Sarda. Mannaggia. Allora, cominciamo con gli appelli. Appello Vai. numero 1. Bisognerebbe guardare l'anno scorso a questo punto che cosa avevamo fatto come numeri per capire se quest'anno sono stati più bravi o meno. Sicuramente nel pre-maratona sono stati bravissimi, però questi 650 euro in una mezza maratona mi sembrano un po' pochini, quindi fatevi valere. Ma soprattutto chi ci Dai, sta ragazzi. seguendo dovrebbe streamare un attimino la nostra diretta, così Certo, diciamo sarebbe che carino se condivideste sempre che vi piaccia l'idea. con questo Perché nuovo c'è- social però Instagram Instagram l'ho installato la settimana scorsa io, cioè non potete pretendere chissà cosa. l'anno prossimo introduciamo TikTok. Madonna, solo quello mi manca. Mi tocca comprare un assistente. Nico, sai cosa puoi fare per raccogliere fondi? Non cominciare con le ballerine nude perché non ne ho visto, Non ce n'è quest'anno. No, dopo la maratona È stata ti una togli le scusaccia per farmi andare scarpe, più forte. ti togli le scarpe e fai un paio di foto ai piedi. Ma quello è per TikTok. Dai Mari, per favore. No, OnlyFans. cos'è? Quello è per OnlyFans lo introduciamo l'anno No. prossimo che è quello. No. Rispondi. Lasciamo stare. Allora, parliamo seriamente adesso. Come stavo dicendo, dobbiamo impegnarci un pochino di più perché se proprio va male ne ho altre 3 ore. Quindi non è che possiamo fare in 2 ore 650 euro
e in 3 ne facciamo 985. No, non va bene. Dobbiamo arrivare a 5.000 euro per comprare la carrozzina, quindi fate i bravi, pochi euro, ma date il vostro contributo. Secondo appello, che è proprio un appello, qui mi dovete aiutare perché comincia a dare un pochino i numeri adesso, però riprendo a correre. Volevo fare un po' di ringraziamenti. Allora, comincerei con Maurizio Picciau, Radiologia Picciau, che per il 3° anno consecutivo, insieme anche ad altri, è stato uno dei primi a dare il benestare alla realizzazione del progetto anche quest'anno. Poi andiamo avanti con una new entry che a me piace molto, ma non si dice, anche perché sono a dieta almeno fino a stanotte. La new entry è il birrificio Birra Nugoresa, grazie a Daniele. Poi andiamo avanti con un'altra riconferma che è Polo Termica, grazie tante. Un'altra new entry che è un negozio, scusate, un negozio di articoli per la casa, sanitari, piastrelle, eccetera eccetera. Contini Home, ringrazio Francesco per aver sposato questa mia pazzia. Poi ricomincia il casino. Poi andando avanti abbiamo come sempre Agenzia Stella, grazie ragazze, non so se ci siete, ma ho saputo che non hanno intenzione di partecipare alla diretta perché non amano parlare in diretta. Ciao ragazze, grazie. A me invece piace tantissimo. A me molto, soprattutto adesso che mi sento proprio spontaneo e, come dire, fluido così nell'orazione. Attenzione, attenzione. Allora, vedo il Queensboro. Andiamo avanti con un'altra riconferma, il negozio AS Moda Concept Store, grazie a Simonetta. Altra riconferma di un amico che conosco da tanti anni, che ha un ristorante fantastico ad Arborea, Trattoria Margherita, grazie a Giacomo. Aspetta. Ok. Poi, allora fatemi fare mente locale perché comincia a essere difficile. Abbiamo certo. Picchio Pizza. Lo Sì, Picchio abbiamo. Pizza. Allora, Picchio Pizza, altra riconferma. Grazie Manu. E poi se qua si spostano e mi fanno passare, porca miseria. Abbiamo lo studio Consus e non so se Sere ci stia seguendo, ma volevo fare tanti auguri di buon compleanno perché oggi è il compleanno della nostra consulente. E tanti poi, auguri. Allora, tanti auguri Sere. Poi abbiamo la palestra Excel Fit Club di Oristano, dove ogni tanto mi alleno a secco se non vado in strada. Poi allora Ondulor. Sì, grazie. No, che mi manca l'ultima riga, è piena. Ondulor. No, ok, ci sono.
Levaristiano. Bravissimo. E anche Ondulor. No, Checca, non fa niente. Lo ringrazio per l'anno scorso, la Ondulor. Ah, ok. Ok. Non lo so. Ok. Grazie, Checca. Queste cose sono belle, le dirette. Grazie a Gigi che mi ha dato la possibilità di avere anche appunto le tenute dell'Evaristiano. E poi non lo so, se mi potete aiutare, però controllando. No, non ti aiutiamo più. Comunque adesso al di là della battuta, ringrazio davvero tutti, tutti quelli che sono stati con noi gli anni scorsi, perché comunque il progetto non nasce quest'anno e i risultati ottenuti li abbiamo ottenuti anche grazie a chi quest'anno ha deciso di scegliere di sostenere altre cause. Me ne manca uno, mi sembra. Spero di non fare figuracce, ma poi magari dopo il trauma del 35esimo chilometro ci arrivo. Allora, mi manca l'agenzia di comunicazione Nodo, che sono quelli che più di tutto si danno da fare. Ma non ci offendiamo, risparmia fiato che hai altri 20 km, se no altro che ringraziamenti. No, va bene, poi mi siedo a Central Park, mi faccio una birra e qualcosa cambinerò. Anche perché qua ci hanno detto che il limite delle 8 ore non ci piace questa cosa. Speriamo di no, dai. Grazie ragazzi. Ok. Adesso, se volete, vi ascolto 2 minuti e poi mi riposo. Ok. Ora, a tutti gli effetti, di nuovo l'esperto chiamato in causa è Maurizio. Oh, finalmente. Ciao, Vabbè, c'è sempre Nico però in mezzo, quindi finché c'è lui. Vabbè, però tu sei la Jarapas Band dietro che cerca di... Comunque ho appena scoperto che mi dà anche i chilometri, solo che li dà in un'altra veste. Quindi sì, li dà miglia e poi i chilometri li mette in modo particolare. Tra l'altro stai per attraversare il tuo ponte maledetto, che è quello che ti fa fare fatica, che ti fa fatica. Sì, ragazzi, la verità è che ho davvero questo dolore che non mi piace sul ginocchio sinistro, sulla parte esterna, che mi sembra lo stesso dolore che 2 anni fa mi ha fermato 5 mesi. Però vediamo, dai. Vorrei dirvi che sto bene, ma non è proprio così. Speriamo che sia quello che pensi tu, insomma. Cosa? Hai detto del freddo? Alla fine adesso si sente poco. Mi sta dando solo fastidio il ginocchio. Infatti mi sento che da 2-3 chilometri ho rallentato, ma perché sono un po' zoppino. Sì. Vabbè, sì, vediamo che si riesce a fare, dai. Infatti, l'importante è fare... L'importante è che si Anzi, doni. se dura di più ci sono più donazioni. Sì, l'importante è che si doni, poi se ti rompi il ginocchio, pazienza, non c'è problema. Anzi, se qualcuno vuole donare un ginocchio... Quello sarebbe gradito. Te le posso prestare che funzionano. Ok, va bene. E soprattutto poi Maurizio comunque ti dà anche qualche dritta su New York, perché ha detto tutto il tempo che dice Nicola non è io ne so molto di più. Ha ragione. Guarda, gli ho anche regalato da poco un libro, per l'amore che ho per lui, un libro che ho letto, ho cercato. Mauri non ho ancora letto, volevo portarlo per la pausa Central Park. Hai tempo.
Ma perché non leggi o perché non è interessante il libro? No, perché c'ha gli occhiali da check-up. Sì, però adesso le dirette le sta facendo con gli occhiali. Ha accettato il fatto di avere degli occhiali. Perché io fino a 2 anni fa non lo accettava. Ma in palestra era bello che quando mi faceva sì. la scheda doveva mettersi Mannaggia. gli occhiali 2 secondi e mi dava la Non dire soddisfazione di fesseria vederlo che con gli quando occhiali. venivi tu non le usavo. Io gli facevo vedere le cose in palestra, ma cioè, diceva sì, ma non lo vedevo effettivamente. Finché bastava la distanza del braccio. Esatto. Solo che lo poggiava sul tapirulano e si allontanava. Cacca poi ha avuto un'idea e l'ha avuta solo oggi. Sì, mi sarebbe piaciuto fare questa diretta e comunque proporre a qualcuno, corriamo anche noi 40 km sul tapirulano, potevamo farla benissimo in palestra. Cioè, fare un annuncio, chi vuole correre con noi 40 km, tutte le persone avrebbero corso 2 km, 3, 5, 8, mezzo chilometro, fino ad arrivare a 42 insegnamenti. Sarebbe stato carino. Esatto, è solo che c'è Sì. venuta l'idea. Stavo per salire da sola, aspetta, ma 42 non li avrei fatti. Per la prossima. Per la prossima. Hai 8 ore di tempo, quindi si può fare. A te è piaciuto? Quello però non lo sapevo, Ragazzi, se no l'avrei fatto. in riposo 2 minuti. A dopo. A dopo. Ciao Nico. Ciao ragazzi, grazie. Ciao ciao. Però sarebbe stato interessante farlo. Ma non ho capito, si riposa da noi perché poi continua a correre. Sì. Non so neanche se sta correndo. Almeno il fiato. Ok. Sì. Ok. Sarebbe stato molto carino farlo comunque, questo del tapirulano. In palestra? Maurizio, avresti partecipato? Ha voglia, no, l'avrei fatto, Vedi. Sarebbe una cosa carina e simpatica da fare alternandosi, si riusciva. Assolutamente sì. Fino a 42 km, alternandoci 1 chilometro a testa, l'avremmo potuto fare. Sì, ha voglia. Anche 2, dai, adesso non vabbè, sì. non facciamoci così scarsi. Ma poi su da Perulana è ancora più facile comunque, è una Esatto, corsa in dota, esatto. quindi. Sono d'accordo. Comunque sta per attraversare, se non sbaglio, ha detto il Queensboro. Sì, che lo odia sempre, ogni anno mi dice che è quello Forse per quello che c'è odia anche di chiuso. più. Quello comunque è la porta d'ingresso a New York. Quando arrivi da JFK, dall'aeroporto, comunque sia, se non prendi metro e vai con macchina, taxi, autobus che sia, passi quel ponte là e da lì entri a New York. Una delle opzioni può essere... Quindi a che chilometro siamo più o meno? Siamo al 15° miglio, circa, diciamo che sul ponte farà il 25° chilometro. Quindi a metà. Più. Esatto. Sì, più della metà ha fatto. Vedo che c'è un'isola. Ti vuoi raccontare quest'isola? La sbarca Manhattan. Entra a Aspetta, Manhattan. tu mi stai parlando di Roosevelt Island, quella che è tra i ponti? Esatto. Ecco, vedi, Roosevelt Island è un altro posto che prima era un po' lasciato a se stesso, ora sta diventando esclusivo, perché praticamente hanno fatto la metro, quindi a parte la funivia che ti porta, che è molto turistica, c'è anche la metro, e ora la gente va ad andare a vivere anche lì. È una cosa molto carina, c'è di una mia amica, abbiamo fatto amicizia negli anni, perché ogni volta ci finivo portando gruppi, un'oasi per animali, ha creato lei, un'italiana, questa signora di Roma, un'oasi per animali, dove ci sono gatti, procioni, scoiattoli, oche, soprattutto un sacco di oche, perché capitava che si facessero male di suo o qualcheduno le maltrattava, e le ha creato questo oasi dentro lì alla Roosevelt Island, tutto nelle camerato, e le rimette in sesto. Quindi io consiglio sempre una visita a Roosevelt Island, perché parte dello skyline di New York particolare, e non solo di New York, perché vedi ovviamente anche Brooklyn, è carina perché sei un po' fuori da New York, cioè sei New York ma sembra di essere in un altro posto, quindi segnatevelo, Roosevelt Island. Assolutamente, sta entrando in questo momento Christian. Ciao Christian. Ciao ragazzi, buonasera.
Ciao Cristian. Come state? Tutto bene, tutto bene. Nicola un po' meno, dice che si è connesso poco fa, dice che ha un po' di dolori al ginocchio, ma ha finito la mezza e sta iniziando l'altra mezza adesso. Dai, ci sta allora, ci sta. Se non ce li ha lui, dolore al ginocchio. Ce li ho io che mi sono alzato dal tavolo da pranzo adesso, figurati lui. Immaginiamo che effettivamente, però ti vedo spesso allo stadio, tra il pubblico, però ti vedo spesso comunque. Sì, ti devo dire di sì. Mi sono innamorato della realtà Cagliari da quando ho vissuto in pieno tutta la Serie B. Ok. Serie B avrò saltato in casa forse 2 partite, perché mi sono ricordato anche di avere una famiglia, quindi Ogni tanto bisogna passare del tempo anche con la famiglia. ho detto forse un attimino. Però Quindi sì, per chi non conoscesse Cristian Basciu è un TikToker, un content creator, diciamo. Adesso si dice così. Che poi Crifi sorridendo, giusto? Colpevole. Sei tu? Che poi com'è nato perché io mi ricordo quando agli albori, nel senso che poi era molto casalinga la cosa, ma poi È ancora così, amico mio, non è cambiato chissà che cosa. È cambiato che siamo diventati un po' più grandi, ho capito di avere una responsabilità non indifferente per quanto riguarda tutte le persone che aprono il telefono e cercano una sorta di finestrella. Allora, parlo dei sardi emigrati che vedono in ogni mio profilo una finestrella dove riaffacciarsi a casa loro, ok? Quindi in un modo o nell'altro cerco sempre di presentargli casa loro una storiella di un panorama, una frase detta proprio come lo diciamo noi, perché ho capito che per loro è una boccata d'aria. E figuriamoci la boccata d'aria che intendo per quella gente che apre il mio profilo per cercare di farsi non dico una risata di quelle potentissime, ma un sorrisino, un po' un momento di leggerezza, quei 2 minuti di leggerezza che pagheresti a volte per avere. Quindi se ti devo dire un po' com'è nato, che cosa intendi? Il nome o tutto? No, com'è nato il Tutto personaggio, diciamo. il callonimine, vuoi dire? Cioè, Esatto. c'è problema. E comunque era a Roma quando ti ho scoperto. Sì. Allora, Esatto. mi presento con i vari Maria Luisa, Mizio, ospite, Andre e Michela. Ospite, la mamma di Nicola, il padre di Nicola. No, ti conosco prima, non c'è da presentarsi. No, tranquilli. Io non è che devo presentare, io mi presento come sono Cristian Piacere, però siccome sono in questa diretta, evidentemente per un motivo ho dei profili dove c'è uno però sparso per tutte le piattaforme dove presento più che altro contenuti leggeri. Ecco, come ha detto Nico, un content creator. Quindi io content creator lo dividerei tra creator, quindi creatore, una cosa del genere. Perché però di recitato non c'è niente. Come? Che arriva dopo Briatore. Anche prima, è che abbiamo 3,50 € di differenza nel conto, altrimenti è la stessa cosa. però sì, cioè, diciamo che nasce tutto esattamente da quando mia madre ha deciso di sfrattarmi dal grembo, perché ero 9 mesi lì dentro senza pagare né affitto né acqua né niente. A un certo punto ha detto: sai che c'è, vai via, organizzati. E quindi è una vena ironica che abbiamo tutti. Io veramente sfido, non credo che ognuno di voi non abbia un amico che dice una battuta in più dell'altro. Cioè io lo so che in ogni crica c'è quell'amico simpatico, ok? Io non ho niente di esagerato, non sono un luminario, un genio, ecco, della comicità. Sono una persona che magari prima di qualcun altro, parlo di 10 anni fa, ha voluto mettere le proprie cazzate su un social che allora era Facebook, ok? Le proprie cazzate, parlo di una cosa che ha fatto chiunque, che erano gli scherzi telefonici. Ho iniziato così, capito? Dopo pranzo io vivevo dai miei,
chiamavano i call center, alla prima chiudevo, alla seconda chiudevo, alla terza rispondo, metto viva voce e lo cogliono. Ok? Perché così durava meno il fatto che loro chiamassero, quindi disturbassero i miei perché lavoravano, tornavano all'1:30 al lavoro, alle 2:30 dovevano riuscire, quindi dico, ma non è che gli devi defecare il membro per un'ora, ok? Assolutamente sì. Quindi Adesso rispondevo, sono stato abbastanza educato? Sì, 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 sì. Linguaggio Quindi perfetto per i minorenni. Quindi rispondevo e in quei 3 minuti non sapevo che mi stavo creando un qualcosa di grande. E quindi poi è successo che tutte le cose che ho fatto le ho pubblicate e adesso sta capitando che da quelle telefonate lì sono successe un sacco di cose belle. Cioè, l'ho finita a presentare eventi, ho un mio programma in radio. Certo, tu dici non ti arriva tutto dal cielo, un po' del tuo ce l'hai messo, sì, per carità. Però, come me lo spiego? È un qualcosa che non mi reputo un genio, mi reputo un classico vostro amico che dice una cazzata più degli altri e in più la riporto su Facebook. Vabbè, c'è Ok? c'è del talento anche lì però, nel senso Sì, che no, per carità, effettivamente per guarda, a carità, me no, quello piacciono sì. tantissimo i video, quelli dove guardi gli altri content creator, quelli quelli Que- sono secondo me qualcosa di più vicino al No, ragazzi, meno male che esistono loro per 2 motivi. 1 perché mi danno dei contenuti. 2 perché ci fanno aumentare l'autostima, cioè ci fanno sentire delle persone intelligentissime, capito? verissimo. La prima volta che ho fatto quel video era a gennaio 2020, uno di quei video che durava 6 minuti. Voi mi insegnate che 6 minuti su un social dici: "Oh, vai al cinema, fai un cortometraggio", no, che cazzo stai Sì, facendo un video da infatti. 6 minuti su un social? Sei Sì, fuori di sì. testa. E la verità è che io quel format è nato c'erano 3 minuti di video già montato su tutti questi strafalcioni, okay, e quindi io cosa ho fatto? Mentre lo guardavo ridevo, ho detto: "Però se io ci mettessi il mio commentino", quindi ho messo il commentino tra un errore e l'altro, quindi da 3 minuti è diventato 6 minuti e 18. Ho detto: "Asca, lo butto lo stesso", perché comunque poi l'ho riguardato una volta montato ed era cioè lo potevi guardare perché dopo uno c'era un altro, capito? E il fatto è che purtroppo, vi devo dire la verità, non vorrei neanche annoiarvi raccontandovi questi aneddoti, però la verità è che in quel format lì di strafalcioni, di persone che comunque starebbero meglio sicuramente nel bidone della plastica. Perché alla fine se tu apri il bidone della plastica, ci vedi quella o una bottiglia di plastica è la stessa cosa, solo che magari quella costa un po' di più. Tu Assolutamente. tu apri una cloche, okay, in quei video là e dentro ci sono le visualizzazioni, mi piace e il fatto che tu dai una laurea, un lavoro a chi sta guardando Facebook, a chi sta guardando quei video lì, perché comunque metti in risalto loro e dai la possibilità al popolo di Facebook di giudicare, capito? E il popolo di Facebook non vuole fare altro nella vita se non quello. Sì, che poi Giudicare molto spesso dai persone. voce solo ai pensieri che abbiamo Sì, praticamente. esatto, ma No, la cosa infatti. bellissima è che poi chi giudicava diceva: dovrete imparare un po' l'italiano, persone ignoranti", ma ignoranti scrivevano ignoranti con 2 N, quindi dicevi: "Cosa c'è che Sì, non va?" sì, sì. Capito? E Cioè, quindi di conseguenza quel format, vi devo dire la verità, mi ha dato veramente un sacco di visibilità, specialmente perché ho avuto la fortuna, nella sfortuna, di avere fatto esplodere quel format durante la quarantena, dove ovviamente né noi né gli altri avevano niente di meno da fare, se non guardare un telefono. È vero. è vero. Quindi di conseguenza lì ho fatto dei numeri imbarazzanti, ragazzi. Io da poco ho avuto una notifica su Facebook con un'analisi di un video e c'erano 12 milioni di visualizzazioni in un video da 7 minuti. Ragazzi, 12 milioni di visualizzazioni, cioè è qualcosa di immenso. Ci stanno Ehm,
Perché dentro non c'è solo la risata, dentro c'è qualunque cosa. C'è il fatto che tu durante un periodo di quarantena tieni compagnia a una persona per 7 minuti e 7 minuti nel lockdown erano tanti, ragazzi, Sì, erano tanti. assolutamente sì. Quindi quel format un po' è andato così. Tutti gli altri sono semplicemente mie idee che non faccio altro che rendere materiali e visibili e buttarle nel mio profilo. Niente di esagerato, chissà quanto eclatante, non c'è chissà quale montaggio da film. Ecco, c'è un telefono, io con le cuffiette che mi strippo a montare. Sì, no, ma assolutamente. Nicola ti ha contattato appunto per farci un po' da cassa di risonanza, no? Sì, Quindi per esatto. aiutarci a donare. Quindi se vuoi fare un tuo appello accorato Allora, facciamo così, lo facciamo proprio come se fosse spontaneo. Ok. Ok. Ditemi quello che devo dire e io ve lo dico come se lo sapessi, vai. Cosa devo dire, vai. Allora, praticamente stiamo raccogliendo dei fondi per acquistare una carrozzina per un ragazzo che vorrebbe correre una maratona. Quindi il prossimo anno... Una carrozzina potente, quindi. Esatto. Tra Ok. l'altro c'è la mamma tra di noi, che è Michela. Ciao Miki. Che è un progetto per cui questo Quanto abbiamo ragazzo... già raccolto? Abbiamo 1.640 euro. E quanto costa questa carrozzina? Sui 5.000. Ah, ok, dai, ci sta. Ok, ce la però facciamo. Sì, ce la facciamo. A differenza la così. puoi mettere il green. Cosa? A differenza puoi metterla tu, tanto sei là. Infatti per quello. Se voi guardate nel conto, ci sono già 5.000 euro messi da me. Ancora non sono apparsi. Ragazzi, faccio prima andare all'ospedale Santissima Trinità, prendere una carrozzina, voi la fate io. Però non fa per correre. È quello del pronto soccorso, non fa. Non fa. Allora, No, facciamo così, dovete clippare? Dovete fare una clip con quello che dico? Sì, dopo faremo anche quella e la metteremo in Dai, questi turni. alla grandine. Allora, vado in modalità Paolo Bonolis. Vai, Mentre fa... aspetta che ti metta tutto schermo. Vai. Ci siamo? Vado? Vai. Oh, che bellina, guarda, grande. Allora, ragazzi, siccome a noi è venuto un po' di mal di schiena, perché comunque abbiamo raccolto tanto, ma erano in terra, quindi ci siamo dovuti inchinare per raccogliere questi soldini qua. Dobbiamo arrivare a 5.000, quindi ovviamente serve gente con la schiena fiammante, perché noi adesso stiamo mettendo un po' di Voltaren, muscoli, perché comunque stiamo raccogliendo tanto. Che cosa? Stiamo raccogliendo dei soldini per acquistare una carrozzina potente, una carrozzina da corsa, ok? Perché abbiamo un amicheggio che se la vuole tentare, ha le braccia più grosse delle mie e quindi a furia di fare così, poi bisogna fare anche così per capire quanto manca. 5.000 euro costa questa carrozzina, cioè insomma mettiamo 3, 4, 5, 10 euro a testa, gliela compriamo e ovviamente se vince poi ci ringrazierà tutti, ma secondo me delle soddisfazioni ce l'hai fatto togliere, quindi non fate i T-Rex, i canguri, le Tanal, mettete un paio di euro a testa, gli compriamo la carrozzina e la facciamo divertire, o no? Cioè scusa, cosa ci vuole? C'è il link qua, entrate, donate, cioè, non bevetevi 2-3 caffè oggi, mettete lì 3-4 euro, io non fare la Tanal, metti 3-4 euro, lo facciamo tutti, la carrozzina già ci esce, va bene? Fidatevi che poi la vita ve lo rende. Fidatevi di me. Ok. Grazie. Va bene? Devo intervenire un attimo. Comunque sono io al diretto. Etto voleva ringraziare. Sono io il diretto interessato. Ciao Cri. Devi spaccare tutto, Lillo, eh? Cosa? Devi spaccare tutto, eh? Eia. Sei infogato? Sì. Dai, che ce la facciamo. Dai, lo troviamo un paio di gente che è piena di soldi e te la compriamo questa carrozzina. Non ho capito, dimmi Ciccio. Mi fai spaccare, sei un Oh, grande. yeah. Ascolta, però se vinciamo...
cioè se arrivi se ti classifichi proprio in una posizione figa, con quella carrozzina ci facciamo un giro di Cagliari insieme e io sopra di te. Vai, è andata. Vai, Vai. ci siamo. Però Grandi. ci facciamo tutta Piazza Iene in salita, poi ti voglio vedere. No, sì, tutta fine. Tutta esatto. Grazie Quando ce la facciamo, ragazzi? Cioè, quando è Sì. partita la donazione? Quando abbiamo iniziato? La donazione è iniziata da neanche una settimana, ma non ho fatto più della metà oggi. E per quando serve questa carrozzina? Quando è la maratona? Il prossimo anno, un anno intero. Ah, Enza, cioè ne escono 14, ne escono. Ne facciamo, capito? Ce n'è fatto. Oh, no, non l'abbiamo ancora raggiunto, mandale. Nel frattempo con gli altri, capito? No, magari la raggiungiamo. Ne facciamo un team magari per la corsa. Poi. Ma anche un Vodafone, secondo me. Ok, vabbè. Comunque, no, Miki, mamma Miki. Cri, ti voglio dire, sei stato Sì, onesto dimmi. che hai accettato di gettone solo 10.000 euro per presenziare. Quindi Vabbè, sei quindi stato 5.000 vanno per la carrozzina e 5.000 a me. No, mamma Miki, io adesso cosa faccio questi giorni? Monitoro un attimino le donazioni e poi metto il link della raccolta fondi nelle storie, ok? Grazie. Ok. Tanto qualcuno pieno di soldi già lo troviamo. Speriamo. Che paradossalmente non serve nessuno pieno di soldi, basta che qualcuno si metta 5 euro in meno al giorno e già li raggiungiamo. Ok. Assolutamente sì. Grazie mille. Bocca al lupo, ragazzi. Grazie a voi per l'invito. Grazie a te per averlo Vi mando accettato. un abbraccio che sembrano due. Grazie. Ciao. Ciao belli. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao, Cri. Franci, che ci dici? Ciao ragazzi, ho sentito Nico adesso, sta arrivando e sarà qui tra 1 o 2 minuti. Ho avuto la notizia non tanto bella che sta camminando perché il ginocchio sta facendo i capricci, insomma. Ce l'ha detto, l'abbiamo sentito prima. Sì. Niente, adesso dovrebbe essere qua, siamo vicinissimi. Dovrei vederlo tra qualche secondo. Quindi lo vediamo insieme, insomma. Sì. Cioè, se non mi abbandona la connessione, lo vedete insieme a me adesso. Anzi, cerco di lasciare la ripresa verso la strada. Dovrebbe essere. Eccolo, sta arrivando. Eccolo, sta correndo però. Bene. Stoico. Madonna. Com'è? Siamo in diretta, Ni. Vai. Ciao. Nico, come va? Non vi sento, ma vi intravedo. Come va? Come Dico? va? Così, dai. Mi fa male un po' il ginocchio. Va bene, tieni duro. Aspettate che gli sto Ciao, dando. adesso ci sono. Tieni duro. Vai Nico! Sì, tengo duro. Se riesco corro, se no cammino e corro, se no striscio. Se no, stanotte non dormite perché la diretta finisce Esatto. quando... No, faccio da bravo. Noi Ci l'aspettiamo vediamo lo stesso. A dopo, Nico. Ciao. 26,5. Franci, Ciao ragazzi. Aspettate ragazzi che sta 26,5. 26,5. Se continua così mi prendo la mano. Hai freddo, Cosa Nico? che capita. Puoi bere l'acqua? Sì. Adesso noi torniamo, vedo la fermata Ci vediamo. sulla mappa Bronx e poi andiamo poi verso Central Park. E ci vediamo a Central Park. Va bene? Noi siamo... Vai Ciccio, hai freddo? Ciao Franci. Ciao, a dopo. Ciao, A dopo. tieni botta, ciao.
È ripartito, ragazzi. Sì, io me lo sono che perso. piacere. Non lo so. Come sta? No, dai, ha un po' di dolore, però tiene duro. Ha un po' di dolore, però è abbastanza, l'ho trovato abbastanza tranquillo, dai, alla fine. È sereno. E niente, più che altro le 4 ore e un quarto diventeranno 5 ore e un quarto a questo punto. Ma no, ma sta andando comunque, come tempo sta andando bene. Non ha Sì, rallentato bisogna molto. vedere. Poi certo, bisogna vedere come si evolve. Come sta? Bisogna vedere perché comunque aveva un bel passo, dai. Però adesso magari sta perdendo quello che è riuscita a fare di buono nei primi chilometri. Vediamo adesso come Vediamo vanno un i po'. prossimi, dai. Ok. Aggiornatemi, quanti chilometri ha già fatto? Perché io Sta arrivando 26, al 27. 26esimo, giusto Andrea? 7° dovrebbe essere già arrivato. Aspetta, 26esimo. È 17 miglia in questo momento. quasi al 27. Ok. Sì, quasi a 17. Sta arrivando Quindi fra, secondo me sta arrivando fra tre isolati, diciamo, e al 27esimo. Vabbè, ancora un bel po'. Ragazzi, Però io... ha passato quel ponte maledetto per lui, quindi sai. quello più duro, la salita, diciamo. Ascoltate, come stanno andando le donazioni? Siamo un po' lenti adesso. Siamo un po' lenti, perché eravamo in salita. Forse è per quello. Però c'è da dire che le raggiungeremo, anche perché Christian, qui sorridendo, ci ha appena fatto visita e Ho rilancerà visto. l'azione. Sì, dai. Quindi dai, sta proseguendo abbastanza leggera, quest'anno è una parlantina continua. Ho visto che ci sono un sacco di ospiti, ma vedo anche una bimba, è Aurora quella? Sì. Vuoi dire qualcosa, Aurora? Dai. Ciao, Auri. Stacca del Franci. Ciao tesoro. No, timida che non sei timida. Sì, ci sono anche i genitori di Nico. Bene, saluto tutti, anche se sono un po' timidi e nascosti. Io gli mando un bacio. Nico è un po' sofferente, però è tranquillo. Dai. No, tieni duro. Penso abbia rallentato tiene un po' duro. adesso. Franci, tu dove vai adesso? Io adesso mi sposto da qui e vado a Central Park e lo aspetto all'arrivo. Ok. No, mi sa che la saltiamo. Cosa hai detto? Scusate. Andiamo al... Alla 68esima prendere la metro, prendere la tram, sì. Quindi I tempi non ci sono, forse. se aspettiamo anche noi, non so se poi becchiamo Nico. Ok, se aspettiamo... Aspettiamo anche lei, non lo so. No, non lo so. Lei a che punto è? Lei sarà minimo. Io sto seguendo Nico e poi sto seguendo anche un'amica sarda e vorrei salutare anche lei perché è stata coraggiosissima a fare questa maratona da sola, insomma. Quindi mi stanno per uccidere qua. Sorry. Ecco qua. Thank you so much. Cosa di prima? No problem. No problem. Mi hanno praticamente cacciato. Devi dare niente, testate. Non provocarmi, che poi dopo faccio danni in diretta. I poliziotti qua sono ben piazzati, non sono male, però... I vigili del fuoco? I vigili del fuoco! Tanta roba, i pompieri qua. Vabbè. E niente, quindi ci rivediamo a Central Park. Ok, ragazzi? Okay.
Va bene, ciao Un bacio a Franci. tutti. Ci avviamo anche noi. Grazie. Ok. Ciao a tutti, a Ciao, dopo. Ciao. Grazie. Mari, cosa ci dici di questo dolore al ginocchio? Adesso non mi ricordo nello specifico che problema avesse Nicola, che cosa avesse fatto, se da trauma o semplicemente... bisogna vedere se è un tendine, se l'articolazione, non mi ricordo. Non mi ricordo che cosa avesse al ginocchio. Ti ricordi cosa aveva al ginocchio, Nico? Bandelletta? Bandelletta. Bandelletta, mi sa che era qualcosa della bandelletta. Quindi l'articolazione. L'articolazione col tendine, sì, dipende, perché lui quel ginocchio poverino, in realtà Nico fa tantissime cose perché è allenato, si allena bene naturalmente e quindi può permettersi comunque di correre una maratona. Se una persona, userò questo termine, normale, normodotata, che non fa niente, non ce la Certo. farebbe. Quindi con la sua preparazione naturalmente e accorgimenti riesce a sostenere una corsa di 40 passachilometri. Se gli fa male bisogna vedere se perché l'ha sforzato troppo. Appunto ho visto che negli scorsi post ha scritto che ha camminato un po', Sì. che aveva scritto anzi che aveva camminato anche un po' troppo. Ecco Nicola! Ecco Nicola, vediamo, questo è Più avanti, Eugenio. Eugenio, sì. Eccolo, l'abbiamo visto. Passato? È passato, sì, ci siamo salutati. Perfetto. Scusate la confusione, ma c'è un casino che sto facendo. Ma figurati, grazie a te per averci, insomma, per averci dato questa informazione in tempo reale. Ciao. Ciao, tu adesso niente. Maurizio, ok, continui a seguirla? Continua a seguirla, sì, continua a Ma seguirla. poi lo raggiungi a Central Park? No, lo raggiungo stasera a cena direttamente. Ah, ok, direttamente, perfetto. Ciao, buona serata ragazzi. Ciao, grazie. Maurizio, ci chiedevano che libro avessi regalato a Nicola. New York, la città delle colline. L'isola delle colline, no, l'isola delle colline. New York, l'isola delle colline dovrebbe essere. Però è un libro fuori produzione. Ah, ok. Io l'ho trovato a Roma dopo anni, sono riuscito in una libreria che recupera libri usati e tutto a trovarlo, l'ho letto e poi l'ho regalato, perché dovete sapere che Nico ha una libreria di libri su New York. Io quando Siamo mi compro per me, poi glieli regalo, li compro sapendo che poi li regalerò a lui. Mi sembra giusto condividere. Sì, adesso dopo lo prendo. Sì. Però sì, non lo so, forse su Amazon si può trovare qualche cosa online. È un libro particolare, perché se non conosci New York non so quanto possa piacere. È un libro di poeti, di scrittori messicani, diciamo immigrati e non solo, che descrivono un po', parlano della loro New York. Ah, ok. Può piacere come non piacere, magari se sei appassionato di New York sì, perché ti fa vedere con occhi di altri New York. Se non ne sei appassionatissimo, non la conosci, magari qualche sfumatura la perdi, però può essere una lettura interessante, anche leggera, quindi lo consiglio. Abbiamo dato la risposta perché ce l'hanno chiesto in un messaggio. Poi libri su New York ce n'è vari. La marea, immagino, sì. Ci sono magari quelli un po' più pallosi, se si può dire, uso termini un po' più educati, che veramente sarebbero da prendere a frustate chi li scrive, altri che invece ti incolli e dici sì, caspita, mi sento a New York. E Nico ne ha vari, ci siamo passati vari libri che sono così abbastanza coinvolgenti. Hai Poi già una data di viaggio a New York? Io sono uno molto scaramantico. Se mi sta ascoltando la persona che gli avevo detto della Avventure, così si chiama il tour operator che organizza i viaggi, se tutto va bene potrebbe essere per periodo natalizio, ma di cui non voglio dire,
Stiamo vedendo, dovremmo riuscire a farcela. È che siamo in un periodo storico un po' ambiguo in cui non è facile muoversi, tante cose, poi anche, vabbè, molti preferiscono magari partire più in primavera, estate. Ma fondamentalmente qual è il periodo migliore? Allora, io consiglio, per esperienza personale, avendola vista in varie cose, o un settembre, perché comunque il clima è accettabile, non è affoso, si va bene, c'è meno rompimenti di scatole di troppi turisti, oppure anche maggio, perché New York ha una particolarità, d'inverno è fredda da morire, nevica, e quindi andarci, se non sei uno che ci va per piacere, che già conosce, ti perdi tanto, oppure l'estate è l'altro periodo peggiore, che fa un caldo boia. Pensa che l'anno scorso abbiamo avuto varie ragazze che sono svenute nel ponte di Brooklyn dal caldo. Che temperature si raggiungono? Mi sembra che quest'estate abbiamo fatto 35-38, ovviamente non ai livelli di Oristano, però e poi il fatto che lì è molto umido come da noi, non si muove l'aria, perché secondo dove sei, comunque incastrata tra i palazzi, certi punti non tira, il sole picchia per picchiare e lo senti, quindi non ti godi bene New York, sempre bevendo, sudando. Io avevo questa maglietta, avevo l'altra che mi ha regalato lui, che intanto me la metto in giro per fare pubblicità, che era diventata praticamente colla, dal caldo era trasparente, quindi io non è che sono uno che suda tanto, quindi io consiglio periodo settembre-ottobre, che l'autunno poi è particolare, è bello, oppure aprile-maggio, perché se Quindi no... la prossima maratona, insomma, il tempo non sarà... vabbè, ora io non parlo più di clima perché ti fa l'estate anche il 22 di dicembre, quindi no, certo. però la maratona ancora si è in tempo per è un po' godere. al limite. Comunque guarda, è bella tutti, cioè ci si può andare sempre. Il problema, semmai posso aggiungere, che d'estate ad agosto o anche d'inverno, se fa piogge, tuoni e tutto, il rooftop oppure anche le attrazioni come la terrazza dell'Empire viene chiusa per pericolo e non te le godi, magari anche al Top of the Rock, che è una delle terrazze dove vedi un po' tutto il panorama di New York, un giorno di pioggia o un giorno di tuoni non ti fanno salire, non te la godi, quindi magari rischi di non vedere queste attrazioni qua, perché New York è anche molto rooftop, molto affacciarsi da dei posti, o anche l'Highline, questa grande passeggiata te la perderesti, quindi i periodi migliori secondo me sono quelli. Non vorrei fare troppo il saccente, ma da esperienza. Me lo segno. E c'è anche meno turismo, quindi quando vai nelle attrazioni non fai manco file. Ma d'estate? Guarda, i primi di giugno fino al 15 giugno riesci a non far file, poi arrivano i turisti, i gruppi organizzati, rischi di no, perché guarda, l'ho visto io sulla mia pelle, sono andato all'Empire con un gruppo piccolino, erano i primi di giugno, mi sembra il 18, saliti subito a luglio, 4 di luglio, non il 4, il primo di luglio, c'era già il mondo, le file. Immagino. Bene. Adesso vediamo se... Allora, le donazioni sono ferme. Adesso cerchiamo di... Io volevo fare un ringraziamento di nuovo agli sponsor che hanno sostenuto Nicola, quindi ringrazio Trattoria Margherita, AS Moda, Radiologia Picciau, Birrificio Nugoresa, Spicchio Pizza, Contini Home, Consus, Evaristiano, Excel Fit Club, Polo Termica e Sistella. Quindi un grazie particolare, perché c'è chi ha rinnovato anche quest'anno il sostegno a Nicola, c'è chi invece quest'anno è la prima volta che lo sostiene, ovviamente ritenendo che il progetto di Nicola, Michela e Etto sia un progetto insomma importante, valido e soprattutto con una causa fondamentale che è l'inclusione. Perché adesso Maria Luisa, io ti chiedo a te, a livello proprio di sport,
per un disabile, quanto è difficile l'inclusione a livello sportivo? Allora, prima di tutto la difficoltà se uno ha qualche problematica fisica o mentale, insomma di qualsiasi genere, qualche difficoltà, è già solo l'accesso. Nel senso, tantissime palestre e centri sportivi pongono già difficoltà solo ad entrare nell'edificio. Quindi se anche una persona, cioè, se una persona con difficoltà volesse accedere, chiedere informazioni, sicuramente sarebbe più facile mandare qualcun altro, però anche lì si perde già il fatto di poter entrare e vivere e respirare l'ambiente sportivo. Che ne so, anche solo un campo di atletica o una palestra. Adesso naturalmente negli ultimi anni si sta avendo moltissima attenzione anche solo alle infrastrutture, a far sì che siano accessibili fisicamente per tutti. E tolto questo tipo di barriere, di problema, naturalmente mi sento di parlare per Oristano, perché le altre realtà non le conosco. A Oristano non c'è una grandissima vivacità di associazioni sportive che si dedicano a dare la possibilità a tutti di praticare sport. È anche vero che, come il mercato ci insegna, c'è la domanda e l'offerta. Esatto. La domanda che viene in mente, a meno che appunto non ha una missione personale, dove succede tante volte, io ho una patologia, mio figlio, mio fratello, mia madre, eccetera, e voglio che possano fare l'attività e quindi creo io. Queste realtà non sono molto presenti ad Oristano, quindi sicuramente bisognerebbe spostarsi per avere questa opportunità. Già solo questo. Poi, ad esempio, molti miei colleghi a scuola, io sono un'insegnante per chi non lo sa, capita che riescano tramite associazioni sportive, ad esempio c'è una mia collega a San Gavino, lei ha conseguito anche una laurea magistrale già orientata su questo tipo di attività, e fa provare appunto le attività e i giochi sportivi, come ad esempio il sitting volley, un classico esempio della pallavolo seduti, che grazie alle Paralimpiadi possiamo anche vedere naturalmente in diretta, e quindi si possono far provare queste attività agli alunni. Naturalmente chiunque potrebbe provarlo, però naturalmente bisogna anche essere più specializzati e competenti, perché tutto sta sempre lì. Ok, sì. improvvisarsi, poter far provare, però bisogna avere anche il materiale, e anche il materiale, ad esempio, se volessi far provare una partita di calcio per i ipovedenti, ci vuole un pallone speciale che emette dei suoni e quindi i giocatori che stanno in campo possono praticare grazie all'udito, sentono dove è il movimento della palla. Quindi... Però questi palloni, lo stesso e queste attrezzature, bisogna vedere se la scuola naturalmente li acquista, bisogna giustificare l'uscita, eccetera. Bisogna sensibilizzare più che altro tutta la comunità, perché sono persone naturalmente come tutti gli altri che meritano, che hanno diritto comunque anche loro a essere inclusi. Sì, è un diritto, perché anche loro possono praticare sempre degli sport. Assolutamente. Che fanno bene appunto non solo al corpo, per comunque qualsiasi problematica sia sempre un giovamento fisico, ma anche mentale. Cioè un benessere, una distrazione, un momento di socialità, di realizzazione, di mettersi alla prova. Assolutamente, quindi noi ci siamo trovati non d'accordo di più con il progetto di quest'anno, perché non solo memori del progetto dell'anno scorso che ha portato un risultato importante, quindi la sonda al reparto di oncoematologia pediatrica di Cagliari, quest'anno quando Nico ci ha prospettato questa iniziativa, ovviamente non potevamo esserne che felici, soprattutto anche perché ci circonda effettivamente un mondo in cui l'inclusività, diciamo che non è ancora, come dire, valorizzata come dovrebbe, diciamo così. Per cui a livello... poter dare a tutti la possibilità di partecipare, cioè l'inclusione non è una cosa speciale, non è una cosa diversa, siamo tutti esseri umani, tutte persone, punto, però ognuno ha diverse necessità
Quindi dare la possibilità a tutti, come quella famosa immagine delle persone che si affacciano a una staccionata, se tu dai il gradino uguale a tutti, chi è più alto vede, chi è più basso quel gradino non è adatto a lui, quindi a chi è molto più basso si darà un gradino più alto, chi è già un po' più alto avrà un gradino più basso, però tutti avranno la possibilità di vedere. Quindi è semplicissimo, non c'è bisogno di fare cose complicate per dare la possibilità a tutti di poter partecipare. 30° chilometro in questo momento. Quindi sta andando bene come tempistica, no? Speriamo che il ginocchio allora non sia troppo fastidioso davvero. Infatti, quindi siamo arrivati al 30° chilometro. Direi che io invito tutte le persone che ci stanno seguendo a fare una donazione, anche se non è in questo istante, a farla anche nei giorni successivi. Abbiamo un obiettivo importante, abbiamo l'obiettivo di acquistare una carrozzina che possa dare la possibilità di realizzare un sogno, in questo caso a Etto, che ci sta ascoltando, con la mamma che ci sta seguendo con un entusiasmo che insomma non possiamo neanche immaginare. E poi insomma questa carrozzina servirà anche a tante altre persone molto probabilmente a vivere lo stesso sogno, quindi io non posso far altro che dare il mio contributo non solo a seguire Nicola nella maratona, a chiedere a tutti voi un aiuto per realizzare un grande sogno che è quello di Etto. Quindi io sono con Nicola, sono con Etto, sono con tutte le persone che meritano di vivere i propri sogni, anche con dei limiti fisici. Tutti abbiamo gli stessi diritti, quindi io mi commuovo anche quando lo dico, quindi forse esco anche dall'inquadratura, perché quando Nico me ne ha parlato, dico la verità, mi sono commossa, perché queste sono le iniziative che in pochi hanno e che meritano insomma di essere valorizzate, anche con poco, perché non si chiede tanto. Quindi invito tutti a fare una piccola donazione. Entrando qualcuno? Michela, di nuovo entrata, quindi Fabio, ti c'è un posto? Un secondo, mi lascio un secondo. Dove sarà andata Checca? Ragazzi, lascio un attimo che c'ho il telefono che praticamente è finito la carica. Ci rivediamo fra un pochino. Esatto, ok. Guarda, ne approfitto per dire una cosa che ho notato quest'estate che ha colpito me, ma più che altro le altre persone che erano con me, che in effetti New York, per quanto sia una grande città e tutto, non è tanto a misura di chi ha disabilità. In certi posti la metro di New York, che io ritengo una tra le migliori che ci sia per capillarità, non tutte le fermate, buona parte delle fermate non hanno un ascensore per poter permettere a chi è in carrozzina di muoversi, e quindi certi tratti chi è in carrozzina a New York non può farli, deve scendere a determinate... Può avere qualche piccolo problema di deambulazione, le stampelle è molto pesante fare le scale. A una persona anziana. New York è tutta scale, non ha scale mobili, se non qualche rara nuova metro, le nuove ce l'hanno, però la maggior parte sono, soprattutto la linea 1, senza scale mobili, senza ascensori o ascensori rotti, e avendo avuto ragazzi con disabilità negli anni portandoli in giro, ti accorgevi di questa mancanza. Infatti, come dicevi tu, ci vorrebbe un po' più di attenzione, come diceva Maria Luisa, a chi veramente non ha le stesse possibilità degli altri. Ok, fai una cosa bella, ma fai in modo che ci sia modo anche per tutti di poterla usufruire. New York in questo mi ha colpito, però c'è da dire che le persone, e quando c'è una persona con disabilità, sono molto più aperte all'aiuto, ci fanno in quattro. Noi è capitato veramente di aprire folle, e siamo a New York, aprivano folle per far passare una ragazza che era in carrozzina, ci aprivano le folle e saltavamo tutto perché capivano
che c'era un reale bisogno. Su quello i newyorkesi sono molto, si fanno in quattro, non diciamo non provano fastidio, come ho visto a volte in Italia da qualche parte, quando una persona era magari in carrozzina o deambulava male, c'era un po' lo scazzo di che palle, mo sto qua che magari deve pigliare l'autobus, magari deve salire la metro, è più lento. Su quello no, sono Sì, perché molto... spesso, come ben sappiamo, anche ad Oristano, anche io conosco persone che purtroppo per loro, nel senso, hanno la necessità di muoversi con una sedia a rotelle e giustamente non fanno altro che lamentarsi perché gli spazi sono inadeguati. Ma senza andare a cercare una sedia a rotelle, facciamo l'esempio di un passeggino. Cioè, in tantissimi si lamentano del fatto che non c'è attenzione. Ok, si può capire che tantissimi pali, tantissimi marciapiedi in determinate zone della città sono state create e fatte tantissimo tempo fa, quindi quando non c'era nell'attenzione è per queste cose, che sia un passeggino, che sia una carrozzella. Però appunto adesso che ci bombardano, è pieno di lavori nelle strutture pubbliche, nelle strade, eccetera, quindi si potrebbe fare un po' più di attenzione, invece poi magari trovi il palo in mezzo al passaggio delle strisce pedonali o giri l'angolo e finisce la discesa o non c'è la discesa. Quindi sì, sicuramente è normale anche che una persona che ha delle difficoltà a deambulare esca meno. E se anche lei non può muoversi autonomamente, una persona che magari vorrebbe portarla in giro a fare una passeggiata viene sicuramente disincentivata ad affrontare una giungla di spazi, movimenti, uffici, scale, cioè è tutto difficile, è tutto faticoso e difficilissimo. Sì, che poi basterebbe poco, in effetti, non è che bisogna fare chissà che. Anche Sì, che le persone che devono fare i lavori si mettono su una sedia a rotelle e provano a farsi un giro. O provano a spingere un passeggino in giro per le città e sanno subito dove vanno fatti i lavori, se è o anche possibile farlo. chi parcheggia selvaggiamente, a volte non pensa che... Nei parcheggi riservati, certo. Anche. Mi sa che Nico adesso è fermo. Aia. No, ma io da esperto maratona ti posso dire che è normale, capita, da grande esperto può capitare... camminando. Giusto per chiederti il parere, Maurizio. No, a quel chilometro lì è una cosa che a noi maratonetti capita sempre. Anzi, se non ti capita non sei bravo. Nico. Ecco qua, aspettiamo che è al telefono, Nicola. Vai. No. No, ti vedo fermo. Aspettiamo notizie più certe. Quindi se dici che... un antidromifico americano lo rimette in sesto. Come Nicola è monitorato col GPS, è nella pettorale o ha un braccialetto? Pettorale. Al chip? Okay. Assolutamente sì. No, devi superare. Sta chiedendo a che distanza è. Non ce l'ho presente, 12,50. Che cosa? Quanto è i tempi? Oh, ce l'hai tu nel telefono? Di chiamare al mio. Siamo a 3 ore e 20 di diretta, quindi sì, assolutamente sì. Ok. Va bene, dai. Ciao. Aggiornaci. Allora, niente, si è riposato un attimo perché aveva un po' di dolore e adesso sta ripartendo. Infatti lo vedevo, credeva di non averne fatto neanche 30, invece... 30 sono fatti? Sì, 30 sono fatti, superati. E infatti ha ripreso a correre adesso. Vabbè, forse voleva la certezza del chilometraggio, magari sapendo che ne mancano solo 10 e più ti invoglia di più, giusto Maurizio? Sapere il tempo, sapere i chilometri è fondamentale.
senza di quelli non ti gestisci le energie. Noi Non raggiungi il traguardo, facciamo così, è una cosa nostra. Era tranquillo. Comunque ha sempre tempo, perché fino alle 19, adesso a New York mi pare che sono le 2, controllo un attimo per sicurezza, a New York sono esattamente le 2:09, quindi fino alle 7 a tempo, 7:10. 12 chilometri a piedi, così camminando. Se li fa come. Sì. Noi facciamo in tempo a farci una dormita e a riprenderlo. Quindi non si deve scoraggiare. Comunque le donazioni sono un po' salite. Intanto vi chiedo anche a voi se potete spammare un po' questa diretta, così cerchiamo di rimpinguare, che stiamo calando un po' di... Mandami il link, Fabri. Comunque sì, era detto che in qualche modo la finisce. E non abbiamo dubbi, poi ce lo sorbiamo quando viene qua, vero Ornella? Però dai, alla fine ha già fatto tanto, nel senso che Dai, 30 km sono buoni, contando anche il fatto che ha questo dolore al ginocchio, che in realtà in questo periodo non ha mai avuto, o sbaglio? Io non so dove mettermi perché non mi vedo. No, a me non mi sembra che abbia mai lamentato ultimamente questo dolore, anzi pensavo fosse superato, dico la verità. No, ma non è questione di periodo, magari l'ha sforzato oppure appunto ha camminato troppo o era già stanco, perché comunque Nicola è molto attento, figuriamoci, certo. Magari con una camminata... ieri? Nel post stavamo dicendo prima, l'ha scritto, non so se fosse ironico, così scherzoso, però anche da poco avevamo parlato con qualcuno che aveva fatto delle maratone, con un signore che ho incontrato, e si lamentava del fatto che ha imparato che se va dal giorno prima non deve andare in giro a camminare con gli amici. Ecco perché qua. anche solo quel passeggiare, tu dici uno che corre maratone, ti brucia energie per il giorno dopo. Quindi prima la maratona e poi le passeggiate. Ah, ma quindi è un dolore che può derivare da un calo di energie? Poteva essere un po' più stanco. Ok. è entrato con noi Alessandro Tocco, che adesso non vediamo, non ha più telecamera. Eccolo. Ciao Ale. Ciao Ale. Io vi saluto, se riesco mi ricontatto dopo. Grazie mille per avermi invitato. Ciao Mari. Ciao Mari. Ciao Ale, ci senti? No, non ci sente. Non ci sente. Ale, ciao. Adesso glielo scrivo. No, non riesce a connettersi. Bene. Glielo sto scrivendo. Adesso vediamo, aggiorniamo le donazioni. No. Sono ancora ferme. Ok. No, Alessandro non riesce a connettersi. Eccolo. Adesso vediamo un po'. Adesso comunque ha ripreso a correre, speriamo bene. È un'andatura costante? Sì, ha proprio ripreso bene, ha superato anche il 19° miglio. Il 19° miglio significa 30. Ma sta correndo sicuramente adesso, perché Sta muovendo bene. sta muovendo bene, sì. Quindi magari il riposo ha fatto passare un po' il dolore. Speriamo. Comunque c'è da dire, a parte gli scherzi, che ci sono tante variabili. Il fatto che ha preso un aereo, comunque un volo aereo, volente o nolente, uno strascico te lo lascia. Il jet lag di trovarsi con un nuovo orario, di notte che non ha dormito benissimo l'altra notte, il clima che comunque è freddino, è passato da qua che comunque siamo in primavera, estate, ha un clima un po' più rigido,
tante cose magari possono anche influire in quello che poi il ginocchio ha risentito, suppongo. Sì, sicuramente, anche perché veramente ultimamente non ne aveva, eppure chilometri ne ha fatto, quindi è molto strano, sì, magari è tutto un insieme di cose che influiscono magari sull'energia, non lo so se poi è qualcosa di muscolare, non sono competente in questo, quindi però ci può stare il discorso che fai tu assolutamente. Quindi Anche la posizione in aereo magari, perché comunque sono 7 ore se non sbaglio, sono le fesserie che non mi ricordo mai, che sappiamo New York non mi ricordo mai quante di ore, però comunque stai in quella posizione che almeno che non sei in una business non è il massimo. Sì, ma magari anche il fatto che ieri abbia camminato un bel po', non so quanti chilometri ha fatto. E ieri, vabbè, ha cercato, sì, ne ha fatto parecchie ieri, ma ha cercato anche di... Come non fa a spostarla indietro? Aspetta che per la regia... No? No, non fa perché siamo in 4, quindi ci mette così. Ok. Quindi Alessandro ci ha abbandonato, insomma. Sì, adesso vediamo se ricompare. Alessandro l'abbiamo chiamato perché di maratone ne ha fatto. Nel senso che ne ha fotografato tante. È un fotografo di sport che ha fatto parecchie maratone. Michela, eccola qua. Ok. Siamo così. Ok. Michela, tutto bene? Sì, ragazzi, tutto bene, vi sto ascoltando, è tutto il tempo. Ogni tanto perde la connessione, Ok, ok. allora mi ricollego. Adesso sta per attraversare, Maurizio, un altro ponte, che è il penultimo, tra l'altro. Anzi, in questo momento è proprio sull'inizio del ponte che porta... non so come spiegartela questa. No, dimmi il nome, non te lo ricordi? No, il nome proprio non c'è scritto qua. Dov'è Nicolì? Sta attraversando in questo Non momento. dai queste indicazioni? No. Cos'è questo? No, ma non c'è proprio scritto questo. Allora, sto vedendo dove potrebbe passare la maratona. Lincoln Avenue, cioè c'è anche scritto, sì, praticamente si incrocia, Dopo il ponte c'è la Lincoln Avenue. Esatto. Allora, quale cavolo è? Porco Dio, Era quasi finito, quindi sta correndo bene in questo momento comunque. Beh sì, come tempi... Sta correndo molto bene. Adesso... ciao Ale! Ciao a tutti, mi sentite? Ciao Ale! Sì. Sono dovuto uscire fuori. Vabbè, questo è il brutto di vivere in campagna, insomma. Sì. Non vi faccio vedere intorno perché è un disastro. Stiamo seguendo Nicola che adesso in questo momento ha superato il 31esimo chilometro. Bene. Sì, ha avuto un po' di problemi al ginocchio, speriamo li abbia superati alla grande. E niente, ti abbiamo chiamato per esperto di maratone, ma non per correrle. No, assolutamente. Probabilmente per fotografarle. Raccontaci un po' il progetto Pica in Sardegna. Allora, guarda, dobbiamo partire un po' di tempo fa, circa 5 anni fa, prima del Covid. È nato questo progetto Get Pica, che era un'idea venuta a mogli di 2 programmatori. C'è stato un problema, nel senso non riusciamo mai a reperire una foto, come possiamo fare? Questi 2 hanno acceso il cervello, come di solito fanno queste persone, e hanno creato questa applicazione con un riconoscimento facciale, che nei primi anni, come ben sai, Fabri, ha faticato tantissimo a partire, perché le belle idee, se poi non sono finanziate, molte volte muoiono in un cassetto. Quindi questi ragazzi hanno trovato dei finanziatori importanti nel mondo del calcio e da lì sono partiti, e oggi
sono una delle start-up più importanti in Europa per il riconoscimento facciale sullo sport e sugli eventi corporate. Ormai si stanno buttando un po' dappertutto. In Sardegna... Ti blocco un attimo che c'è Nicola che si... Vai, vi ascolto, finisci. Vai. Vai Ale. Niente, non ce l'ha fatta. Sì, sta andando. In Sardegna, eccolo qua. Esatto. Ciao Nicola. Ciao Ale. Ciao. Ti ascolto, vai avanti. Così mi riposo Allora, 2 minuti. In Sardegna, come sapete, come qualcuno di voi comunque conosce, troviamo ancora tanti problemi nel far capire che il nostro lavoro è un lavoro, e che la nostra fotografia comunque ha bisogno di studio, ha bisogno di tempo e soprattutto ha bisogno di pianificazione, il che è molto molto difficile, perché a partire sia dalla poca disponibilità di pochi fotografi e alla poca disponibilità di molti atleti facciamo una grande fatica, però negli anni siamo andati avanti e abbiamo trovato un bel riscontro, insomma abbiamo ritagliato una bella parte di fetta di mercato, non solo nella maratona, anche in altri sport, però Sì. le maratone sono sempre interessanti, direi. Assolutamente sì. Prova a dirci come a cosa piace. Sì, ti sentiamo. Adesso chiediamo un po' a Nico, poi ti dico un po' di cose. Nico, come stai? Benino, dai, si fa sentire, però sto cercando di alternare un po' di camminate, un po' di corsa. Purtroppo l'aspetto sportivo agonistico credo che se ne stia andando, però vorrei sapere come stiamo invece con il nostro obiettivo, che è la cosa più importante. Sta proseguendo, siamo a un passo dei 1700. Ci siamo mossi molto, Siamo un po' lentini. Siamo un po' lentini, ma la facciamo crescere durante tutto quest'anno. Assolutamente. Allora, io sono sul Willis Avenue Bridge, sto passando da Manhattan al Bronx, quindi i 5 distretti ormai penso di riuscire a toccarli. Mi manca ancora un bel pezzetto di Manhattan, ma ci pensiamo dopo. Adesso facciamo, credo, 1 miglio forse nel Bronx, è proprio un giro abbastanza stretto, si entra e si esce molto velocemente, perlomeno quelli che corrono, e poi ci rimettiamo a Manhattan, rientriamo nell'isolotto e niente, faccio di tutto per farmi andare a letto presto. Stai per passare sotto una telecamera? L'ho appena superata, una telecamera o forse una macchina fotografica, abbiate pazienza perché poi ce la spiega Ale la differenza tra e poi esatto. Non so se riesco a riconoscerle, oggi è difficile. Beh, oggi è un disastro. Sì. Nico, ti sta piacendo New York? Guarda Mauri, per essere la seconda volta e la prima tanti anni fa ti dirò che è bella, dai. E non la ricordavo così faticosa però, No dai, è bello. Allora, non so se l'altra volta non li vedessi, o meglio l'anno scorso, ma c'è un sacco di gente che cammina, ma molto. Vabbè dai, almeno sono in compagnia. Adesso... Comunque la telecamera la troverai praticamente è in una curva a gomito. È tra, ok, vabbè. È tra la East 135 e l'Alexander Avenue. Ok, allora adesso vi saluto se state guardando la telecamera. È quella che c'è nell'applicazione? Esatto. Bene. Allora, niente, vedo che c'è qualcuno, ma non vi riconosco. Vedo la mia maglietta, o meglio la maglietta di Maurizio. Vedo voi, ho sentito Ale.
E poi mi sa che c'è qualcun altro che non... C'è Michela. Ah, C'è ciao Michela Michela. che non ci abbandona mai. Ho capito, grazie. E poi naturalmente c'è tua mamma. Tuo Ciao papà. mammi. Ciao Gio, ciao Silvia, Aurora. E poi c'è Aurora. Mia zia, chi c'è? Fabi. Non so se ci sia Fede, ciao anche a Fede, ciao a tutti. Mi faccio una corsettina, ci vediamo tra un po', dai. Dai. Forza Nico. Ciao, baci. Ciao Nico. Grazie ragazzi, ciao. Ciao. Ciao, Mi assento un poco anch'io, che mangio qualcosa e poi ritorno. Ok, va benissimo. E Va di bene, adesso Maurizio. l'esperto di maratona diventerà Alessandro. No, Sì. guarda, non forza. A tra un po' allora. Ciao, Grazie. ciao. Nico, dicevamo? Non ti Ale, sente? dicevamo? È un bel discorso questa situazione di questa applicazione che andrebbe portata avanti in una maniera diversa, probabilmente, perché comunque sia in problematiche incredibili in zona, dove ci sono così tante persone, è difficile avere delle buone foto, se no ai primi. Sì, assolutamente. Diventa Ma un disastro. cosa ricerca l'atleta? Ma l'atleta, da ciò che abbiamo, l'atleta ricerca non una foto singola con una bella azione, una bella corsa, ma ricerca probabilmente una foto che ti faccia capire veramente dove sia la corsa, cioè deve essere contestualizzata nel posto. È inutile che noi facciamo una bella foto a Nicola che è a New York, ma potrebbe essere a Oristano a correre, per dirti, in una strada dove non ti rendi conto, cioè, quindi probabilmente il contestualizzare di più l'evento, questo ricercano gli atleti, almeno soprattutto sulla vendita. Ma prima ci stavano dicendo che per la prima volta dopo tanto tempo c'era Jimmy Spiga prima in collegamento e ci dicevano che per la prima volta dopo tanto tempo ci sarà una maratona in Sardegna, A Oristano. a Oristano. Che però non verrà gestita, cioè è gestita a livello regionale, da quello che si è intuito. Ah, ok, quindi praticamente bisognerà informarsi da tutta la gestione di questa maratona. Esatto, perché è un evento molto importante, insomma. Molto importante. Allora, da quello che so, anche Alghero dovrebbe diventare una maratona. Quindi oltre la 21 e la 10 km potrebbe diventare una maratona, da quello che dicono gli organizzatori. E ti devo dire che gli organizzatori di Alghero sono comunque persone molto interessanti, molto capaci, che hanno sposato in pieno il nostro sistema e quindi ci si può lavorare su, cercare di avere un bel numero di fotografi per tentare quanto possibile. Considera che oggi la media in una 20 km è di 40 foto a testa, di cui buone 20 forse. Sì, che non è poco per il prezzo che poi fanno, assolutamente. Se pensi e poi, se la vogliamo dire tutta, poi sono più vanitosi quelli che fanno CrossFit poi alla fine, giusto? Assolutamente. CrossFit e OCR è il massimo delle vendite, mentre per quanto riguarda le maratone abbiamo ottimi risultati ad Alghero. Punto. Ok. Vabbè, considera che è difficile anche, come hai detto tu, contestualizzare poi una persona, e anche i circuiti molto spesso non sono bellissimi. Il problema è anche quello, nel senso che ha una cittadina fantastica, ma purtroppo l'amministrazione comunale di Alghero non permette che la maratona si svolga nelle vie del centro storico. Quindi oppure sui bastioni, per dirti, no? Là sarebbe semplicissimo avere fotografi e far vedere dove sei, però purtroppo non si può fare, non si può assolutamente fare.
Questo è il dramma. Quindi quando fate foto... Invece Nicola... Vai. Dimmi che... Quando fate foto per... a che ora è partito? Nicola è partito alle ora italiana 5-5. Perché ci sono diversi scaglioni, giusto, di partenza? Sì, lui dipende dal tempo che fai l'anno prima o che fai in altre major, nel senso che se ti qualifichi, c'è una ragazza che prima le aveva fatte tutte, che prima era qua con noi, che ha 50 anni se non sbaglio, 52 anni, lei l'ha fatta in 3 ore e 21, no, in 3 ore e 14 ci diceva se non sbaglio. No, 4 ore e 16 l'ha fatta l'anno scorso. Nicola, 3 ore. Ok, il primo. Nelly. Sì, 3 ore e 21 lei. Sì. Esatto. E quindi si è qualificata e quindi è un altro sport. Forse è un altro sport quello, perché veramente... quello è... E non era neanche il suo miglior tempo, ecco. Perché ha fatto quella di Berlino, ha fatto 3 ore e 15. 14. E 14, una cosa del genere. Quindi... Poi ha fatto 2 maratone nell'arco di 28 giorni, che non è neanche... con quei tempi, ne ha fatto una a Sydney e dopo 28 giorni quella di Berlino. Cioè. Insomma. Si chiama Nelly, non mi ricordo, è di Sassari. Lei è di Sassari e insomma gira il mondo di corsa. Fa 90 km settimanali. Alla settimana. Mamma mia, io mi lamento che vabbè. Ognuno il suo, ognuno il suo, assolutamente. Mi stavi chiedendo che No, ho detto, quindi quando si fanno foto per il CrossFit, ogni partecipante se le compra tutte? Fammi capire. Guarda, ti faccio un esempio. Su 200 atleti c'è un 60%, 70% di accessi e di questi accessi comprano un 40%. Quindi su 200 persone comprano in totale il 30%, 25%. Non tutti. Quindi è l'attività più redditizia, insomma, il CrossFit. L'attività più redditizia oggi è il CrossFit, sì. CrossFit, OCR, poi maratone. Ok. E quali sono le foto, i momenti? Le gare... Allora, nel CrossFit è proprio il momento di sport totale che piace proprio tantissimo. La fine della competizione, una gara, insomma, loro comprano tutto, si piacciono proprio. Più sono a petto nudo e più si piacciono e più comprano. Sotto sforzo. Insomma, nella maratona assolutamente. Ma a noi piace questo. Nella maratona ti devo dire che è un po' difficoltoso vendere le foto alle signorine. Perché? Lo sai, non Perché? è molto facile. Perché non tutti si piacciono nel gesto della maratona. Perché non tutti si piacciono nel gesto della maratona, nella corsa. E quindi non te lo so dire, non si piacciono in certe situazioni, perché lo sforzo è tale, secondo me, da mettere veramente a prova il fisico e anche lo sguardo, e quindi Esatto, forse anche più lo sguardo. è molto molto difficile, e in percentuale comprano più gli uomini la maratona. Perché si vedono i muscoli. Non vi sento Dello più. sforzo. Neanche io non si sente molto bene. Va e viene, ma io ti sento però. Si sente a tratti. Mi sentite? Adesso Noi sì. sì. Adesso sì.
Non si sente benissimo, ma si sente. Come si chiama? Eccomi qua. Come si chiama? Eccomi qua. Sì, non è facile, guarda, non è facile. Piace molto la foto in sospensione nella corsa. Della donazione. Nella corsa piace moltissimo la foto in sospensione. Che non è facile. Vi sento malissimo. Perché siamo un attimino... no, cioè noi siamo, penso che sia tu più che altro, perché qua è col giga che va. Ti presentiamo di nuovo se Michela... Io non capisco perché qua a casa dentro è impossibile la connessione. Purtroppo non passa la fibra. Quello è un po' un casino. Ciao, ecco Dentro Michela. è improponibile. Michela, ciao. Ciao. Ale, ti presentiamo Michela è la mamma del ragazzo per cui stiamo cercando di portare avanti questo progetto e quindi comprare questa carrozzina che l'aiuterà. Si sente male. Micchi, se ci vuoi spiegare di nuovo per l'ennesima volta cos'è questo progetto. Allora, questo progetto nasce soprattutto per un discorso di inclusione, come abbiamo già detto. È un progetto che ha partorito Nico. Cosa dirvi? Che sarebbe un messaggio che insomma sarebbe giusto portare avanti. Solo che non si sente l'audio, vero? Si sente malissimo. Forse la connessione. Sì, forse un po' di connessione. Stiamo, come va l'orario, sentiamo un po'. Aspetta, fai sentire Franci? Ti tolgo da qua. Ok, ti metto là. Ok. Intanto facciamo... Franci, non ti sentiamo. Mi hai tolto l'audio. Sì, ma non possiamo rimetterlo noi. Adesso glielo scrivo, vediamo se... Franci l'audio e non glielo faremo capire mai. Franci. Non sentiamo. Vabbè, forse arrivano i rinforzi? Sì? Eccoci! Ciao Fra! Ciao Franci! No, non si sente nulla. No, giragli almeno il telefono per vedere la... Giraci il telefono. Ecco. Ottimo. Prova di nuovo. Abbiamo interrotto Michela. Vai Miki. Mi sentite? Sì, vai. No. No, non ti sentiamo. Finito. No, ha rispento più che altro. Ha spento il microfono, Michela? Sì. Sì, eccolo. Ora mi sentite? Sì. Quindi parliamo di questo progetto di inclusione, un progetto che partorito Nico, come vi ho appena detto, ci stiamo sentendo già da parecchi mesi, cercando di portarlo avanti nonostante ci siano ancora, tra parentesi, qualche ostacolo da superare, perché affinché sia possibile farla correre letto, ci vogliono comunque dei permessi o comunque dei medici che si occupano insomma della sua salute devono capire che appunto si può realizzare questo grande sogno.
C'è un discorso di inclusione, per un discorso di inclusione ci sarebbe, siamo felici di lanciare questo messaggio che come un messaggio molto importante. Poi prima sentivo anche il discorso che facevate sulle barriere architettoniche, frontali, che là veramente meglio assumere un vero concorso, perché spesso è difficile anche entrare in un locale, in Cagliari. Assolutamente sì. Perché si parla poi tanto di inclusione, però poi alla fine si perdono anche il marciapiede, oppure fanno i locali nuovi e non pensano che ci sia necessario un scivolo. Anche solito, noi ormai da anni che combattiamo con queste problematiche. Sì, è un problema assolutamente... Un problema che abbiamo proprio alla base, diciamo. diciamo che lo viviamo ogni giorno, più che altro. Il discorso che fa l'altro ragazzo che si reca spesso a New York, anche quando stavamo parlando proprio del viaggio, prima ancora che nascesse questo progetto del maratona con esso, Nicola stesso mi ha detto le stesse cose, che per poter portare a New York lui avrebbe dovuto studiare un viaggio praticamente a misura, perché Esatto. le metropolitane non tutte hanno l'accesso utilizzato. Questo me l'aveva detto anche Nico. È vero, l'aveva detto anche a noi questo, che comunque sarebbe stato un viaggio da studiare nei minimi particolari proprio per questo motivo qua. Sì, quindi Ma quello che faremo l'anno prossimo, perché sono sicuro che si farà, sarà solo l'inizio. Sì, però questo è proprio molto ampio. Spesso chi ha questo tipo di disabilità è fatto anche nel fatto di semplice passeggiata, oppure anche nel fare un viaggio, perché non siamo pronti. Sì, assolutamente. La cosa che tu cosa però adesso io faccio un esempio. Ci sentiamo male, Michela, però in questo momento, se riesci a spostare. Sì, deve essere connessione. Forse un po' di connessione, assolutamente ci sì. sentiamo a tratti. A tratti, sì. Sì, probabilmente prende male. Da dove ci stai chiamando, Michela? No, a Cagliari. Cagliari? Cagliari, sì. Che Quindi, solitamente fa una buona connessione, però proprio oggi probabilmente oggi si sente un po' male. un po' male. Però io gli ho viste un po' di foto, le ho viste, le conosciamo un po' di foto anche della maratona. Sarebbe interessante fare il riconoscimento facciale lì a New York, insomma. Allora, da quello che so, c'è un personaggio nuovo in Pica che è proprio americano, che ci prova, insomma, ci sta provando. Una persona molto, molto introdotta in questo mondo, però gli hanno fatto delle richieste incredibili, gli hanno richiesto un fotografo ogni 3 chilometri, quindi diventa molto, molto difficile. Penso che lì usino le trappole, cioè le classiche trappole. Se ci spieghi Sì, tu cosa sono. Usano queste fototrappole in alto, prendono 100 persone, di quelle 100 persone si riconoscono, come un po' il progetto di Pica negli stadi, ecco. Però dalle prendevi... foto, raccontaci un po' questo degli stadi. Praticamente è un progetto un po' innovativo che abbiamo proposto alle società maggiori di Serie A. Il fatto che queste persone
che vadano allo stadio non avessero mai una foto, allora cosa è successo? Noi abbiamo proposto di fotografare il pubblico durante le esultanze, durante le imprecazioni, insomma, durante la partita di calcio, e abbiamo notato che nel tempo poi questa cosa è piaciuta. Purtroppo c'è un problema gravissimo con il garante della privacy in Italia, e in Italia adesso questo progetto è bloccato ed è sviluppato in Francia e in Inghilterra, dove comprano un biglietto e praticamente quando tu compri un biglietto stai dando l'autorizzazione all'uso della tua immagine. In Italia non si può fare. Ok. Quindi siamo un po' bloccati. Neanche come al quello della solito, Juve, eccetera, burocrazia. eccetera. Però è un progetto molto interessante. Ma Picca comunque sta Tutto ha dei bloccato, concorrenti, tutto Picca. Allora, Picca nel mondo della Picca nel mondo del scusate, mi stanno arrivando 800 messaggi, ma c'è un sacco di gente nascosta qua sotto nella chat. Sì, nelle dirette ci sono 3 dirette contemporaneamente, quindi qualcuno ti avrà visto sicuramente. Sì, qualcuno mi ha detto non si sente la tua niente quello che dice. No, praticamente il discorso è questo. Mi hai chiesto, scusami, perdonami Fabrizio, mi sono distratto. Mi hai chiesto se ci sono concorrenti il diretto concorrente è Sportgraph, che è un gran concorrente per noi, è un'azienda tedesca che ha utilizzato parte della nostra tecnologia, cioè l'inizio parte tutto da una tecnologia particolare. E ti devo dire che loro sono molto molto bravi, andiamo un po' di pari passo, perciò il fatto di andare pari passo con un'azienda così importante fa sì che tutte le due aziende crescano in maniera esponenziale proprio, e perciò per noi è molto molto importante avere un concorrente così, che fa delle bellissime cose, devo dire. Vabbè, però la concorrenza è quello. E che noi vogliamo cioè, nel senso, perché hanno delle grandi belle idee, insomma. Però non in Sardegna. Quindi, in Sardegna devo dirgli che gli abbiamo rubato tutte le gare, cioè, quindi un po' perché loro parlano solo inglese, quindi comunicare con tanti fotografi è un po' una disperazione, solo in inglese, come ben sapete l'inglese dalle nostre parti non è che sia il top, perciò Picca, avendo anche una sede, soprattutto la sede in Italia, a Cervia e a Milano, è riuscita a prendere tutte le gare che aveva Sportgraph in Sardegna. Però anche loro utilizzano una tecnologia importante. Noi siamo sul riconoscimento facciale del 93%, loro sono sul riconoscimento facciale del 78%, quindi su questo a oggi li battiamo. Però, ripeto, è una grande azienda anche la loro. Assolutamente. Da provare un giorno a vedere il loro sistema, anche per noi. Assolutamente sì. Noi. Mentre stai parlando, diciamo che ci sono state un po' di donazioni, quindi se ti chiedessi di fare un piccolo appello per questo nuovo progetto di Nicola. No, è andata via la voce. Sparito. Eccoci. Eccomi. Allora, l'appello può essere può essere solo questo, Fabri. Allora, secondo me è fondamentale donare in qualsiasi progetto. Cioè, i progetti vanno studiati, valutati e supportati. Se non doniamo, non abbiamo nessun tipo di riscontro. Quindi, veramente, donate qualcosa e ci impegneremo anche noi a farlo, anche come Gettica. Assolutamente sì. Grazie Ale. Che poi
Possiamo parlare anche di un'altra cosa, se ci sveli qualche... Tu sei fotografo, praticamente fai ADV, fai viaggi, ritratti, arrivi in diverse aree, ma quello che fai molto bene è foto sportive, da un po' d'anni che segui il calcio. Da ex calciatore, possiamo dire così. Più che da ex calciatore, dai, diciamo da ex tennista passato al calcio. E poi al padel, vabbè. E poi al padel. Allora, sì, ma sai cos'è? Quando da bambino ti dicono devi fare uno sport, e tua mamma è appassionata ai tennis, tu sei rovinato per questo, capito? Ne so Quindi qualcosa, poi però effettivamente... poi a 8 anni adesso decido io che sport voglio fare, ho iniziato a giocare a calcio. Comunque no, il discorso è questo, che c'è stato un momento nella mia vita fotografica che ho deciso di specializzarmi. E siccome il mondo dello sport è sempre un mondo che mi ha affascinato, volevo provare quel mondo, perché vi dico anni a Milano, la moda, lo spettacolo mi stavano un po' stancando. E allora ho detto, vabbè, proviamo col calcio. Solo che entrare nel calcio era difficilissimo. Dovevi fare iscrizioni a destra e a sinistra e per entrare dovevi avere 2 anni di fotografia sportiva pubblicata sulle riviste o su un sito web sportivo. Io ho detto, e come faccio? Ognuno di noi si inventa, io dico sempre, la truffa del secolo, e va da un'agenzia e gli dice, va bene, lavoro 2 anni, non dico gratis, pagami quello che, almeno i contributi che devo versare. E tutti quanti un po' all'inizio abbiamo fatto così. La mia fortuna è stata avere un'agenzia a Milano, la Day Studio Agency, che ha creduto subito in questa possibilità e mi ha detto, va bene, abbiamo un fotografo che non sta tanto bene, non può fare il campionato, vai a fare un paio di gare. E io per 2 anni ho fatto le gare così, per loro, e sono entrato in questo mondo che mi è sempre piaciuto, vi dico la verità. Bellissimo. Il calcio è un mondo molto particolare, molto bello. Non apprezzo tantissimo il mondo del tifo del calcio. Questo io sono uno che lo dice a chiare lettere a tutti. Però il mondo del calcio è bellissimo perché si ha a che fare con dei ragazzi che tutti vedono degli idoli, ma che sono andati via a casa per diventare quello che sono andati via a 12 anni da casa, lontano dalle loro famiglie, a vivere in ambienti dove ti promettono di tutto e di più, dove poverini per le prime volte che fanno 2 soldi glieli fregano senza pietà perché trovano delle persone che non hanno scrupolo. E quindi ho avuto dei buoni amici, delle buone persone, dei buoni conoscenti, qualcuno più, qualcuno meno, però il mondo del calcio è bellissimo. Io ormai fotografo il calcio da 17 anni, perciò spero di farlo ancora 3 anni. E se ti dovessi presentare con la foto di un momento di calcio che hai fotografato, qual è la tua foto simbolo? No, non è una mia foto. Non è una mia foto, perché la foto a cui tengo di più in assoluto è l'abbraccio di Pavoletti dopo il rientro all'infortunio, quando ha fatto il gol di tacco e lui è venuto a abbracciare me. Ah, e ok. quindi la foto di Vabbè, però è tua anche la foto dell'esultanza di Pavoletti. Assolutamente sì, quella che è finita quella del 4-3 che è finita in tutto il mondo, veramente quella foto. Niente male, insomma. Direi è una foto niente male, però quella a cui tengo di più è quella perché avendo conosciuto casualmente questa persona gli sono stato molto vicino nel momento dell'infortunio e siamo diventati proprio buoni amici, perché posso dire buoni amici,
E il discorso con Leo è stato molto semplice, di reciproca fiducia, perché questi ragazzi veramente vengono sfruttati da tutti. Hanno un terrore incredibile nel doversi avvicinare alle persone, però quando si avvicinano sono molto fedeli, sono delle belle persone. E ripeto, la foto che adoro di più non è mia a oggi. E di chi è? Dai, vediamo il È una foto fotografo. molto simbolo. Poi durante il Covid, non vi dico niente, l'abbiamo finita di fronte al dirigente della Lega con la testa bassa, tutti e due così, di fronte a mezza Italia. Vabbè, oh, vi hanno fotografato, vi hanno Il fotografato. fotografo di chi è? Chi è il fotografo? Sì. Non ti ho capito, Fabri. Sì. Chi è il fotografo? Ogni tanto lo perdiamo. Sì, ogni tanto ti perdiamo. Ok. Ci hanno fotografato, ci hanno ripreso, capito? Ah, ok, quindi ce n'è più di uno. Sì, guarda, una cosa... Peccato, mi sarebbe piaciuto invitarla a questa chat. Adesso vediamo se accetta. Dai, fammi provare a mandare un messaggio. Dai, sì. Chi è? Allora, il fotografo è un fotografo di Cagliari della Nuova Sardegna. Aspetta, ti sento mai. Sì, stai andando... Voglio provare a fare una cosa. Date 2 secondi? Sì, vai, anche 3. Dov'è Nicola? Vediamo un po'. Nicola è al 35esimo. L'ha superato poco fa al 35esimo chilometro. Bene. Sta correndo a tratti, ma sta correndo, dai. Mancano 7 chilometri. Neanche. Neanche, dai. Sta andando bene. Ciao Maurizio. Ci sei mancato, ci mancavano dettagli tecnici, Lo so, siamo stati rimarati un po' persi. Sì. Però facci vedere chi avevi vicino, perché ho visto che c'era un amico. Una piccola rompiscatole che è voluta venire per forza. Vieni qua. Che bellina. Che bellina. E tu chi sei? Lei si chiama Nibe, vero? Con gli occhi di colore diverso. Guarda in camera. Che bellina. Molto, molto bellina. Bellina, Nibe. Bellina, Nibe. Che storia ha Nibe? Nibe ha la storia che è stata trovata per sua fortuna da mio padre nel capannone dove lavorava prima del Covid a Marrubiu, all'altezza quasi la Sepi Formaggi. Le è apparsa da nulla, è andata da lui, ci ha mandato il video, guardate sto bel cagnolino, piccolo brainstorming in famiglia, la vogliamo. La vogliamo. Siamo andati a vederla, ne è arrivata dalla strada da sola, era tutta quanta una stronzettina che già alzava un po' la cresta. Poi siamo ritornati a prenderla, non si trova, poi è uscita fuori e da lì, senza chip, senza nulla, è diventata membro attivo della famiglia, nonché comandante supremo, perché non avevo dubbi. decide tutto lei, rompe le scatole, ti obbliga a fare. Non avevo dubbi. Che è iniziato in punta di piedi, poi dopo si è presa San Mary, si è presa tutta la casa. Quindi è dentro casa, dentro sì. Ne conosco un'altra così, a casa dei miei, che non doveva entrare in casa. Sì, no. Anche per me no, vabbè, perché avevo già un altro cane. No, un secondo no, invece questa poi fa di tutto e di più. e gli viene perdonato tutto. Me la vorrei portare a New York per vedere un po' che casino. Non ha mai viaggiato con te? No, non ha mai viaggiato. Penso che magari un più avanti verrà, perché mi viene la curiosità. Che poi, ecco, vedi, a proposito sempre New York, io non so i cani in New York se sono drogati, perché non ho mai visto un cane abbaiare e litigare a New York. Cioè, solo in Italia io porto a lei abbaia, altri abbaiano. I cani a New York sono tutti quanti tranquilli, rilassati, non lo so. Ci sarà una cultura anche relativa ai cani. Sicuramente.
Perché sono tutti tranquilli, non ho mai visto cani litigare. Poi vabbè, fa ridere che secondo le zone che vai un po' più ricche anche i cani si comportano da ricchi. Oppure trovi queste povere signore sudamericane che hanno 100.000 cani, che capisci che non sono i loro cani, ma sono i cani dei proprietari, cioè sono tipo dog sitter o dei loro padroni molto ricchi e le danno a queste qua che le portano in giro. Sto cercando di capire su Instagram se si vede la diretta, perché qua ce l'abbiamo bloccata. Adesso verifico anch'io, guarda. No, è bloccata. E che ne sai? Perché non me la dà più? Vediamo. Comunque è al 36esimo chilometro adesso. 36, quindi dovrebbe essere già Central Park. Sta entrando a Central Park, sì. Nella parte più bruttina. Cioè, in che senso più bruttina? Perché Central Park, sopra Central Park, diciamo, dove inizia quella la parte un po' di Harlem, che non è sia la parte più bella per sé, già non c'è quasi nessuna attrazione da vedere. Scendendo, la parte finale di Central Park è quella con i laghetti, con tutte le case, vari edifici di persone con soldi, e poi ti butti in quella che è la Midtown, la New York che tutti conosciamo, però quella parte lassù non è molto battuta. Ok. No, Fabri, quello è fermo. Adesso la riattivo. Non sta tutto. La riattivo, aspetta un attimo. Quindi insomma ci siamo, ormai... Sì, quello è il minimo, Cioè, quella parte me la posso fare anch'io. Quei pochi chilometri, per modo di dire, riesco a farli anch'io. Là, quella sì. Speriamo L'unica più il dolore al ginocchio. L'unica cosa che lui lo costeggia, sì. No, entra dentro Central Park e lì è un sali e scendi. C'ha dei punti un po' più, però vabbè, ormai è fatta. Ormai sì. Quanto gli diamo? Un quarto d'ora? No. Allora, fammi vedere bene l'altezza. A occhio e croce la sua velocità, secondo me un 20 minuti, se tiene il ritmo, ce la può fare, sì. Perché sta là, sta. Allora, più il girettino, sì, una ventina di minuti, mezz'ora ce la può fare. È vicino a un laghetto adesso a Central Sì, Park. lo sta seguendo anche lui, mi sa. Quindi allora è già giù. Sta già iniziando a scendere, sì. Sì, sto vedendo qua la mappa. Sì. Ha preso il via. Sto intanto cercando di mettere... Sperando che il saliscendi non... Perché adesso ci sono molti saliscendi. Sì, avete di sì. Sì, è una parte quella che ha vari saliscendi e può essere un po' rognosa, te lo dico, cioè io da persona che comunque ci va camminando e un attimo ti piega un po' a scalloni, sì. Sì. Per dirla proprio all'americana, correndo penso che un po' lui lo possa stancare, però ormai il Nico magari non tanto la salita quanto la discesa, magari a livello del ginocchio forse anche un po' gli crea fastidio. Sì, la discesa è deleteria per quando hai questo... Però vabbè, ma magari non sono lunghi tratti. No, non sono lunghi tratti, sì. Allora abbastanza. Magari quello ci No, può... ma ormai io penso che lui anche col dolore è talmente fissato che è arrivato all'obiettivo che vai come un treno, Sì, poi sì, dopo... ormai sicuramente lo fa. Purtroppo i danni se li fa dopo. Che poi stavamo parlando con lui del fatto del tempo, che vuole farla con più tempo. Stavamo chiacchierando perché mi ha detto che sinceramente preferisce farla un po' più lenta per un motivo social, che se lui può parlare di più, la gente dona di più o comunque dà un ok. Assolutamente, quello sì. Quello sì, però c'è stato questo inghippo insomma. Qualcuno sta entrando? Sì. Del ginocchio. Vabbè, l'anno prossimo lo seguo io con la telecamera, la videocamera. Sì, infatti. A fare acquisti sulla quinta strada.
siccome ci vuole un po' di tempo, ho pensato, vabbè, mi fermo qui un attimino, faccio una diretta e poi faccio il shopping. Questo negozietto dietro a me mi piace comunque. È interessante. Ti volevo giusto dire se magari non è che entri e mi prendi una cosa. Vabbè, fatemi un bonifico. Vabbè. Però io proporrei di tramutare quello nella donazione che invece vogliamo fare. Assolutamente sì. Vai dentro a dirlo, vai a dirlo in negozio se Infatti, dillo. Adesso gli porto il volantino di un sardo a New York e a chi vuole acquistare la borsetta dico che faccia il 15% dell'importo della borsetta, lo dia a GoFund per noi. E niente, ragazzi. Comunque Ma adesso... c'hai gli hot dog vicino, quello col carretto? Ho visto l'ombrellino. Lo vedi? Ho visto In realtà l'ombrellino, son ormai li qui perché conosco tutti. In realtà sono qui perché sono le 3 qua e io ho fame. Vabbè, sono le 21:04, anche noi non scherziamo con la fame. Ce la giochiamo, ragazzi. Abbiamo tutti fame, Adesso... chi per pranzo, chi per cena. Adesso dobbiamo camminare un pochettino e niente, andiamo all'arrivo a Central Park. Ma ci siamo, Sì, ormai manca poco, ma manca tanto perché Nico, non so se siete riusciti a sentirlo, però è parecchio dolorante. Sì. Adesso mi ha detto, vale ancora di più. E quindi ragazzi cercate di donare ancora di più perché è tutto studiato per avere più tempo per raccogliere più donazioni, quindi donate, se no questo non arriva. Esatto, e se no noi non andiamo a mangiare. Tra l'altro vi confido che io domani inizio la dieta. Quindi io devo mangiare qualcosa di buono. E ha bisogno di tempo, non può cenare troppo tardi. Allora, io qua sono un esperto da dieta. Oggi col mio pasto libero ho mangiato una seadas. Pensa a te. Poi ho pensato, oddio, quello mi sembra il mio nutrizionista, ma la seadas la potevo mangiare. Cioè, io ho riconosciuto la voce, ma è Ale? Sì. Ale, ma sei tu? Ciao Ale, che piacere, non sapevo fossi in diretta anche tu. Assolutamente sì. Quindi non ti dico, Bene, ho provato a fare una richiesta a una persona, ma sono in ritiro purtroppo, peccato. Se no avremmo avuto un bel appello. Domani il Cagliari purtroppo gioca domani. Sì, è vero. Scusatemi, io vi sento malissimo. Adesso mi provo a sistemare l'auricolare. Eccoci. Bene, ascoltate, come stanno andando le donazioni? Siamo fermi? Si è mosso qualcosa? Siamo a 1745. No, sono salite un po'. Sono salite, Dai. anzi 1770 in questo momento, quindi stanno salendo. Bene. Si era bloccata un po' la diretta Instagram, ma perché Instagram c'ha ancora queste difficoltà a fare dirette troppo lunghe. Quindi l'abbiamo riattivata in questo momento e sono ripartite un po' anche le donazioni. E quindi ragazzi siamo qua per promuovere con Etto un nuovo modo di vedere la corsa, nel senso un nuovo modo di includere tutti quanti all'interno di una corsa che tutti quanti possono fare, tutti quanti riusciamo a poter aiutare. Abbiamo Nico in diretta. Oh, come sto dicendo, qualcosa di importante sempre si mette in mezzo alle balle. Allora torno dopo, dai. Dai, che sono curiosa di vederla anch'io. Ciao Nico. Ciao, allora siamo arrivati all'angolo nord di Central Park, nord-est. Angolo nord di Central Park. Sì, È arrivato ancora adesso. sì, è più o meno le Dove? 49 strade ancora al Plaza.
prima di vedere un po' di luce. E niente, stiamo camminando, c'è una bella giornata. Stai Allora, raccogliendo i va che fiorellini? tra un po' mi fermo, sì, ma non ce n'è qua. Cioè, ho tentato di raccogliere le monete, ma niente. Ogni Come tanto grazie. mi faccio 200 metri. Dov'è la piazza Navona? Vabbè, comunque. Niente, ogni tanto mi faccio 200 metri di corsa. Ho provato anche con un po' di ghiaccio 2 volte, ma ti anestetizza 2 minuti. Poi ci sono dei momenti che mi sembra che la gamba sinistra non sia proprio mia. Parte una fitta sull'esterno della gamba e mi si blocca. E allora cammino. Vabbè, peccato perché mi sentivo bene fino a questo dolore. Allora, fra poco Sì. troverai una stradina per tagliare. Guarda, l'ho trovata anche qui. L'ha trovata anche prima, ma non ce l'ha fatta. L'ho trovata anche prima, ma c'erano le guardie, mannaggia. E poi comunque avrei recuperato troppo poco. Non vale la pena parare così. Vabbè, dai, ma tanto non lo diciamo a nessuno. Dai Nico, no, manca poco, lo so che per te è tanto, perché a livello fisico non stai benissimo, però tieni giù anche adesso. No, vabbè, ormai li facciamo. Stavo guardando anche che non dovremmo andare tanto oltre le 5 ore nella peggiore delle ipotesi. Mi dispiace per voi che magari volevate tornare a casa un po' prima, ma adesso ditemi come sta andando, dai. Parliamo di cose belle. Siamo quasi a 1800. Siamo saliti. Mannaggia. Allora, abbiamo a occhio e croce, se il mio orologio dice bene, 5 chilometri. Io direi che almeno 100 euro a chilometro dobbiamo farli. Dai, spingete un pochino, dai. Io adesso non entro dico da a Louis voi, Vuitton e chiedo di fare una donazione. Bravo. È pieno di gente che ha un sacco di pilla. Ma ce l'hai tu la carta di Alessandro? Sì, di Nicola? Cosa? C'è la tua carta, Nico? Mamma mia. Vabbè, non fa molta strada, Se vado a Louis Vuitton e vedono la mia carta non la fanno neanche entrare, Comunque, avete visto il Ludo? No? No. No, non l'avete visto, ma io credo che lui sia lì nascosto da qualche parte dietro il cellulare. Sicuramente. E quindi volevo mandargli un bacio grande. Avevo portato la bandiera del Cagliari perché lui è tifoso del Cagliari. E dopo gliela faccio vedere. Adesso la teniamo nascosta, la portiamo fuori solo al traguardo che lì ricomincia a correre. C'è Ale che ha tentato di far entrare Pavoletti, ma gioca domani, quindi Va bene, non fa niente. Grazie. Amore, un bacio grande. Allora, vorrei dire un sacco di cose, ma sono un po' inchiodato. È anche difficile sentire. Ma sono aperte quelle. Allora, la prima cosa volevo sapere da Maurizio se sta andando bene per il Plaza qua. Perché mi sa che c'è troppa gente. No, se andò bene, tiri sul dritto ci arrivi. Vai sempre dritto? Vabbè, Sì, sta lì all'angolo, all'altro angolo opposto, vai dritto e lo trovi. Infatti tutta la quinta. Guarda, io al Plaza sono entrato e ho avuto anche l'onore di fregargli un ombrello, perché stava piovendo e mi ha dato un ombrello. Forse pensavano che fossi un ospite.
Io sono entrato e poi anche lì mi hanno visto la carta di credito e mi hanno fatto uscire. Ma perché il trucco è non mostrarla, perché i poveri la mostrano, i ricchi come sono io, non la fanno vedere perché che bisogno c'è? Salute. Hai ragione. Hai ragione. Chi c'è con voi? La tua famiglia. La famiglia. Poi Maurizio, poi ogni tanto si collega Etto, Michela e Alessandro adesso. Bene, bene. Allora, io adesso finisco la birra, poi provo a farmi altri 200 metri di corsa e ci vediamo tra un pochino. Va bene, Ma se ti spari una vodka non è meglio? Così ti Poi ubriachi Nico, e corri. Poi devi essere... Non sento, scusate. Tra 10 minuti devi essere dentro, anche meno. Dentro Central Park? No, Dentro la chat, dentro la diretta, scusa. Va bene, per i 200 metri dovrebbero bastare. Ciao, a tra poco. Ciao Nico. Ciao. Allora, Maurizio, avevo una domanda per te, me la sono proprio segnata. Mancano 49 strade, cosa vuol dire? 49 incroci? No, sta parlando di strade che lui si beccherà Laterali? le traverse che si becca, che a occhio e croce, se vai camminando, sono un'oretta camminando, perché più o meno il calcolo dei blocchi, degli isolati, è 1 minuto e mezzo a piedi. Cioè, ripete, una persona sana, diciamo, bella attiva, che cammina un po' velocina, 1 minuto e mezzo. Quindi io calcolo che se sono 49 camminando ci metti un'ora, se la fa correndo si diminuisce a mezz'ora, come abbiamo calcolato prima più o meno. Ma mi dà l'idea che se la faccia camminando. La cosa bella dei block, vedi, a New York, è che quando hai un appuntamento sai quanto cavolo ci mette uno. Ti dice, guarda, sono a 5 block da te, e tu calcoli un 5-6 minuti e arriva. Sei a piedi e si cammina. Questi calcoli che si fanno, perché tra strade, block, è interessante. Insomma. Secondo gli organizzatori, Nicola finirà a 4,46. Ma loro non sanno chi è Nico. Esatto. Invece vedi, tornando all'albergo, che può essere una cosa utile per chi va a New York, praticamente tutti gli alberghi sono obbligati, poi magari puoi beccare il rompicoglioni dentro, a farti usare i bagni. Quando te la stai facendo addosso, se c'è un albergo, anche un 5 stelle, puoi usufruire per legge, una legge dello Stato di New York, di poter entrare e usare i bagni, che sono l'ingresso. Figata sta cosa. Chiunque? Sì, chiunque, non ti possono dire di no, è una cosa che poi c'è qualche albergo che magari può romperti le scatole, però se tu poi insisti e dici chiamo la polizia, perché allora ti fanno andare, ma tutti gli alberghi, il Plaza compreso, che è un 5 stelle, ti permette e addirittura il Plaza quando piove ti dà gli ombrelli ai loro ospiti, poi però se sei là e gli fa un po' di tenerezza te lo regalano anche a te, ti fanno uscire con l'ombrello. Ti hai fatto tenerezza? Sì, perché si sentiva l'odore di povertà da lontano 1 miglio. Quindi hanno captato che vabbè, hanno fatto un'azione di una non hai dovuto neanche chiedere. No, quella è la cosa. Vedi, invece un'altra, sempre per dire come sono gli newyorkesi, che sono persone che donano molto. Magari a Nico gli suggerirò l'anno prossimo di mettersi qualche scritta che faccia capire quello che fa ai newyorkesi. E dei ragazzi che avevamo in college erano stati puniti, o meglio multati, perché avevano fumato in camera, e la multa era $200 a testa, perché le multe del college quando uno fuma sono abbastanza altine. Bene, questi fetenti
si sono messi in giro per la città con un cartello con scritto siamo poveri, siamo studenti italiani, ci hanno multato, non abbiamo i soldi, aiutateci. Bene, hanno alzato la bellezza di $200 e circa. In quanto? Ma in un pomeriggio, perché dovevano il giorno dopo, per loro dovevano ripartire il giorno dopo, quindi dovevano per forza dare entro la mattina i soldi, se no il college non li liberava, perché non è come in Italia che ti libera, cioè lì non li avevano fatti partire, quindi sono riusciti ad avere l'altra parte di soldi dall'Italia, gli hanno mandato i genitori, e i mancanti sono riusciti incredibilmente nella metro, con sto cartello, anche cantando, una signora gli ha dato, erano stonatissimi, gli ha dato $10, io non so la bontà veramente loro. Quindi li faceva tenerezza, si sono messi anche nelle scale del Metropolitan Museum, la gente andava al museo, li vedeva, gli dava qualcosa. Quindi magari se anche Nico si mette un cartello che sta facendo un'azione giusta, secondo me arrivano i soldi. Potrebbe essere efficace effettivamente. Cioè Francesca poteva buttarla, è che la frega un attimo l'inglese. No, l'anno prossimo gli possiamo inserire un QR code sulla schiena da qualche parte dove anche potrebbe essere interessante. Candelita e dona. Bellissima idea, sì. Clicca e dona, clicca e fai vedere un po' il tutto, potrebbe essere carino. No, perché queste cose poi veramente a loro prende, quando le donazioni da questo punto di vista te le fanno. Guarda, una scemenza di come sono strani gli americani. 2 ragazzi sempre del nostro gruppo, 2 ragazzini sardi, erano alla Levi's, lì a Times Square, stavano aspettando un terzo che stava provandosi la roba e un signore seduto a fianco, li ha sentiti parlare italiano, gli ha detto ma siete italiani? Ha detto sì, che bello, ha detto io sono italo-americano, tante cose, e gli ha regalato, dopo una piccola chiacchieratina, $100 a testa. Perché lui era lì con le figlie che le ha portate in vacanza, non so di dove cavolo era, gli ha regalato $100 a testa. Io mi sono arrabbiato perché ho detto c'ero io 10 minuti prima in quel negozio e a me non ho avuto questa fortuna, e questi 2 invece $100 a testa. Quindi gli americani a volte danno soldi così, senza, ovviamente quelli che hanno soldi, e secondo me se si sponsorizza bene il prossimo anno Nico potrebbe avere donazioni straniere interessanti. Importanti, sì, è vero. Forse sono più attenti a alle donazioni. Comunque, dopo questa scoperta sugli americani, mi sa che l'abbiamo svoltata. Andiamo a New York, io fingo di essere un povero disabile e mi danno soldi. Andiamo assieme, io faccio la anche io vengo, devi fare organizzarla, Etto. Si può provare, dai. Proviamo. Assolutamente sì. Devi caricare, devi anche piangere. Quindi l'anno prossimo mandiamo Etto con Nico, col QR code come ha suggerito, e su entrambi vediamo quanto riusciamo. Facciamo un progetto maestoso l'anno prossimo. Assolutamente sì. Guarda, può anche girare che una star o qualcuno che ha molti soldi vede la Etto così, prende e fa una donazione altissima. Cioè... Almeno diamo in adozione in tal caso, no, perché se c'è tutta questa generosità la prendiamo subito al volo, Cioè, se ti adotta una star a mia babbo, ciao, sì, veramente, ma se Sanremo, mi ricordo che tipo non tanto tempo fa era girata tipo una clip dove questo qui che era al college in pratica ha beccato Liluzzi, che è un rapper americano, gli ha detto oh, me lo paghi il college, tipo $90.000. Gli ha detto guarda, se mi prometti che non sgarri, non fai nulla di strano, te lo pago. Gliel'ha pagato alla fine $90.000 così. Quindi l'avrei promesso anch'io. Anche io l'avrei promesso. Sì, anche tu e Nico promettete tutto l'anno prossimo. Sì. Prometto tutto. Assolutamente sì. Siamo arrivati a 1890 adesso, sono generosi anche i nostri. Esatto, però, dai. Sì, dai. ovvio. Arriviamo almeno a 2000, dai. Dai. Non si scherza, neanche i nostri sono molto generosi, a voglia. Assolutamente. Se riusciamo almeno questo arrotondiamolo, dai. Riusciamo ad arrivare almeno, dai.
Sì, ma naturalmente non disperiamo, sicuramente questa raccolta avverrà col tempo. E tra l'altro quest'anno è stata anche più, visto che c'era anche Instagram, è stata anche più visionata. Questi sono tre social tutti assieme. Quindi, ragazzi, aiutateci a donare un po' di liquidità, che l'anno prossimo dobbiamo fare quello che ha pensato Etto, cioè dobbiamo andare a Etto ha promesso di raggiungere il miglior obiettivo, quindi donate tutti, perché Etto ha promesso. Giusto, Etto? Sì, infatti ci iniziamo già a organizzare con le magliette appena parte il progetto. Esatto. Indottriniamo lui e Nicola. L'anno prossimo, ragazzi, non avremo neanche bisogno di dire donate, perché saremo già avvantaggiati. Esatto. Ma possiamo partire anche tutti, la diretta io la farei volentieri anche da là. Anche io, Ale. Cioè, Vabbè, io e Maurizio dobbiamo correre. Quindi siamo già... allora, Noi non abbiamo per ora sponsorizzato molto il progetto, perché con Nicola stavamo andando un po', insomma, con i piedi di piombo. Esatto. Però c'è un sacco di gente disposta a venire. Noi vogliamo coinvolgere anche il liceo dove va Etto. Un insegnante mi ha già detto che lei in tal caso verrebbe. Potremmo anche organizzare qualcosa al liceo per promuovere l'iniziativa. Quindi, insomma, canali ne stiamo trovando per sponsorizzare il progetto. Adesso piano piano dovremmo, insomma, riuscire a fare più cose. Sì, ma assolutamente diciamo che servono naturalmente i soldi e i fondi, ma questa è una prima apertura per un progetto dove New York sarà solo il primo dei passaggi. Esatto, quello che speriamo anche noi, per portare un messaggio in più posti possibili, dal momento che abbiamo la carrozzina, abbiamo l'atleta, abbiamo il viceatleta, chi ci ferma più? Ecco. Assolutamente, sì. Questo è un discorso che deve, insomma, Etto deve solo fornirci, cioè deve essere il nostro testimonial, deve essere il nostro appunto testimonial. Il nostro atleta. Ciao Jimmy. Vabbè. Ciao Jimmy, bentornato. Io per la maratona non mi preoccupo, che c'è Nicola che spinge tanto. Cosa Etto? Per la maratona non è un problema, tanto è quello che spinge Nicola. Vabbè, non dirla così. Tu vedi di non mangiare molto in tutto quel naso? Magari bello in forma. Con la scusa della carrozzina mi imbosco qualche birra così. Bravissimo, è l'approccio giusto. Ma qua abbiamo anche un altro ospite oltre a Jimmy che è un altro... Allora, io volevo fare la carrambata ad Aurora e farle salutare Ludovica. Scusa Jimmy, ma la carrambata ce la sta facendo un'altra persona in questo momento. Attenzione, prego. Buonasera a tutti. Ciao Leonardo. Allora, ti spiego se riesco, perché sono molto emozionato in questo momento. Non devi. Cosa stiamo facendo? Praticamente vogliamo portare un nostro amico che è qua in diretta, Etto, a New York per correre insieme a Nicola, che la sta correndo quest'anno, la maratona, che sarà solo un progetto di inclusione, perché poi questa carrozzina che stiamo cercando di acquistare verrà donata a chi ne ha più bisogno. Una precisazione, veramente un bel progetto. Qua Leonardo Favoretti solo per te. Una precisazione, grazie mille. No, la precisazione era che quest'anno Nicola la sta camminando, però l'anno prossimo cercheremo di correrla. Vabbè, no, un bel progetto. Grazie mille. È dura? Di cuore.
Allora, è dura, sì, è dura perché mi è venuto un doloraccio e quindi sono zoppo ogni 200 metri, altrimenti pensavo fosse un po' più semplice quest'anno. Allora, solitamente funziona così, che al 40° chilometro entra Pavoletti. Io faccio gli ultimi 50 metri. Al 40° entra Pavoletti va bene. che risolve le situazioni, allora, direi. Allora sto arrivando, ti aspetto, sono al 24° miglio, quindi ci siamo, Ok. Grazie. La forza non è il mio forte, Grazie nemmeno per me. Ma non c'è problema, l'importante è partecipare. Bravo. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie dell'invito. Ti dici qualcosa? Grazie Pavo. Fabri, posso dire una cosa io? Certo. La dico brevemente, no, voglio lodare la grande disponibilità di Pavoletti, e lo dico anche perché è molto legato alla Sardegna. L'anno scorso è venuto da noi, Fondazione Monteprama, ha fatto un bellissimo video a Tarros, per il quale io lo ringrazio ancora, e apprezzo sempre la sua grande disponibilità e la sua grande simpatia, appunto la sua grande sensibilità per tutti questi temi. No, ma ti dico la verità, mi fanno molto piacere queste parole, ma è tutto uno scoprire per me. Sono un ragazzo curioso, ho l'opportunità, grazie al Cagliari e grazie insomma allo sport, di poter conoscere e vivere cose che molto probabilmente da solo non avrei fatto, e quindi è sempre un piacere e un onore per me, non tanto per quello che poi faccio. La vivo veramente come un'esperienza personale, cerco sempre di metterci il massimo, però qui poi ho trovato veramente un popolo, una regione che mi coccola dalla mattina alla sera, e quindi il minimo che posso fare sono questi piccoli gesti. Quindi sono io che ringrazio voi, sinceramente. Papo, ho tutto, però tu mi devi ancora i soldi del cardiologo per Baglia. Però Leonardo, c'è da dire che effettivamente non coccoliamo tutti, nel senso lo so. che... D'accordo. Quindi... No, è stato un duro lavoro anche per me, perché all'inizio sicuramente, a parte l'arrivo in Sardegna, che c'erano tantissimi tifosi, però poi il primo anno non era sbocciato tutto questo amore, è stato un lavoro piano piano, e mi sono accorto poi quello che sono i sardi, cioè all'inizio ti osservano, ti controllano, capiscono di che pasta sei fatto, e poi una volta che ti accettano, allora lì è tutto più facile. Quindi ora me lo godo, forse anche facendo meno rispetto a quello che ho fatto i primi anni. Vivo, diciamo, un po' di rendita, e quindi il minimo che posso fare è restituire un briciolo dell'affetto che sento ogni giorno. Assolutamente. Ti possiamo chiedere un breve, se ci puoi dire qualcosa su questo progetto, se ti piace, se ci puoi fare un appello per fare qualche donazione in più per questo grande progetto? Sicuramente, nel senso, poi quando si unisce sport e beneficenza, credo di essere insomma una delle persone più addette, e quindi mi ritrovo qui questa sera in ritiro col Cagliari Calcio per unirmi anch'io a questa bellissima iniziativa, per raccogliere i fondi per comprare questa sedia a rotelle, che serviranno sicuramente per nobili scopi, e quindi uniamoci tutti per insomma contribuire e fare questa bellissima opera. Grande Papo, grazie a voi, e vi auguro una buona serata, e speriamo di regalarvi anche una bella vittoria. Grande Papo. Grazie, grande. Grazie. Ciao.
Ciao, buona serata, grazie. Ciao, grazie, ciao. Vabbè, veramente un'emozione, grazie Alessandro Tocco, perché Dov'è Ale? È sparito? è sparito, è svenuto, ma è No, riuscito. no, stavo ringraziando via WhatsApp. Grazie mille, Ale. veramente, sei stato enorme. No, veramente sicuramente c'è un gran rapporto con Alessandro, però anche lui, che come ha detto Jimmy si presta in questa maniera Ha una disponibilità insomma non indifferente. No ragazzi, guardate, intervengo un attimo in questa situazione. Allora, Leo, ho avuto la possibilità di conoscerlo casualmente in una situazione e io ho capito veramente da subito che era una bravissima persona, cioè uno, guardate, non ve lo so dire, perché per me è veramente una grande persona. È vero quello che dice lui, è sbocciato l'amore piano piano con le persone qua in Sardegna, ma secondo me tantissimi sapevano già con chi avevamo a che fare, perché io da parte di napoletani ho sentito che lui comunque era veramente un grande, che faceva voler bene un po' dovunque avesse giocato, però qua in Sardegna io gli ho mandato un messaggio tantissimi anni fa e gli ho detto vedrai che tu qua ci rimani, e lui mi ha detto ma vale, calciatori andiamo da una parte all'altra, e invece è rimasto fregato anche lui alla fine. Però noi siamo contenti che è rimasto fregato in questo senso. Sì, mamma mia, se mi ricordo solo quel gol. Ripeto, quel gol vabbè, ci ha riportato dove probabilmente in quel momento meritavamo, ma non avevamo le forze per ancora, perché non eravamo così fortissimi, diciamo questa cosa, è che eravamo talmente un gruppo forte che era la ciliegina sulla torta, dai, diciamo così. Assolutamente. Diciamo così. Pieno, ok. Franci, ci sei? Sì ragazzi, sto arrivando anche io a Central Park, cioè sono vicinissima al punto dove noi abbiamo l'appuntamento per salutarci prima dell'arrivo. Mi sono fermata a comprare un mazzo di fiori in realtà, no? E niente, quindi non è che lui mi sente in tutto questo. Sì. Perché vedo che mi sta bene. Grande Franci. È un classico questo, Franci, non ti preoccupare. Vabbè, voi non ce l'avate tutti, ma prima ha dato dei sardi a un tizio con una bandiera con un solo moro, che evidentemente era un corso. No, vabbè, proprio il bello della diretta. Io ho visto un pezzettino di bandiera, no, era tutta la bandiera. Nico è al 40° in questo momento. Ok, Nico. Ok, no, noi stiamo arrivando da lui, quindi facciamo molto prima di lui, quindi lo becchiamo tra poco. Però quindi Nico, sta per finire anche la mia maratona, ragazzi, perché anche per me è stata una maratona alla fine. Immagino. Comunque al 25° miglio c'è quella bellissima stradina che taglia tutta Central Park. Se vuoi... Vabbè, rimangono solo 2 chilometri, ormai ha fatto 30, facciamo 31, no? Nico mi sta chiamando, continua tu. Aspetta che abbiamo Nico al telefono. Vediamo che dice, se cammina o se corre. Franci, quindi? No, io sono convinta che lui corra perché deve fare il figurone l'ultimo pezzo, quindi pieno di dolori arriverà. Sicuramente. Non camminando, dai. Sì. Speriamo bene, io è un po' che non lo sento perché comunque ho molti problemi di connessione, quindi
quando ho un pochettino di linea mi collego subito con voi. Probabilmente il coso... Aspetta, che problema c'è? Allora, vabbè, togliamo un attimo quella telecamera così entra Ludo. Ah, ok. E come glielo dico? Ma forse devo far collegare. Quanti siamo? Ok. No, C'è ci Ludo? siamo. Può entrare. Ok. Comunque hai il microfono disattivato, Nico. Ok, dai, ciao. Ci siamo? Sì, Ludo, se vuoi puoi entrare. Prima tentava però di entrare. Sì, prima tentava di entrare. Io rubo un pavassino. La dieta. Guarda, si sta giocando tutto adesso, No, io no. Nico, Grazie. ma che Io sono a altezza dieta. Nico, che altezza è? Lui ha detto, si inizia stasera piano piano. Io. Non mi sembra. Ah. Non entra Ludo? Vedi questo? Chi è quello? Okay. Progetto, possiamo proporre un progetto anche a loro, una Ludo, prova ora. Aspetta, che siamo... Non siamo pochi. Riprova. No, riprovate. Non ce la fa? Non riesce a entrare. Dicevo. Gini, ma stava entrando anche tua figlia in diretta? Sì, perché ha visto Aurora e la voleva salutare ovviamente. Ah, ecco. Vieni, Aurora che ti saluta. Dimmi il nome di tua figlia, ecco Ludo. Però adesso non so dove sia. Ciao Ludo! Ciao Ludo! Ben arrivato! Ciao Ludo! Nico! Eccomi! Eccoti! È arrivato Ludo? È arrivato! Qua. Ciao amore! Ciao! Ciao! Come va Ludo? Tutto bene? Come sembra suo padre? Scallau! Dai, anche quest'anno ha fatto una bella cosa. Sta invecchiando. Questo sta correndo! Guardate questo! Con 20 reggiseni addosso! 20 reggiseni! Ecco qua. Reggiseni addosso. Poi rivedere. È scappato, è troppo veloce! Ah, io inseguilo. Posso fare solo un po' di marcia adesso? Come fa il ginocchio? No, non c'è verso. Non c'è proprio possibilità. Soffrirò gli ultimi 100 metri, ma se corro fa male. Se cammino no. Quindi ormai cammino. Ti manca quanto? Un chilometro? No. Quant'è? 42. Mi mancano 2 chilometri e 250 metri in questo momento. Nico! Poi io sono sul lato sinistro. Ok, allora perfetto. Sono ancora dentro Central Park. Cosa? Io sono vicino.
incontrato una mandria? Non ho sentito niente, mi sa che c'è vicino. Sì, però devi avere qualcuno con una tromba a fianco. Sì. Ah, ok. Ruba. Ok. Va bene, però mi sa che devi spostarti poco a poco perché non si capisce niente. C'è un trombone a fianco. Adesso vi ho chiesto di stare zitto. Quindi Grazie. sono vicino al parcheggio. Come gliel'hai chiesto? Va bene, va bene. L'ho solo guardato. Ti ha capito al volo. Hai visto? Amore, hai visto Pavoletti? Eia, corre veloce. Corre veloce, ma ha detto che la corsa non è il suo forte. Ma in campo corre. E in campo corre sì. Sei tifoso del Cagliari, Ludo? Sì. Oh, Bene. bravo Ludo. Papi, corri. Adesso amore riparto, ci provo. Prova. Oh, te l'ha chiesto tu. Ma sapete che comunque non è male così, è divertente. Senza dubbio. Perché fai un po' la star, capito? Sono tutti lì a dirti vai, dai. La cosa strana che ti dicono ti vedo bene. E io dico ma dove mi vedi bene? Nikos, a sinistra, no, anzi a destra, dovresti avere una strada, quella è per tagliare. No, ormai se taglio adesso. Sì, ma fra un po' arriva uno con 10 reggiseni, uno sopra l'altro. 25esimo miglio. Ma gliel'hanno dati nei 42 km. Vai. Nico, ti silenzio un attimo, Nico e Franci, vi silenzio un attimo. Va bene. Perché se no non ci sentiamo qua in studio. Ho detto, come vanno le donazioni? È aumentato qualcosa? Mancano quei 10 euro a... Vabbè, adesso diamo il tempo. Mi sentite? Sì. Mancano quei 10 euro, ma sono sicuro che poi quando riproporremo il pezzo di Pavoletti vola. Anzi, adesso mi sa che non registro nella... Bene. No, come hai parlato già 1940. Sì, è salito. Ottimo. È salito. Dai. 60 euro e siamo a 2000, su. Per 60 euro, insomma, quando manca un chilometro? Più o Un meno. chilometro e mezzo? Un Direi che ce la possiamo fare. Sì, sta per fare la curva che lo porterà nel 41. Rimetti Nico. È fermo. Fermo? No, vabbè, di fermo. E io non gli posso rimettere. Non posso. E come fai? Ma tu sei, Franci, tu sei all'arrivo, guarda che sei senza microfono. Eccomi. Io sono... Di fronte io sono di fronte alla stessa, non so a quanto dall'arrivo. 4 ore con la tromba di Scusate ragazzi. Ah no, figurati. No.
30 fra. Mi ha fatto gli orecchi come uno cosa sulla metà della bandiera. Dimmi, tu hai mai corso con un dolore al ginocchio come quello di Michele? No, non ho mai corso ho corso con dolori di vario tipo, non al ginocchio, effettivamente fare la maratona con dolori è terribile, perché comunque subentra uno scoramento anche mentale, poi ovviamente sono tanti chilometri, quindi il fatto che lui sia tenace e stia comunque andando avanti non può che essere, insomma, un motivo per apprezzare ancora di più lo sforzo di Nico. Comunque posso dire una cosa, mi è appena arrivato un messaggio e mi hanno detto digli che siamo almeno a 2000. Ok. Perfetto. Ascolta Jimmy, da chi non ha mai corso, perlomeno se non, io penso di essere un cane perché corro solo quando ho una pallina davanti, cos'è difficile nella maratona? Proprio gestire il dolore, gestire la fatica mentale oppure proprio il dolore fisico? Ma no, è difficile la gestione mentale, perché in un posto come New York è ancora più difficile, perché tu hai tanta gente, hai voglia di fare, arrivi lì molto infogato, è difficile dosare le proprie forze. Quindi soprattutto dopo il 30°, no? Si dice che in maratona ci sia il cosiddetto muro dei 30 km, perché al 30°, 32°, 28°, diciamo tra il 28 e il 32 arriva un vero e proprio muro, cioè diventa tutto difficile e impossibile, quindi bisogna essere allenati mentalmente a gestire questo tipo di fatica che in quel momento è insormontabile. E poi se per caso ti capita, come appunto è capitato a Nicola, un dolore, un imprevisto, una cosa è molto difficile da gestire, bisogna essere veramente allenati, tenaci, bisogna conoscere un po' il proprio corpo, i propri limiti, rispettarli, e queste sono le difficoltà della maratona. La cosa più difficile della maratona è la preparazione della maratona. È proprio Perché diversa. beh sì, perché sono almeno, diciamo, per chi corre un po', sono almeno 3 mesi e mezzo di sacrifici di ogni tipo, e quindi è difficile il percorso che ti porta alla maratona. E poi ovviamente la gara, come tutte le gare, è una giornata a sé, può essere super positiva, può essere super negativa, è importante però arrivarci avendo allenato la testa e le gambe. Questo dolore che gli è capitato era già stato, cioè aveva corso Questi sono imprevisti che sono difficilissimi da gestire. Ripeto, già andare avanti e non fermarsi è tanto, perché la voglia di fermarsi soprattutto dopo il 30 è tantissima per ogni minimo problema. E quello è tutto si corre, come dicevamo in altre occasioni, si corre per la prevalenza di testa. C'è un detto che è molto vero, che dice che la maratona si corre 30 km con le gambe, 10 con la testa, 2 col cuore, 195 con le lacrime agli occhi. Effettivamente, ora non so se l'ho ripetuto bene, però più o meno il concetto è questo. Le gambe arrivano sino al 30°, dal 30° in poi la testa gioca un ruolo fondamentale, la voglia di raggiungere quell'obiettivo, sicuramente. E l'emozione veramente di quei 500 metri finali? È inspiegabile, quei 500 metri finali valgono tutto. Le lacrime sono almeno per quanto mi riguarda, soprattutto nelle prime 2 o 3, ci sono state lacrime di gioia, anche perché riesci ti sei imposto un obiettivo e l'hai raggiunto, quindi è sempre particolare. Poi sai, durante la maratona hai tanto tempo per pensare a te stesso, alla tua famiglia, insomma, subentrano delle emozioni particolari, proprio perché sei tu solo con te stesso, puoi avere anche
un grande pubblico intorno, amici, eccetera, però alla fine sei tu con le tue gambe, la tua testa che sfidi te stesso, e quindi è molto emozionante. Io almeno la vivo così. Poi c'è anche chi non la vive così, chi si fa una corsa e via, però per me la maratona è una cosa molto romantica. C'è Nicola con Francesca, Fabri. Sì, non vi sentite? Venite qua, così lo vediamo tutti. Eccoli. Oh, comunque non siamo riusciti a sentirlo, Franci. È all'ultimo chilometro, se non sbaglio. Ragazzi, Superato il 41. mi sentite? Sì. Sì. Gli manca 1 chilometro, Ludo, papi è un po' dolorante, ma non vede l'ora di arrivare e ti chiamerà di sicuro. Tu come stai? Sei emozionato? Sì, dai. Dai, un pochettino. Stazioni. Adesso provo a spostarmi e vediamo se riusciamo a beccarlo, ma è molto difficile beccarlo vicino all'arrivo. Comunque voi riuscirete sicuramente a vederlo perché si collega. Arriva prima di E niente, io vi saluto, ho il 2% di batteria e speriamo a questo punto che aumentino le dosi all'arrivo. Ciao a tutti e grazie. Ciao. Ciao Franci. Ok, ci siamo. Mamma mia, sì, è l'ultimo chilometro comunque. Quello che si fa con le lacrime agli occhi. No. Ah no, 195 era con le lacrime agli occhi. No, beh, ma credo che a New York anche gli ultimi 5 si possano fare con la prima in giù. E poi sarà difficile anche... Che Nico? Ciao Francia, anche ci arrivano un po' Jacopo, Giancarlo, che stanno tutti quanti correndo con Nicola praticamente. Faccio vedere un po' di messaggi. Dai, stiamo un po' correndo un po' tutti con lui, ma diciamo che comunque abbiamo fatto, forse il primo anno era più o meno, ha ripreso il tempo del primo anno. No, era di più il primo anno, mi sa. Ciò vuol dire che l'anno prossimo dovrà partire, giusto Jimmy? No, credo che resti comunque il tuo miglior tempo. Credo che solitamente nell'iscrizione si dichiara il proprio miglior tempo, quindi okay. la partenza è dettata dal proprio personale. Credo, non so se a New York sia così, in Italia è così. Ok. Prima abbiamo avuto ospite una ragazza di 52 anni che ha appena finito di correre Sydney? No, Chicago. Ah, Chicago. Chicago a 3:14. Ottimo tempo. A Chicago è, dopo New York, forse la gara più bella, è più famosa. Insomma, dopo New York, Chicago, Boston, Berlino, insomma, queste sono poi fa parte delle cosiddette major, no? New York, Chicago, Boston, Tokyo, Londra, Berlino. Sono le 6 major. Chi le fa tutte ha diritto alla medaglia speciale della cosiddetta Abbott. Lei le ha fatte tutte, infatti. In New York tipo 2 e di Sassari. Complimenti, perché insomma è tanta roba. E il tuo tempo qual è invece? Il mio è, figurati, il mio è 3 ore e 23, niente di che. Maurizio, digli il tuo. 8 ore. Non c'è competizione.
No, 3 ore e 23 ovviamente poi sono un po' più veloce con la birra nel reintegro dopo. Ci sta, Cioè a litro vado più veloce rispetto che a chilometro. Ecco. Direi che te la meriti. Beh, poi sai, dopo 3 ore di corsa c'è bisogno di carboidrati immediati, bisogna far risalire la pressione, insomma. Per forza. Seguitemi per altre ricette, come si dice. Quante volte hai corso pensando a quella birra? No, vabbè, è una delle ragioni per cui si corre. Non vedo altre ragioni per cui uno debba iniziare a correre o a fare sport in generale. No, scherzi a parte, tante, però, perché comunque no, a me la birra aiuta tantissimo, no? Non è uno scherzo. Ora, non vuole essere un appello a diventare alcolisti, però la birra è una delle cose che all'arrivo, dopo certi tipi di sforzi e certi tipi di gare, a me aiuta di più a reintegrare in maniera, diciamo così, rapida. Non sono il solo, altri preferiscono, che ne so, le banane o un pezzo di crostata. A me aiuta tantissimo la birra, non so perché. Quando giocavo a pallamano a Roma, giocavo all'interno di una squadra tedesca. Ogni partita, il terzo tempo, anche se pallamano. No, beh, il bello dello sport è quello, è anche la convivialità, per quanto la corsa a volte sia uno sport, diciamo, cioè è uno sport individuale spesso, però che ne so, io ho un bel gruppo di ragazzi con cui ci troviamo, soprattutto per le mezze maratone, facciamo dei pranzi importanti al termine, proprio per recuperare queste calorie che malauguratamente sono state lasciate nell'asfalto. Ti è mai venuta idea di fare un'ultramaratona in auto? Stavo pensando anche a quelli. Io ho fatto la Ultra Bolivia Race. Sono andato là come fotografo e è stato bellissimo perché sul Salar de Uyuni è stata un'esperienza, a parte la partenza dalla Paz, insomma 360 km di maratona in autosufficienza, quindi zainetto in spalla e andare. Ti devo dire, è stata una delle esperienze probabilmente fotografiche più belle della mia vita. Anche perché mi ricordo che ho fatto lo sborone, all'epoca ero anche allenato, andavo in bicicletta tanto, ho detto vabbè, io prendo la bicicletta sul Salar, li seguo in bicicletta, penso di aver fatto 14 pedalate e poi volevo morire perché non respiravo, mi è caduto il tappo della macchina fotografica per terra, insomma a 4000 metri, è durissima proprio. Ti è mai venuta l'idea di fare una maratona del genere? Allora, io oggi ti dico di no, però se tu 6-7 anni fa mi avessi chiesto ma tu hai mai pensato di fare una maratona? Ti avrei detto no. Se 8 anni fa mi avessi detto hai mai pensato di fare una mezza maratona? Ti avrei detto ma no, assolutamente no. 10 anni fa mi avessi detto perché non corri? Io ti avrei detto ma guarda, io nuoto, a me di correre non mi interessa, non mi piace, quindi mai dire mai. Sono degli eroi veri quelli che fanno le ultramaratone, sono degli sforzi pazzeschi, ma soprattutto, ripeto, al di là della gara che uno vede, ok, quello che conta è la preparazione, perché parliamo di mesi e mesi di grandi rinunce, sacrifici. Poi per carità, non è che stai andando in miniera, stai andando a correre. Però insomma, sono per raggiungere quegli obiettivi lì dalla 50 km in su. Penso ai diversi ragazzi di Oristano che hanno fatto il passatore, no? La 100 km. Insomma, sono mesi di allenamento, mesi di rinunce per una passione che uno ha, e già questo è lodevole. Lo sforzo fisico nemmeno lo sto a descrivere perché è palese, no? Cosa possa voler dire correre 100 km. Ma quello che è davvero incredibile è la preparazione, lo sforzo. Parliamo di ragazzi che per allenarsi domani mattina escono e fanno 35 km, che vuol dire che magari se lavorano escono alle 4 del mattino o escono la notte o la domenica
rinunciano a stare magari a stare con la famiglia per fare questi allenamenti veramente pazzeschi per mesi e mesi. Quindi Nicola sta arrivando, lo so dall'applicazione, ma lui non si è connesso. Non si è palesato. È proprio troppo. Aspetta, forse. Vediamo. Però sì, è proprio sotto, quindi è arrivato in questo momento. Magari non ha molta rete là, è possibile. È probabile che qua in questa zona ci sia parecchia gente. E quindi è arrivato in questo momento. Magari non ha rete. Non ha sicuramente rete. La prima volta che non lo vediamo arrivare, però. 4 ore e 46. Aspettando che... No, 5:07. Ma siamo sicuri perché... Sì, è arrivato. O forse sta cercando di connettersi perché è fermo sotto. Tempo trascorso 5:41, è fermo lì sotto, sta tentando assolutamente di connettersi per farci vedere l'arrivo, ma probabilmente lì sotto non c'è. Peccato. Vabbè. 4:46 e 03 nell'applicazione. No, c'è tempo trascorso 5:08 e non è ancora fermo. Proprio nell'applicazione. Non lo vediamo quest'anno. L'importante è che stia bene. Sì, adesso speriamo che si faccia vivo. Adesso mi chiamerà. No, ma magari non riesce neanche a chiamare. Sì, forse non so perché mi dà un tempo da una parte e un tempo dall'altra, Andre. Allora, è probabile che mi sembra troppo il distacco tra 4:46 e 5:07, però è probabile che uno sia il real time e uno sia invece il tempo, cioè sono due tempi diversi che vengono segnati in maratona, cioè uno è da quando tu passi sotto il ponte, diciamo così, della partenza al ponte di arrivo. E in seconda delle traiettorie che fai vengono segnati due tempi diversi. Sì, infatti adesso mi compare 5:07, ma da una parte 4:53. Sì, sicuramente uno è il real time, l'altro è il tempo invece di gara effettivo, quello che conta. Eccolo qua. Eccolo. Ciao Nico. Ciao Nico, ce l'abbiamo fatta. L'hai fatta. Quello traguardo. Vai! Sì. Noi ti abbiamo seguito dall'applicazione, di solito te lo facevi vedere. Io mi sono fermato un attimo, aspetto altri 2 minuti e poi vado. Devi ancora arrivare. Sì, è dietro di me. No, papi, vai. Tra 2 minuti, amore. Perché? Perché volevo vedere una cosa, tutti questi che corrono. Devo vedere se conosco qualcuno, perché è possibile che conosca qualcuno. Ok, ma intanto tanti ti fanno i complimenti. Dai, lo sappiamo che dai. Adesso arriva qualcuno, dai. Adesso arriva Trump. È stato faticoso, strano, ma bellissimo. Anche perché l'ho vista diversamente, l'ho vista meglio, perlomeno nella gara l'ho vista meglio. Ma adesso come stai? Che corro sempre male, però i 50 metri me li faccio. Tra poco me li faccio. Vabbè, ma fateli camminando 50 metri. No, i 50 li faccio correndo. Non ho la foto, si vede che saltello. Ci siamo quasi, Sì. Così potete andare a nanna. A nanna, dobbiamo cenare ancora.
scannando. Siete stanchi? No. Siete fortissimi. Papi, dei presi i fiori? Amore! Ma oggi per me Non ho capito, amore, cosa hai chiesto. Dei presi i fiori? Che fiori, amore? Quelli di Franci. Amore, che fiori? Quelli di Franci. No, amore, ma non credo fossero per me. Come no? Ma sì. Vabbè, facciamo finta di sì. Facciamo finta di sì. Esatto. Allora li prendo dopo. Ok. È fantastica questa cosa, ragazzi. Facciamo vedere anche a noi. Infatti. Ah, perdono. Sì, buonanotte. Me la faccio vedere così. Belli. Fai uno sgambetto, Nico. Nico, puoi chiedere a qualcuno cosa ne pensa della sartiglietta estiva? Allora, se trovo uno che cammina, glielo chiedo. E se c'è attesa per l'edizione 25, insomma. Adesso no, dimmi, non fare il difficile, che già mi devo concentrare per dire sartiglietta estiva. Hai ragione. Hai sette, Nico? Un po' la bocca secca, sì. Adesso quanto ti fermerai per il ginocchio? Ma camminando non mi fa male, ad essere sincero. Secondo me stanno pensando che sono esaurito. Anche secondo me. C'è qualcuno che mi guarda e fa una faccia stranissima. Ma questo scemo cosa fa qua? Va bene, adesso tornate su di me. Eccomi. Dammi la 1. Comunque, visto che c'è un po' di gente onesta, dobbiamo aumentare con le donazioni. Nico è sparito. Gli hanno rubato il cellulare, secondo me. Ok, ci siamo noi. C'è ancora? Eccolo. Sono tornato. L'abbiamo notato, Nico. È caduta la linea, sono sempre qua, 50 metri dal traguardo. Questi 2 minuti sono diventati 4 e mezzo, 5. Ma sono fiducioso. Sono fiducioso about sartiglietta estiva. Dai, qualcuno potrebbe contattare un proprio amico ricco e dirgli di fare una donazione? Allora, in questi giorni qua ci sono le elezioni. Io credo che l'amico Donald sia qui nel suo attico. Potrei fare un tentativo e suonare al campanello, ma poi vediamo se risponde o se rispondono al fuoco. Promettimi il voto. Non mi fanno votare, però sapete una cosa, adesso non c'entra niente con la maratona, ma che in questi giorni ho visto una sola macchina che ricordava il fatto che ci fossero le elezioni a breve. Proprio tutto pulito, non si vede niente. Pensavo di trovare una New York tappezzata, invece soltanto a Oristano per la sartiglietta fanno i manifesti. Dai runner, sbrigatevi, che io voglio mettere... Sicuramente di più.
Avrei voluto proprio chiedere a Nicola se si sentisse l'atmosfera delle elezioni. Niente, Jimmy, è stata una cosa veramente surreale, nel senso che io mi immaginavo di arrivare qui con una New York davvero clacson, bandiere, zero. Ho visto una macchina ieri, una con 3 persone sopra e 4 bandiere fuori, ma nient'altro. Proprio strano. Nemmeno gadget nei negozi, non so, sui candidati. Allora, questo non l'ho guardato, ad essere sincero, perché... Ciao. Ogni tanto ci abbandona. Adesso ritorna. Ma chi stiamo aspettando? Il mistero si infittisce. Io lo so. Al traguardo. Io lo so. Vabbè, Ale. Vabbè, non ti facciamo spoilerare perché... No. Ascolta, ma io lo volevo un gadget da mettere sul frigorifero. Non ho capito. Volevo un gadget di Trump da mettere sul frigorifero. Di quelli con le... Che gadget però di Trump, stiamo attenti. I capelli. Un po' l'invidio, capito? Ci sta, capelli ci sta. Maurizio, sei provato? Non sente, l'audio è chiuso. L'abbiamo perso. Presidente? Ecco, forse Nico ce la rifà. Ehi! Niente. Credo di aver perso quella persona che avrei potuto conoscere. Quindi andiamo al traguardo. Dai! Guarda Nico. Era già arrivato. È arrivata. No, forse... No, così no. No, vabbè, Nico. Siamo arrivati. Bravo Nico. Zoppi, ma siamo arrivati. Bravo Nico. Ragazzi. Grande! Bravo. Ciao amore. Bravo! Ciao amore, grazie. Allora, vorrei chiedervi un'ultima cosa, anche se qui probabilmente salterà la connessione. Se mi sentite, se riusciste a mandare 5 minuti di musica. Mi sentite? Sì. Ok, allora posso scegliere la canzone? Sì. Come? Sì, allora. Vai, dimmi. Forse ce la faccio. Allora, volevo farlo l'anno scorso, ma è caduta la linea. Quindi se poteste mandare Passion. Ok. Attimo. No, Passion. Vicky dei Guns. Sì. Questa è pubblicità, Nico, non ho pagato Spotify, aspetta.
tear 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Sit here on the stairs, 'cause I'd rather be alone. I can't have you right now, I'll wait here. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow, things will be just fine now. Oh, things will be just fine. You and I just use a little patience. Said sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Beh, ragazzi, direi che adesso non dopo questa strappalacrime abbiamo capito più o meno a cosa si riferisce, ce l'ha indicato. Mi sentite tutti? Sì, ci sentiamo. Io vi ringrazio anche quest'anno, ringrazio tutti, non vorrei dimenticarmi nessuno, ma quelli che ci sono in questo momento, sicuramente Maurizio che ci ha seguito, Jimmy, Alessandro che ci ha fatto un gran regalo, naturalmente Ludovico, Andrea, tutti quelli che hanno partecipato, Michela, ma soprattutto Etto, che è il nostro testimone in questo momento. Naturalmente c'è Tiziana, abbiamo sentito Maria Elisa, Martina, eccetera. Crifi sorridendo, naturalmente Cristian che è stato grandissimo anche lui. Se abbiamo dimenticato qualcosa, scusate, la scaletta in questo momento. Nelly naturalmente, io vi ringrazio, ci vediamo l'anno prossimo, continuate a divulgare il nostro link perché non è ancora finita, è tutto un progetto che durerà quest'anno. Sentivo Alessandro che ci parlava qualcosa di questo progetto con Picca, probabilmente ha qualche idea e ne parleremo. Davvero, grazie a tutti. Grazie e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie a voi. Grazie mille per tutto. Ciao. Ciao Michela, ciao Etto. Grazie di cuore. Ciao ragazzi. Grazie a voi. Ciao. Naturalmente non l'ho ringraziato voi. Siamo di casa. Sono scarsissimo in queste cose. Ciao.